benvenuti nella seconda parte di Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga, uno dei capolavori del verismo italiano, in cui l'autore racconta l'ascesa sociale di un uomo determinato, segnato da sacrifici, ambizione e solitudine. Attraverso una narrazione intensa e realistica, l'opera esplora i conflitti interiori e le contraddizioni di chi tenta di elevarsi oltre le proprie origini. La narrazione è affidata a un gruppo di lettori di LibriVox, mentre questa versione YouTube è a cura di Benist, Onde Letterarie e Audiolibri. Buon ascolto! Parte seconda, capitolo primo. 3 onze e 15, 1, 2, 4 onze, replicò don Gesualdo impassibile. Il barone Zacco si alzò, rosso come se gli pigliasse un accidente, annaspò alquanto per cercare il cappello e fece per andarsene, ma giunto sulla soglia tornò indietro al precipizio, con la schiuma alla bocca, quasi fuori di sé, gridando 4:15, e si fermò ansante dinanzi alla scrivania dei giurati, fulminando il suo contraddittore con gli occhi accesi. Don Filippo Margarone, Peperito e gli altri del municipio che presiedevano all'asta delle terre comunali si parlarono all'orecchio fra di loro. Don Gesualdo tirò su una presa, seguitando a fare tranquillamente i suoi conti del taccuino che teneva aperto sulle ginocchia. Indi alzò il capo e ribatté con voce calma: 5 onze. Il barone diventò a un tratto come un cinciolavado, si soffiò il naso, calcò il cappello in testa e poi infilò l'uscio sbraitando. Ah, quando è così, giacché un puntiglio, una personalità, buongiorno a chi resta. I giurati si agitavano sulle loro sedie, quasi avessero la colica. Il canonico Lupi si alzò di botto e corse a dire una parola all'orecchio di don Gesualdo, passandogli un braccio al collo. No, signore, rispose ad alta voce costui, non ho di queste sciocchezze, fo i miei interessi e nulla più. Nel pubblico che assisteva all'asta corse un mormorio. Tutti gli altri concorrenti si erano tirati indietro, sgomenti, cacciando fuori tanto di lingua. Allora si alzò in piedi il baronello Rubiera, letto rodo, lisciandosi la barba scarsa, senza badare ai segni che gli faceva da lontano don Filippo, e lasciò cadere la sua offerta, con l'aria addormentata di uno che non gliene importa nulla del denaro. 5 onze e 6, dico io. Per l'amor di Dio, gli soffiò nelle orecchie il notaro Neri, tirandolo per la falda. Signor barone, non facciamo pazzie. 5 onze e 6, replicò il baronello senza dar retta, guardando in giro trionfante. 5:15. Don Neni si fece rosso e aprì la bocca per replicare, ma il notaro gliela chiuse con la mano. Margarone stimò giunto il momento di assumere l'aria presidenziale. Don Gesualdo, qui non stiamo per scherzare. Avete i denari, non dico di no, ma è una bella somma per uno che sino a ieri l'altro portava i sassi sulle spalle. Sia detto senza offendervi, onestamente. Guardami quel che sono e non quel che fui, dice il proverbio. Ma il comune vuole la sua raganzia. Pensateci bene. Sono circa 500 salme. Fanno. E si mise gli occhiali scrivendo cifre sopra cifre. So quello che fanno, rispose ridendo mastro don Gesualdo. Ci ho pensato portando i sassi sulle spalle. Ah, signor don Filippo, non sapete che soddisfazione essere arrivato fin qui, faccia a faccia con vossignoria e con tutti questi altri padroni miei, a dire ciascuno le sue ragioni, a fare il suo interesse. Don Filippo posò gli occhiali sullo scartafaccio, volse un'occhiata stupefatta ai suoi colleghi a destra e a sinistra e tacque ripinchionito. La folla che pigiavasi all'uscio nacque un tafferuglio. Mastro Nunzio Motta voleva entrare a ogni costo,
e andare a mettere le mani addosso al suo figliolo che buttava così i denari. Burgio stentava a frenarlo. Margarone suonò il campanello per intimar silenzio. Va bene, va benissimo, ma intanto la legge dice. Come seguitava a tartagliare quella faccia gialla di Canali, gli suggerì la risposta, fingendo di soffiarsi il naso. Sicuro, chi garantisce per voi? La legge dice. Mi garantisco da me, rispose don Gesualdo, posando sulla scrivania un sacco di doppie che cavò fuori dalla cacciatora. A quel suono tutti spalancarono gli occhi. Don Filippo ammutolì. Signori miei, strillò il barone Zacco rientrando infuriato, signori miei, guardate un po', a che siam giunti. 5 e 15, replicò don Gesualdo tirando un'alta presa. Offro 5 onze e 15 tarì a salma per la gabella delle terre comunali. Continuate l'asta, signor don Filippo. Il baronello Rubiera scattò su come una molla, con tutto il sangue al viso. Non l'avrebbero tenuto neppure le catene. A 6 onze, balbettò fuori di sé. Fu l'offerta a 6 onze a salma. Portatelo fuori, portatelo via, strillò don Filippo, alzandosi a metà. Alcuni battevano le mani, ma don Ninì ostinavasi pallido come la sua camicia adesso. Sì, signore, a 6 onze la salma. Scrivete la mia offerta, segretario. Alto! Gridò. Alto! Gridò il notaro levando tutte e due le mani in aria. Per la legalità dell'offerta fu alle mie riserve e si precipitò sul baronello, come s'accapigliassero. Lì, nel vano del balcone, faccia a faccia, con gli occhi fuori dall'orbita, soffiandogli in viso l'alito infuocato. Signor barone, quanto volete buttare il denaro dalla finestra? Andate a giocare a carte, giocatevi il denaro di tasca vostra soltanto. Don Ninì sbuffava peggio di un toro infuriato. Peperito aveva chiamato con un cenno il canonico Lupi e s'erano messi a confabulare sottovoce, chinati sulla scrivania, agitando il capo come due galline che beccano nello stesso tegame. Era tanta la commozione che le mani del canonico tremavano sugli scartafacci. Il cavaliere lo prese per un braccio e andarono a raggiungere il notaro e il baronello che disputavano animatissimi in un canto della sala. Don Ennì cominciava a cedere, col viso floscio e le gambe molli. Il canonico allora fece segno a don Gesualdo d'accostarsi pure lui. No, ammiccò questi muovendosi. Sentite, c'è quell'affare della cauzione. Il ponte se n'è andato, salute a noi. C'è modo d'accomodare quell'affare della cauzione adesso. No, ripigliò don Gesualdo, sembrava una pietra murata. L'affare del ponte, una miseria in confronto. Villano, mulo, testa di corno, ricominciò a inveire il barone sottovoce. Don Filippo, dopo il primo momento d'agitazione, era tornato a sedere, asciugandosi il sudore gravemente. Intanto che il canonico parlava sottovoce a mastro don Gesualdo, il notaro da lontano cominciò a far dei segni. Don Filippo si chinò all'orecchio di Canali. Sottomano, in voce di falsetto, il banditore replicò: l'ultima offerta per le delle del comune, a 6 onze la salma. 1, 2. Un momento, signori miei, interruppe don Gesualdo. Chi garantisce quest'ultima offerta? A quell'uscita rimasero tutti a bocca aperta. Don Filippo apriva e chiudeva la sua senza trovar parola. Infine rispose: l'offerta del barone Rubiera? Sì, signore, chi garantisce per il barone Rubiera? Il notaro si gettò su don Ninì che sembrava volesse fare un massacro. Peperito dimenavasi come l'avessero schiaffeggiato. Lo stesso canonico allibì. Margarone balbettava stralunato. Chi garantisce per il barone Rubiera? Chi garantisce? A un tratto mutò tono, volgendola in burla. Chi garantisce per il baron Rubiera? Ah ah, oh bella, questa è grossa. E molti, al pari di lui, si tenevano i fianchi dalle risate. Sì, signore, replicò don Gesualdo imperturbabile. Chi garantisce per lui? La roba è di sua madre.
A quelle parole cessarono le risate e don Filippo ricominciò a tartagliare. La gente si affollava sull'uscio come ad un teatro. Il canonico, che sembrava più pallido sotto la barba di 4 giorni, tirava il suo compagno pel vestito. Il notaro era riuscito a cacciare il baronello contro il muro, mentre costui, in mezzo al baccano, vomitava. Becco, cuor contento, redentore. La parola del barone, disse infine don Filippo, la parola del barone Rubiera val più delle vostre doppie. Don Filippo, interruppe l'altro, senza perdere la sua bella calma, ho qui dei testimoni per metter tutto nel verbale. Va bene, si metterà tutto nel verbale. Scrivete che il baronello Rubiera ha fatto l'offerta per incarico di sua madre. Benone, aggiunse don Gesualdo, quando è così scrivete pure che offro 6 unze e 15 a salma. Pazzo, assassino, nemico di Dio, si udì gridare mastro Nunzio nella folla dell'altra sala. Successe un parapiglia. Il notaro e Peperito spinsero fuori dall'uscio il baronello che strepitava, agitando le braccia in aria. Dall'altro canto il canonico, convulso, si gettò su don Gesualdo, stringendoglisi addosso, sedendogli quasi sulle ginocchia, con le braccia al collo, scongiurandolo sottovoce in aria disperata, con parole di fuoco, ficcandoglisi nell'orecchio, scuotendolo pei petti della giacca, quasi volesse stramazzarlo per fargli sentir ragione. Una pazzia! Dove andiamo, caro don Gesualdo? Non temete, canonico, ho fatto i miei conti, non mi scaldo la testa io. Don Filippo Margarone suonava il campanello da 5 minuti per avere un bicchier d'acqua. I suoi colleghi s'asciugavano il sudore anch'essi, trafelati. Solo don Gesualdo rimaneva seduto al suo posto come un sasso, accanto al sacchetto di doppie. A un certo punto, dalla baraonda, che era nell'altra stanza, irruppe nella sala mastro Nunzio Motta, stralunato, tremante di collera, coi capelli bianchi irti sul capo, rimorchiandosi dietro il genero Burgio, che tentava di trattenerlo per la manica della giacca, come un pazzo. Signor don Filippo, sono il padre, sì o no? Comando io, sì o no? Se mio figlio Gesualdo è matto, se vuol rovinarci tutti, c'è la forza, signor don Filippo. Mandate a chiamare don Liccio Papa. Speranza, dall'uscio, con l'attenta al petto, che si strapazzava i capelli e urlava quasi l'accoppassero. Per l'amor di Dio, supplicava il canonico, correndo dall'uno e dall'altro. I denari del ponte, vuole la mia rovina, nemico di suo padre stesso, urlava mastro Nunzio. Erano forse i denari vostri? Scappò infine a gridare il canonico. Non era sangue del figlio vostro? Non li ha guadagnati lui col suo lavoro? Tutti quanti erano in piedi vociando. Si udiva Canali strillare più forte degli altri per chetare don Ninì Rubiera. Il barone Zacco, avvilito, se ne stava con le spalle al muro e il cappello sulla nuca. Il notario era sceso a precipizio, facendo gli scalini a quattro, onde correre dalla baronessa. Per le scale era un via vai di curiosi, gente che arrivava ogni momento attratta dal baccano che udivasi nel palazzo di città. Santo Motta dalla piazza additava il balcone, vociando a chi non voleva saperle le proteste del fratello. S'era affacciata persino donna Arianna Sganci, con l'ombrellino, mettendosi la mano dinanzi agli occhi. Com'è vero Dio, io l'ho fatto e io lo disfo, urlava il vecchio Motta inferocito. Largo, largo, si udì in mezzo alla folla. Giungeva don Giuseppe Barabba, agitando un biglietto in aria. Canonico Lupi. Questi si spinse avanti a gomitate. Va bene, disse dopo di aver letto. Dite alla signora Sganci che va bene e la servo subito. Barabba corse a fare la stessa imbasciata nell'altra sala. Quasi lo soffocavano dalla ressa. Il canonico si buscò uno strappo alla zimarra, mentre il barone stendeva le braccia per leggere il biglietto. Canali, Barabba, Don Ninì litigavano fra di loro. Poscia Canali ricominciò a gridare. Largo, largo!
e s'avanzò verso don Gesualdo sorridente. «C'è qui il baronello Rubiera che vuole stringervi la mano». «Padrone, padronissimo, io non sono in collera con nessuno. Dico bene, che diavolo, oramai siete parenti». E tirando per il vestito il baronello, li strinse entrambi in un amplesso, costringendoli quasi a baciarsi. Il barone Zacco corse a gettarsi lui pure nelle loro braccia, coi lucciconi agli occhi. «Maledetto il diavolo, non sono di bronzo. Che sciocchezza!» Il notaro sopraggiunse in quel punto. Andò prima a dare un'occhiata allo scartafaccio del segretario e poi si mise a battere le mani. «Viva la pace, viva la concordia, se ve l'ho sempre detto!» «Guardate cosa mi scrive vostra zia donna Marianna Sganci», disse il canonico commosso, porgendo la lettera aperta a Don Gesualdo. E fattosi al balcone agitò il foglio in aria come una bandiera bianca, mentre la signora Sganci dal balcone rispondeva con cenni del capo. «Pace, pace, siete tutti in famiglia». Canali corse a prendere per forza Mastro Nunzio, Burgio e persino Santo Motta, scamiciato, e li spinse nelle braccia dei nuovi parenti. Il canonico abbracciava anche comare Speranza e il suo bambino. Avrebbero pianto gli stessi sassi. «Per parte di moglie, siete cugini». «È vero», aggiunse don Ninì, tuttora un po' rosso in viso. «Siamo cresciuti insieme con Bianca, come fratello e sorella». «Caro don Nunzio, vi rammentate la fornace del Gesso, vicino a Fontana Rossa?» Il vecchio burbero fece una spallata per levarsi d'addosso la manaccia del barone Zacco e rispose sgarbatamente: «Io mi chiamo Mastro Nunzio, signor barone, non ho i fumi di mio figlio». «E perché poi? A vantaggio di chi vi fate la guerra? Chi ne gode di tanto denaro buttato via?» conchiuse Canali infervorato. «Pazzie, ragazzate, un po' di sangue alla testa, la giornata calda, un puntiglio sciocco, un malinteso. Ora tutto è finito. Andiamo via, non facciamo ridere il paese». E il notaro cercava di condurli a spasso tutti quanti. «Un momento», interruppe don Gesualdo, «la candela è ancora accesa. Vediamo prima se hanno scritto l'ultima mia offerta». «Come? Come? Che discorsi? Cosa vuol dire? Torniamo da capo». Di nuovo s'era levato un putiferio. «Non siamo più amici? Non siamo parenti?» Ma don Gesualdo s'ostinava peggio di un mulo. «Sissignore, siamo parenti, ma qui siamo venuti per la gabella delle terre comunali e io ho fatto l'offerta di 6 e 15 tarì a salma». «Villano, testa di corno!» Don Filippo, in mezzo a quel trambusto, fu costretto a sedere di nuovo sul seggiolone sbuffando. Vuotò di un fiato il bicchiere d'acqua e suonò il campanello. «Signori miei», vociava il segretario, «l'ultima offerta, 6 onze e 15». Tutti se n'erano andati a discutere strepitando nell'altra sala, lasciando solo don Gesualdo dinanzi alla scrivania. Invano il canonico, inquieto, gli soffiava all'orecchio: «Non la spuntate, no, si son dati l'intesa tra di loro. A 6 onze e 15 la salma, ultima offerta». Don Gesualdo», gridò il notaro quasi stesse per crollare la sala. Rientrarono nuovamente in processione, il barone Zacco facendosi vento col cappello, il canonico e Canali ragionando fra di loro due a bassa voce. Don Ninì, più restio, in coda agli altri. Il notaro con le braccia fece un gesto circolare per radunarli tutti intorno a sé. «Don Gesualdo, sentite qua». Volse in giro un'occhiata da cospiratore e abbassò la voce. «Una proposta seria», e fece un'altra pausa significativa. «Prima di tutto i denari della cauzione. Una bella somma. La disgrazia volle così, ma voi non ci avete colpa, don Gesualdo, e neppure voi, Mastro Nunzio. È giusto che non li perdiate. Accomoderemo la cosa. Voi, signor barone Zacco, vi rincresce di lasciare le terre che sono da 40 anni della vostra famiglia? E va bene. La baronessa Rubiera adesso vuole la sua parte anche lei. Ha più di 3000 capi di bestiame sulle spalle. E va bene anche questa. Don Gesualdo qui ha danari, da spendere lui pure.
vuol fare le sue speculazioni sugli affitti. Benissimo. Dividete le terre tra voi tre, senza liti, senza puntigli, senza farvi la guerra a vantaggio altrui. A vantaggio di chi poi? Del comune. Vuol dire di nessuno. Ma andiamo a Montelasta. Il pretesto lo trovo io. Fra 8 giorni si riapre sul prezzo di prima. Si fa un'offerta sola, io no, e nemmeno loro. Il canonico Lupi. In nome vostro, don Gesualdo, ci fidiamo, siamo galantuomini. Un'offerta sola sul prezzo di prima e vi rimangono aggiudicate le terre senza un baiocco d'aumento. Solamente una piccola senseria per me e il canonico, e il rimanente lo dividete fra voi tre, alla buona, d'amore e d'accordo. Vi piace? Siamo intesi? No, signore, rispose don Gesualdo, le terre le piglio tutte io. Mentre gli altri erano contenti e approvavano coi cenni del capo l'occhiata trionfante che il notaro tornava a volgere intorno, quella risposta cade come una secchia d'acqua. Il notaro per primo rimase sbalordito, indi fece una giravolta e s'allontanò cantarellando. Don Ninì scappò via senza dir nulla. Il barone stavolta finse di calcarsi il cappello in capo per davvero. Lo stesso canonico saltò su inviperito. Allora vi pianto anch'io. Se volete rompervi le corna, il balcone è lì, bello aperto. Vi offrono dei buoni patti, vi stendono le mani e io vi lascio solo, come è vero Dio. Ma don Gesualdo si ostinava col suo risolino sciocco, il solo che non perdesse la testa in quella baraonda. Siete una bestia, gli disse sempre ridendo. Il canonico spalancò gli occhi e tornò docile a vedere quel che stava macchinando quel diavolo di mastro don Gesualdo. Il notaro prudente seppe dominarsi prima degli altri e tornò indietro col sorriso sulle labbra e le tabacchiera in mano lui pure. Dunque, le volete tutte? Cosa stiamo a farci qui dunque? Rispose l'altro. Neri gli offrì la tabacchiera aperta e riprese a bassa voce in tono di confidenza cordiale. Che diavolo volete farne? Circa 500 salme di terre. Don Gesualdo si strinse nelle spalle. Caro notare, forse che voglio ficcare il naso nei vostri libracci io? Quando è così, don Gesualdo, state a sentire. Discorriamola fra di noi. Il puntiglio non conta e nemmeno l'amicizia. Badiamo agli interessi. A ogni frase piegava il capo ancora a destra e ora a sinistra, con un fare cadenzato che doveva essere molto persuasivo. Se le volete tutte, ve le faremo pagare il doppio. Ed ecco sfumato subito metà del guadagno, senza contare i rischi, le malannate. Lasciateci l'osso, don Gesualdo, tappateci la bocca. Abbiamo denti e sappiamo mordere. Andremo a rotta di colla noi altri e voi pure. Don Gesualdo scrollava il capo sogghignando, come a dire: no, signore, andate a rotta di colla voi altri soltanto. Seguitava a ripetere: forse che io voglio cacciare il naso nei vostri scartafacci? Poi, vedendo che il notaro diventava verde dalla bile, volle offrirgli una presa a lui. Vi spiego il mistero in 2 parole, giacché vedo che mi parlate col cuore in mano. Piglierò in affitto le terre del comune e quelle della contea pure, tutte quante, capite, signor notaro? Allora comanda i prezzi e all'annata, capite? Ve lo dico perché siete un amico e perché a far quello che dico io ci vogliono molti capitali in mano e un cuore grande quanto il piano di Santa Margherita, caro notaro. Perciò spiegherò l'asta sin dove voi altri non potrete arrivare. Ma badate, a un certo punto, se non mi conviene, mi tiro indietro e vi lascio addosso il peso che vi rompe la schiena. E questa è la conclusione. Vi piace? Il notaro si volse di qua e di là, come cercasse per terra, e si calcò il cappello in capo definitivamente e volse le spalle. Salute a chi rimane, ce ne andiamo, non abbiamo più nulla da fare. Il canonico, che era stato ad ascoltare a bocca aperta, si strinse al socio con entusiasmo, appena rimasero soli.
Che botta, don Gesualdo, che tomo siete voi. La mia mezzeria ci sarà sempre? Don Gesualdo rassicurò il canonico con un cenno del capo e disse a Margarone: Signor Don Filippo, andiamo avanti. Io non vo niente affatto, rispose finalmente Margarone adirato. La legge dice: non c'è più concorrenza, non trovo garanzia, devo consultare i miei colleghi. E si mise a raccogliere gli scartafacci in fretta e furia. Ah, così si tratta, in questa maniera? Va benone, ne discorremo poi, signor Don Filippo. Un memoriale a sua maestà. Il canonico, col mantello sul braccio, come un oratore romano, perorava la causa dell'amico minaccioso. Don Gesualdo, invece, più calmo, riprese il suo denaro e il taccuino zeppo di cifre. Io sarò sempre qua, signor Don Filippo, quando aprite di nuovo l'asta. Signori miei, guardate un po', a che siam giunti, brontolava Margarone. Per la scala del palazzo di città e per tutto il paese era un subbuglio al sentire la lotta che c'era stata per levare di mano al barone Zacco le terre del comune, che da 40 anni erano nella sua famiglia, e il prezzo a cui erano salite. La gente si affacciava sugli usci per vedere passare mastro don Gesualdo. Guardate un po', signori miei, a che s'era arrivati. Fresco come un bicchier d'acqua, quel mastro don Gesualdo che se ne andava a casa con le mani in tasca. In tasca aveva più denari che capelli in testa e dava da fare ai primi signori del paese. Nell'anticamera aspettava don Giuseppe Barabba in livrea. Signor don Gesualdo, c'è di là la mia padrona a farvi visita. Sissignore. Donna Mariannina, in gala, era seduta sul canapè di seta, sotto lo specchio grande, nella bella sala gialla. Nipote mio, l'avete fatta grossa, avete suscitato l'inferno in tutto il parentato. Sicuro, la moglie del cugino Zacco è venuta a farmi vedere i lividori. Sembra ammattito il barone. Prende a sfogarsi con chi gli capita. Ed anche la cugina Rubiera. Dice che ha un proditorio, che il canonico Lupi vi aveva messi d'amore e d'accordo. E poi tutto a un tratto. È vero, nipote mio, son venuta apposta a discorrerne con Bianca. Vediamo, Bianca, aiutami tu. Cerchiamo d'accomodarla. Voi, don Gesualdo, le farete questo regalo a vostra moglie. Che ne dite? Bianca guardava timidamente ora lei, ora il marito, rannicchiata in un cantuccio del canapè, con le braccia sul ventre e il fazzoletto di seta in testa, che s'era messo in fretta onde ricevere la zia. Aprì la bocca per rispondere a qualche cosa messa in soggezione da donna Mariannina, la quale continuava a sollecitarla. Che ne dici? Adesso sono anche affari tuoi. Bianca tornò a guardare il marito e tacque imbarazzata. Ma egli la tolse d'impiccio. Io dico di no, rispose semplicemente. Ah, ah, dite così? Donna Mariannina rimase a bocca aperta, lei pure un istante. Poscia divenne rossa come un gallo. Ah, dite di no? Scusatemi, io non c'entro. Era venuta a parlarne con mia nipote, perché non vorrei liti e questioni fra parenti. Anche coi tuoi fratelli, Bianca. Quel che non ho fatto per indurli, don Diego specialmente, che è così ostinato. Una disgrazia, un castigo di Dio. Che volete farci? Rispose don Gesualdo. Non tutti i negozi riescono bene. Anch'io, se avessi saputo. Non parlo per la moglie che ho presa. No, non me ne pento. Buona, interessata, obbediente. Glielo dico qui, in faccia a lei. Ma quanto al resto, lasciamo andare. Dite bene, lasciamo andare. Apposta son venuta a parlare con Bianca, perché so che le volete bene. Adesso siete marito e moglie, come vuol Dio. Anch'essa è la padrona. Sì, signore, è la padrona, ma io sono il marito. Vuol dire che ho sbagliato, disse la Sganci, punta dal vivo. No, non avete sbagliato, vossignoria, è che Bianca non se ne intende, poveretta. È vero, Bianca, che non te ne intendi di? Bianca disse di sì, chinando il capo ubbidiente.
sia per non detto, non ne parliamo più. Ho fatto il mio dovere da buona zia per cercare di mettervi d'accordo. Anche oggi laggiù al municipio avete visto quello che vi feci dire del canonico Lupi? Lupus in fabula, esclamò costui entrando come in casa propria, col cappello in testa, il mantello ondeggiante dietro, fregandosi le mani. Sparlavate di me, eh? Mi sussurravano le orecchie. Voi piuttosto, buona lana, avete la cera di chi ha preso il terno all'otto. Il terno all'otto. Mi fate il contropelo anche, un povero diavolo che s'arrabatta da mattina a sera. Si discorreva della gabella delle terre, disse don Gesualdo tranquillamente, tirando su una presa. Così, per discorrere. Ah ah, rispose il canonico e si mise a guardare in aria. La zia Sganci osservava lei pure i mobili nuovi, voltando la testa di qua e di là. Belli, belli, me l'aveva detta la cugina Cirmena. Peccato che non mi sentissi bene la sera del matrimonio. E gli altri pure, signora donna Mariannina, rispose il canonico con una risatina. Fu un'epidemia. No, no, posso assicurarvelo, in fede mio, la Rubiera poveretta e anche suo figlio, lo sento sempre che si lagna. Zia, come potrei? Donna Mariannina si interrompe, ma abbiamo detto di non parlarne più. Lui però si duole di non poter venire a fare il suo dovere. Di sì ce n'è sempre, dico io, anche tra fratelli e sorelle, ma passeranno con l'aiuto di Dio. Sai, Bianca, tuo cugino si marita. Ora non c'è bisogno di far misteri perché è tutto combinato. Don Filippo dà la tenuta alla Salonia, 30 salme di terra, una bella dote. Bianca ebbe un'ondata di sangue al viso, indi divenne smunta come un cencio, ma non si mosse né disse verbo. Il canonico rispose lui invece, masticando ancora l'amaro. Lo sappiamo, l'abbiamo capita oggi al municipio. Infine non seppe più frenarsi, quasi bruciasse a lui la ferita. La baronessa Rubiera ha cercato di dare il gambetta a me pure, a me che l'avevo proposto l'affare, si è messa d'accordo con gli avversari, tutti contrari, i parenti della moglie schierati contro il marito. Uno scandalo che non s'è mai visto. Hanno bandito un nuovo appalto per il ponte, onde fargli perdere la cauzione a questo disgraziato. Tutte le angherie per la costruzione delle nuove strade fanno venire i concorrenti sin da Caltagirone e da Lentini. Di là almeno non ci capita addosso qualche altro parente, ha detto il barone Mendola con la sua stessa bocca nella farmacia. Donna Marianna diventava di 100 colori e si mordeva le labbra per non spifferare il fatto suo. Don Gesualdo invece se la rideva tranquillamente, sdraiato sul suo bel canapè soffice, e a un certo punto gli chiuse anche la bocca con la mano al canonico. Lasciate stare, queste son chiacchiere che non vanno al mulino. Ciascuno fa il suo interesse. Dico per rispondere a donna Mariannina. Volete sentirne un'altra, eh? La più bella? Si sono pure messi d'accordo per vendere il grano a rotta di collo e far cascare i prezzi. Una camorra. Il baronello Rubì ha detto che non gliene importa di perdervi 100 onze, pur di farne perdere 1000 a don Gesualdo che ha i magazzini pieni, al marito di sua cugina. Vergogna! Ce n'ho 20 salme anch'io, capite, vossignoria? Una birbonata. Il canonico andava scaldandosi maggiormente di mano in mano, rivolta a mastro don Gesualdo. Bel guadagno avete fatto a imparentarvi con loro. Chi l'avrebbe detto? L'avete sbagliata. Scusate, donna Bianca, non parlo per voi che siete un tesoro. Allora, cara donna Mariannina, allora, quando è così, muoia Sansone e tutti i filistei. E lasciamoli morire, disse la signora Sganci alzandosi. Già il mondo non finirà per questo. Come la nipote s'era alzata, anch'essa dal canapè, mortificata da tutti quei discorsi, con le braccia incrociate sul ventre, donna Mariannina continuò ridendo e fissando gli occhi addosso. È vero, Bianca, che il mondo non lo lascerai finire tu?
Bianca tornò a farsi rossa. Evviva, mi congratulo. Ora che avete questa bella casa, dovete fare un bel battesimo, con tutti i parenti, d'amore e d'accordo. Se no, perché li avete spesi tanti denari? Don Gesualdo non voleva darla vinta ai suoi nemici, ma dentro si rodeva perché davvero non gli servivano a gran cosa tutti quei denari spesi. Rispose con quel certo buon umore che voleva sfoggiare allora. Pazienza, serviranno per chi verrà dopo di noi, se Dio vuole. E batteva affettuosamente sulla spalla della moglie, amorevole e sorridente, mentre pensava pure che se i suoi figlioli avessero avuto la stessa sorte, erano proprio denari buttati via, tante fatiche, i guadagni stessi, sempre con quel bel risultato. Poi, quando la zia Sganci se ne fu andata, prese a brontolare contro Bianca, che non si era messo il vestito buono per ricevere la zia. Allora a che serve aver la roba? Diranno che ti tengo come una serva. Bel gusto spendere i denari per non goderne né noi né gli altri. Lasciamo stare queste sciocchezze e parliamo di cose serie, interruppe il canonico che s'era riannuvolato in viso. C'è una casa del diavolo. Cercano di aizzarvi contro tutto il paese, dicendo che avete le mani lunghe e volete acchiappare quanta terra si vede con gli occhi per affamare la gente. Quella bestia di Ciolla va predicando per conto loro. Vogliono scatenarci contro anche i villani. A voi e a me, caro mio. Dicono che io tengo il sacco. Non posso uscir di casa. Don Gesualdo scrollava le spalle. Ah, i villani, ne li parleremo poi, quando verrà l'inverno. Voi che paura avete? Che paura ho per mio? Non sapete che a Palermo hanno fatto la rivoluzione? Andò a chiudere l'uscio in punta di piedi e tornò cupo, nero in viso. La carboneria, capite? Anche qui hanno portato questa bella novità. Posso parlare giacché non l'ho avuta sotto il suggello della confessione. Abbiamo la setta anche qui. E spiegò cos'era la faccenda. Far legge nuova e buttar giù coloro che avevano comandato fino a quel giorno. Una setta, capite? Tavuso mettiamo al posto di Margarone e tutti quanti con le mani in pasta, ogni villano che vuole il suo pezzo di terra, pesci grossi e minutaglia, tutti insieme. Dicono che vi è pure il figlio del re, niente meno, il duca di Calabria. Don Gesualdo, che era stato ad ascoltare con tanto d'occhi aperti, scappò a dire: se è così, ci sto anch'io. Non cerco altro. A me lo dite con quella faccia. Mi avete fatto una bella paura, santo Dio. L'altro rimase a bocca aperta. Che scherzate? O non sapete che voglia dire rivoluzione? Quel che hanno fatto in Francia, capite? Ma voi non leggete la storia? No, no, disse don Gesualdo, non me ne importa. Me ne importa a me. Rivoluzione vuol dire rivoltare il cesto e quelli che erano sotto salire a galla, gli affamati, i nullatenenti. Ebbene, cos'ero io 20 anni fa? Ma adesso no, adesso avete da perdere, cristiano santo. Sapete com'è? Oggi vogliono le terre del comune e domani poi vorranno anche le vostre e le mie. Grazie, grazie tanto, non ho dato l'anima al diavolo tanti anni per... Appunto, bisogna aiutarsi per non andare in fondo al cesto, caro canonico. Bisogna tenersi a galla, se non vogliamo che i villani si servano con le sue mani. Ti conosco, so fare, non dubitate. E spiegò meglio la sua idea. Scavar le castagne dal fuoco con le zampe del gatto, tirar l'acqua al suo mulino e se capitava ad acchiappare anche il mestolo un quarto d'ora e di dare il gambetto a tutti quei pezzi grossi che non era riuscito ad ingraziarsi neppure sposando una di loro, senza dote e senza nulla. Tanto meglio. Gli andarono in quel momento gli occhi su Bianca, che stava rincattucciata sul canapè, smorta in viso dalla paura, guardando or questo or quello, e non osava aprir bocca. Non parlo per te, sai. Non me ne pento di quel che ho fatto. Non è stata colpa tua. Tutti i negozi non riescono a un modo. Poi se capita di fare il bene, del tempo stesso. Il canonico cominciava a capacitarsi, con gli occhi e la bocca di traverso, pensieroso, e appoggiava anche lui il discorso del socio.
Non si voleva torcere un pelo a nessuno. Se si arrivava ad afferrare il mestolo un po' di tempo, quante cose si farebbero. Voi dovreste farne una, interruppe don Gesualdo, parlare con chi ha le mani in questa faccenda e dire che vogliamo esserci anche noi. Che dite, un sacerdote? Lasciate stare, canonico. Poi, se vi è il figlio del re, potete esserci anche voi. Caspita, al figlio del re non gliela tagliano la testa, semmai. Non temete, che non ve la tagliano la testa. Già, se come avete detto, dovrebbero tagliarla a un paese intero. Credete che non abbia fatto i miei conti in questo tempo? Saremo lì a vedere quel che bolle in pentola. Bisogna mettersi vicino al mestolo, con un po' di giudizio, col denaro. So io quello che dico. Bianca cominciò allora a balbettare. Oh, Signore Dio, cosa pensate di fare? Un padre di famiglia. Il canonico indeciso la guardava turbato, quasi sentisse il laccio al collo. Don Gesualdo, per rassicurarlo, soggiunse: No, no, mia moglie non sa cosa dice. Parla per soverchia affezione, poveretta. Poscia, mentre accompagnava il suo socio in anticamera, soggiunse: Lo vedete? Comincia ad affezionarmisi. Già i figliuoli sono un gran legame. Speriamo almeno che abbiano ad esser felici e contenti loro, giacché io, volete che ve la dica, canonico, come in punto di morte? Mi sono ammazzata a lavorare, mi sono ammazzata a far la roba. Ora arrischio anche la pelle a sentir voi. E che ne ho avuto, eh? Ditelo voi. Parte seconda, capitolo secondo. C'era un gran fermento in paese. S'aspettavano le notizie di Palermo. Bomma che teneva cattedra nella farmacia e Ciolla che sbraitava di qua e di là. Degli arruffapopolo stuzzicavano anche i villani con certi discorsi che facevano spalancare loro gli occhi. Le terre del comune che uscivano di casa a zacco dopo 40 anni. Un prezzo che non s'era mai visto l'eguale. Quel mastro don Gesualdo aveva le mani troppo lunghe. Se avevano fatto salire le terre a quel prezzo, voleva dire che c'era ancora da guadagnarci su. Tutto sangue della povera gente. Roba del comune. Voleva dire che ciascuno ci aveva diritto. Allora tanto valeva che ciascuno si pigliasse il suo pezzetto. Fu una domenica, la festa dell'Assunta. La sera innanzi era arrivata una lettera da Palermo che mise fuoco alla polvere quasi tutti l'avessero letta. Dallo spuntare del giorno si vide la piazza grande piena zeppa di villani, un brulichio di berrette bianche, un brontolio minaccioso. Fra Girolamo dei mercenari, che era seduto all'ombra insieme ad altri malintenzionati sugli scalini dinanzi allo studio del notaro Neri, come vide passare il barone Zacco con la coda tra le gambe, gli mostrò la pistola che portava nel manicone. La vedete, signor barone? Adesso è finito il tempo delle prepotenze. D'ora innanzi siam tutti eguali. Correva pure la voce dei disegni che aveva fatto fra Girolamo. Lasciar la tonaca nella cella e pigliarsi una tenuta a Passaneto e la figliuola di Margarone in moglie, la più giovane. Il notaro, che era venuto a levar dallo studio certe carte interessanti, dovette far di cappello a fra Girolamo per entrare. Con permesso, signori miei. Poi andò a raggiungere don Filippo Margarone nella piazzetta di Santa Teresa. Sentite qua, ho da dirvi una parola. E lo prese per un braccio, avviandosi verso casa, seguitando a discorrere sottovoce. Don Filippo allibiva ad ogni gesto che il notaro trinciava in aria, ma si ostinava a dir di no, giallo dalla paura. L'altro gli strinse forte il braccio, attraversando la viuzza della Masera per salire verso Sant'Antonio. Li vedete? Li sentite? Volete che ci piglino la mano, i villani, e ci facciano la festa? La piazza, in fondo alla stradicciuola,
sembrava un alveare di vespe in collera. Nanni l'orbo, Pelagatti, altri mestatori, eccitatissimi, passavano da un crocchio all'altro, vociferando, gesticolando, sputando fiele. Gli avventori di Mastro Titta si affacciavano ogni momento sull'uscio della bottega, con la saponata al mento. Nella farmacia di Bomma disputavasi con le mani negli occhi. Di rimpetto, sul marciapiede del Caffè dei Nobili, don Anselmo il cameriere aveva schierate al solito le seggiole al fresco, ma non c'era altri che il marchese Limòli, col bastone fra le gambe, il quale guardava tranquillamente la folla minacciosa. Cosa vogliono, don Anselmo? Che diavolo li piglia oggi? Lo sapete? Vogliono le terre del comune, signor marchese. Dicono che sinora ve le siete godute voi altri signori e che adesso tocca a noi, perché siamo tutti eguali. Padroni, padronissimi. Quanto a me, non dico di no. Tutti eguali. Portatemi un bicchier d'acqua, don Anselmo. Di tanto in tanto, dal Rosario o dalla via di San Giovanni, partiva come un'ondata di gente e un brontolio più minaccioso che si propagava in un baleno. Santo Motta allora usciva dall'osteria di Pecu Pecu e si metteva a vociare con la mano sulla guancia. Le terre del comune! Chi le vuole le terre del comune? 1, 2, 3! E terminava con una sghignazzata. Largo, largo! La gente correva verso la masera. Al di sopra della folla si vide il baronello Rubiera con la frusta in aria e la testa del suo cavallo che sbuffava spaventato. Il campiere, che gli stava alle costole, armato sino ai denti, gridava come un ossesso: Signor barone, questa non è giornata. Oggi ci vuol prudenza. Dalla parte di Sant'Agata comparve un momento anche il signor capitano per intimorire la folla ammutinata con la sua presenza. Si piantò in cima alla scalinata, appoggiato alla canna d'India, don Liccio Papa dietro che ammiccava al sole, con tanto di tracolla bianca attraverso la pancia. Ma vedendo quel mare di teste, se la svignarono subito tutti e due. Alle finestre facevano capolino dei visi inquieti, dietro le invetriate, quasi piovesse. Il palazzo Sganci chiuso ermeticamente e don Giuseppe Barabba appollaiato sull'abbaino. Lo stesso Bomma aveva sfrattato gli amici prima del solito, per timore dei vetri. Di tanto in tanto, nel terrazzo dei Margarone, al di sopra dei tetti che si accavallavano verso il castello, compariva la papalina e la faccia gialla di don Filippo. A mezzogiorno, appena suonò la messa grande, ciascuno se ne andò per i fatti suoi e rimase solo a vociare Santo Motta nella piazza deserta. Avete visto com'è andata a finire? Ciolla corse a desinare lui pure. Don Liccio Papa, adesso che non c'era più nessuno, si fece vedere di nuovo per le vie, con la mano sulla sciaboletta, guardando fieramente gli usci chiusi. Infine entrò da Pecu Pecu e si posero a tavola con compare Santo. Avete visto com'è andata a finire? Ciolla soleva desinare in fretta e in furia col cappello in testa e il bastone tra le gambe, per tornare subito in piazza a mangiare l'ultimo boccone, portandosi in tasca una manciata di lupini o di ceci abbrustoliti. D'inverno anche con lo scaldino sotto il tabarro, bighellonando, dicendo a ciascuno la sua, sputacchiando di qua e di là, seminando il terreno di bucce. Avete visto com'è andata a finire? Faceva la prima tappa dal calzolaio, poi dal caffettiere, appena apriva, senza prendere mai nulla. Girava a seconda dell'ombra, d'inverno in senso inverso, cercando il sole. E le cose tornarono ad andare pel suo verso, al pari di Ciolla. Giacinto mise fuori i tavolini pei sorbetti,
don Anselmo schierò le seggiole sul marciapiede del caffè dei nobili. Rimanevano le ultime nuvole del temporale, dei capannelli qua e là dinanzi alla bottega di Pecu Pecu e al palazzo di città, gente che guardava inquieta, curiosi che correvano e si affollavano al più piccolo rumore. Ma del resto ogni cosa aveva ripreso l'aspetto solito delle domeniche. L'arciprete Bugno che stava un'ora a leccare il sorbetto col cucchiarino, il marchese e gli altri nobili seduti in fila dinanzi al caffè, Bomma predicando in mezzo al solito circolo sull'uscio della farmacia, uno sciame di contadini un po' più in là alla debita distanza, e ogni 10 minuti la vecchia berlina del barone Mèndola che scorrazzava la madre di lui, sorda come una talpa, dal rosario a Santa Maria di Gesù, le orecchie pelose e stracche delle mule che ciondolavano tra la folla, il cocchiere rannicchiato a cassetta con la frusta fra le gambe accanto al cacciatore gallonato con le calze di bucato che sembravano imbottite di noci, e le piume gialle del cappellone della baronessa che passavano e ripassavano su quell'ondeggiare di berrette bianche. Tutt'a un tratto accadde un fuggi fuggi, una specie di rissa dinanzi all'osteria. Don Liccio Papa cercava d'arrestare Santo Motta perché aveva gridato la mattina, e il capitano l'incitava da lontano brandendo la canna d'india. Ferma, ferma, la giustizia! Ma Santo si liberò con uno spintone e prese a correre verso Sant'Agata. La folla fischiava ed urlava dietro allo sbirro che tentava d'inseguirlo. Ai ai, disse Bomma che era salito su di una sedia per vedere. Se non rispettano più l'autorità. Tavuso gli fece segno di tacere, mettendosi l'indice attraverso la bocca. Sentite qua, don Bastiano. E si misero a discorrere sottovoce, tirandosi in disparte. Dalla Maddalena scendeva lemme lemme il notaro, col bastone dietro la schiena. Bomma cominciò a fargli dei segni da lontano, ma il notaro finse di non accorgersene. Accennò al capitano che s'avviava verso il collegio ed entrò in chiesa anche lui dalla porta piccola. Il capitano, passando dinanzi alla farmacia, fulminò i libertini di un'occhiataccia e borbottò, rivolto al principale: badate che avete moglie e figliuoli. Sangue di, corpo di, voleva mettersi a sbraitare il farmacista. In quel momento suonava la campanella della benedizione e quanti erano in piazza s'inginocchiarono. Poco dopo Ciolla, che ingannava il tempo sgretolando delle fave abbrustolite, seduto dinanzi alla bottega del sorbettiere, vide una cosa che gli fece drizzar le orecchie. Il notaro Neri che usciva di chiesa insieme al canonico Lupi e risalivano verso la Maddalena passo passo, discorrendo sottovoce. Il notaro scrollava le spalle, guardando sottecchi di qua e di là. Ciolla tentò di unirsi a loro, ma essi lo piantarono lì. Bomma, da lontano, non li perdeva di vista, dimenando il capo. Badate a quel che fate, pensate alla vostra pelle, gli disse il capitano, passandogli di nuovo accanto. Becco! Voleva gridargli dietro il farmacista. Badate a voi piuttosto! Ma il dottore lo spinse dentro a forza. Ciolla era corso dietro al canonico e al notaro Neri per la via di San Sebastiano e li vide ancora fermi sotto il voltone del condotto, malgrado il gran puzzo, quasi al buio, che discorrevano sottovoce gesticolando. Appena s'accorsero del Ciolla, se la svignarono in fretta, l'uno di qua e l'altro di là. Il notaro continuò a salire per la stradicciuola sassosa e il canonico scese apposta a rompicollo verso San Sebastiano, fermando il Ciolla come a caso. Quel notaro me ne ha fatta una. Aveva il consenso di Massaro Sbrendola, un contratto bell'e buono, e ora dice che non si rammenta.
Va là, che non me la dai a bere, mormorò Ciolla fra di sé appena il canonico ebbe voltate le spalle, e corse subito alla farmacia. Gran cose c'è per aria, cani e gatti vanno insieme, gran cose si preparano. Tavuso gonfiò le gote e non rispose. Lo speziale invece si lasciò scappare. Lo so, e si picchiò la mano aperta sulla bocca, fulminato dall'occhiata severa che gli saettò il dottore. Verso 2 ore di notte don Gesualdo stava per mettersi a cenare quando venne a cercarlo in gran mistero il canonico travestito da pecoraio. Bianca fu lì per abortire dallo spavento. Don Gesualdo, siamo pronti. Se volete venire, gli amici vi aspettano. Ma gli tremava la voce al poveraccio. Lo stesso don Gesualdo, al momento di buttarsi proprio in quella faccenda, gli vennero in mente tante brutte idee. Si fece pallido e gli cadde la forchetta di mano. Bianca poi si alzò convulsa, incespicando qua e là, pigliandosela col canonico che metteva in quell'impiccio un padre di famiglia. Se fate così, balbettò il canonico, se mi fate anche la iettatura, allora buonanotte. Don Gesualdo cercava di volgerla in ridere con le labbra smorte. Bravo canonico, adesso si vedrà se siete un uomo. Sono contento, vedi, Bianca. Sono contento d'andare magari verso il precipizio per vedere che cominci ad affezionarti a me e alla casa. Tutto sudato, con le mani un po' tremanti, si imbacuccò ben bene in uno scapolare, per prudenza, e scesero in istrada. Non c'era anima viva. Sul terrazzo del collegio una mano ignota aveva spento finanche il lampione dinanzi alla statua dell'Immacolata. Una cosa da far accapponare la pelle, quella sera. Egli allora si sentì stringere il cuore da una tenerezza insolita, pensando alla casa e ai parenti. Povera Bianca, avete visto? È buona, sì, in fondo. Non lo credevo davvero. Zitto, interruppe il canonico. Se vi fate conoscere alla voce, è inutile nascondersi e sudare come bestie. Ogni momento andava voltandosi, temendo di essere spiati. Arrivati nella via di San Giovanni, videro un'ombra che andava in su verso la piazza e il canonico disse piano: Vedete, è uno dei nostri. Va dove andiamo noi. Era in un magazzino di gran core, giù nelle stradicciuole tortuose verso San Francesco, che sembravano fatte apposta. Una casetta bassa che aveva una finestra illuminata per segnale. Si bussavano 3 colpi in un certo modo alla porticina dove si giungeva scendendo 3 scalini. Si attraversava un gran cortile oscuro e scosceso e in fondo c'era uno stanzone buio dove si capiva che stava molta gente a confabulare insieme dal sussurrio che si udiva dietro l'uscio. Il canonico disse: È qui, e fece il segnale convenuto. Tutti e 2 col cuore che saltava alla gola. Per fortuna in quel momento giunse un altro congiurato, imbacuccato come loro, camminando in punta di piedi sui sassi del cortile, e ripeté il segnale istesso. Don Gesualdo, disse il notaro Neri cavando il naso da una gran sciarpa. Siete voi? Vi ho riconosciuto al canonico che sembra un cucco, poveraccio. Il notaro la pigliava allegramente. Narrava che a Palermo avevano fatto il pasticcio. Avevano ammazzato il principe di Aci e s'erano impadroniti di Castellammare. Chi comanda adesso è un prete, certo ascenso. Ah, rispose il canonico che si sentiva in causa. Ah, silenzio per ora, andiamo adagio. Sapete com'è? A chi deve prima attaccare il campanello al gatto. E ogni galantuomo non vorrebbe mettere il piede in trappola. Ma se siamo in tanti, c'è anche il barone Zacco stasera. Che aspettiamo ad entrare, signori miei?
interruppe don Gesualdo a quella notizia, coraggioso come un leone. Quando tornarono ad uscire, dopo un gran pezzo, erano tutti più morti che vivi. Bomma sforzavasi di fare il gradasso, Tavuso non diceva una parola e il notaro stava sopra pensieri anche lui. Zacco corse ad attaccarsi al braccio di don Gesualdo, quasi fossero divenuti fratelli davvero. Sentite, cugino, ho da parlarvi. E seguitarono ad andare a braccetto in silenzio. Sst! Un fischio! Verso i cappuccini! Il barone mise mano alla pistola, tutti con un gran batticuore. Si udirono abbaiare dei cani. Fermo! Esclamò il canonico sottovoce, afferrando il braccio armato del barone che mirava al buio. È Fra Girolamo, che non vuole essere visto da queste parti. Appena si udì richiudere l'uscio, nel vano del quale era balenata una sottana bianca, il farmacista borbottò col fiato ai denti. L'abbiamo scampata bella, parola d'onore. Il barone, invece, strinse forte il braccio di don Gesualdo senza dir nulla. Poi lasciò andare ciascuno per la sua strada, Bomma in su, verso la piazza grande, il canonico a piè della scalinata che saliva a San Sebastiano. Da questa parte, don Gesualdo, venite con me. E gli fece fare il giro lungo pei cappuccini, risalendo poi verso Santa Maria di Gesù per certe stradicciuole buie che non si sapeva dove mettere i piedi. A un tratto si fermò, guardando faccia a faccia il suo amico Novello, con certi occhi che luccicavano al buio. Don Gesualdo, avete sentito quante belle chiacchiere? Adesso siamo tutti fratelli. Nuoteremo nel latte e nel miele d'ora in poi. Voi che ci credete, eh? L'altro non disse né sì né no, prudente, aspettando il seguito. Io no. Io non mi fido di tutti questi fratelli che non mi ha partorito mia madre. Allora perché siete venuto, vossignoria? Per non farci venire voi, caspita. Io non fo misteri. Giuochiamo a tagliarci l'erba sotto i piedi fra di noi che abbiamo qualcosa da perdere ed ecco il bel risultato. Far la minestra per i gatti e arrischiare la roba e la testa. Io bado ai miei interessi come voi. Non ho i fumi che hanno tanti altri. Parenti, parentissimi. Quanto a me, volentieri. Allora mettiamoci d'accordo piuttosto fra di noi. Ebbene, che volete fare? Ah, che voglio fare? La pigliate su quel verso. Mi fate lo gnorri. Allora sia per non detto, ciascuno il suo interesse. Fratelli, carbonari, faremo la rivoluzione. Metteremo il mondo a soqquadro anche. Io non ho paura. Nel calore della disputa il barone si era addossato all'uscio di un cortile. Un cane si mise a latrare furiosamente. Zacco, spaventato, se la diede a gambe con la pistola in pugno e don Gesualdo dietro di lui ansante. Prima di giungere in piazza di Santa Maria di Gesù, uno che andava correndo lo fermò mettendogli la mano sul petto. Signor don Gesualdo, dove andate? C'è la giustizia a casa vostra. Quello che temeva il canonico, quello che temeva Bianca. Egli correva al buio, senza sapere dove, con una gran confusione in testa e il cuore che voleva uscirgli dal petto. Poi, udendo colui che gli arrancava dietro con un certo rumore quasi picchiasse in terra col bastone, gli disse: E tu chi sei? Nardo, il manovale, quello che ci lasciò la gamba sul ponte. Non mi riconoscete più, vossignoria? Donna Bianca mi ha mandato a svegliare di notte. E narrava com'era arrivata la compagnia d'arme all'improvviso a 4 ore di notte. Il capitano e altri compagni d'arme erano in casa di don Gesualdo. Lassù, verso il castello, vedevansi luccicare dei lumi. C'era pure una lanterna appesa dinanzi alla porta dello stallatico, al poggio, e dei soldati che strigliavano. Più in là, nelle vicinanze della piazza grande, si udivano di tanto in tanto delle voci, un mormorio confuso, dei passi che risuonavano nella notte,
dei cani che abbaiavano per tutto il paese. Don Gesualdo si fermò a riflettere. Dove andiamo, vossignoria? Chiese Nardo. Ci ho pensato. Non far rumore. Ah, Madonna Santissima del pericolo. Va a chiamare Nanni l'orbo. Lo conosci? Il marito di Diodata. Cominciava ad albeggiare, ma nelle viottole fuori mano che avevano preso non si incontrava ancora anima viva. La casuccia di Diodata era nascosta fra un mucchio di casupole nerastre e macchie di fichi d'India, dove il fango durava anche l'estate. C'era un pergolato sul ballatoio e un lume che trapelava dalle imposte logore. Bussa tu, se mai, disse don Gesualdo. Diodata, al vedersi comparire dinanzi il suo antico padrone, ansante e trafelato, si mise a tremare come una foglia. Che volete da me a quest'ora? Per l'amor di Dio, lasciatemi in pace, don Gesualdo. Se torna mio marito, è uscito or ora per cogliere 4 fichi d'India qui accanto. Bestia, disse lui. Ho altro pel capo. Ci ho la giustizia alle calcagna. Che c'è? Chiese Diodata spaventata. Egli con la mano le fece segno di star zitta. In quel momento tornò correndo compare Nardo. La gamba di legno si udiva da lontano sull'acciottolato. Eccolo, eccolo che viene. Entrò Nanni l'orbo torvo, con la canna da cogliere i fichi d'India in spalla e gli occhi biechi che fulminavano di qua e di là. Invano Diodata, con le braccia in croce, giurava e spergiurava. Padron mio, esclamò Nanni. a che giuoco giuochiamo? Questa non è la maniera. Bestia, gridò infine don Gesualdo, scappandogli la pazienza. Ho la forca dinanzi agli occhi e tu vieni a parlarmi di gelosia. Allo strepito accorsero i vicini. Lo vedete? Ripigliò Nanni infuriato. Che figura fo dinanzi a loro, padron mio? In coscienza, quel po' che avete dato a costei per maritarla è una miseria in confronto alla figura che mi fate fare. Taci, farai correre gli sbirri con quel chiasso. Che vuoi? Ti darò quello che vuoi. Voglio l'onor mio, don Gesualdo, l'onor mio che non si compra a denari. Cominciarono ad abbaiare anche i cani del vicinato. Vuoi la chiusa del Carmine? Un pezzo che ti fa gola. Infine compare Nardo riuscì a metterli d'accordo sulla chiusa del Carmine. Corpo di Giuda, la roba serve per queste occasioni, carceri, malattie e persecuzioni. Voi l'avete fatta, don Gesualdo, e serve per salvare la vostra pelle. Don Gesualdo, con una faccia da funerale, brontolò. Parla, sbraita. Hai ragione. Adesso hai ragione tu. Considerate dunque il vostro prossimo, vossignoria. La moglie da mantenere, i figli che nasceranno. Se mi tornano a casa anche gli altri, quelli che son venuti prima, bisogna mantenerli come fossero miei, perché sono il marito di Diodata. La gente dirà magari che li ho messi al mondo io. Basta, basta, se t'ho detto di sì per la chiusa. Parola di galantuomo? Davanti a questi testimoni? Quando è così, giacché mi dite che siete venuto soltanto per salvare la pelle, potete rimanere tutto il tempo che vi piace. Sono un buon diavolaccio, lo sapete. S'era fatto tardi. Compare Nanni, completamente rabbonito, propose anche di andare a vedere quel che accadeva fuori. Voi fate liberamente come se foste in casa vostra, don Gesualdo. Compare Nardo verrà con me. Al ritorno, per segnale, busserò 3 colpi all'uscio, ma se no, non aprite neanche al diavolo. Era un terrore pel paese. Porte e finestre ancora chiuse, compagni d'arme per le vie, rumore di sciabole e di speroni. Le signorine Margarone, in fronzoli e con la testa irta di ciambelle come un fuoco d'artificio, correvano ogni momento al balcone. Don Filippo,
tronfio e pettoruto, se ne stava adesso seduto nel caffè dei nobili insieme al capitano giustiziere e all'avvocato fiscale, facendo tremare chi passava con la sola guardatura. Nella stalla di don Gesualdo dei trabanti governavano i cavalli e il comandante fumava al balcone in pantofole come in casa sua. Nanni l'orbo tornò ridendo a crepapelle. Prima di entrare, però, bussò al modo che aveva detto, tossì, si soffiò il naso, pure si trattenne un po' a discorrere ad alta voce con una vicina che si pettinava sul ballatoio. Don Gesualdo stava mangiando un'insalata di cipolle onde prevenire qualche malattia causata dallo spavento. Prosit, prosit, don Gesualdo. A casa vostra ci ho trovato dei forestieri, tale e quale come voi qui da me. Il barone Zacco corre ancora. L'hanno visto prima dell'alba più in là di Passaneto, figuratevi, a casa del diavolo, dietro una siepe, più morto che vivo. Sua moglie fa come una pazza. Sono andato anche a cercare del notaro Neri, se sa scrivere 2 parole della chiusa del Carmine che date a mia moglie per i servizi prestati. Non che non mi fidi, sapete bene, per la vita e per la morte. Nessuno l'ha più visto il notaro. Dicono che è nascosto nel monastero di San Sebastiano, vestito da donna, sissignore. Gli sbirri cercano dappertutto, ma qui non avete da temere, vossignoria. Udite? Udite? Sembrava che si divertisse a far agghiacciare il sangue nelle vene al prossimo suo, quel briccone. Udivasi infatti un vocio di comari, un correre di scarponi grossi, strilli di ragazzi. Diodata s'arrampicò sino all'abbaino del granaio per vedere. Poi Nanni venne a dire: è il viatico, Dio liberi. Va in su verso Sant'Agata. Ho visto il canonico Lupi che portava il Signore, con gli occhi a terra. Una faccia da santo, come è vero Iddio. Stasera, appena è scuro, mi farai trovare una cavalcatura laggiù alla Masera e mi darai qualche cosa da travestirmi, disse don Gesualdo, che sembrava più smorto alla luce dell'abbaino. Perché? Non vi piace più lo stare in casa mia? Diodata vi avrebbe fatto qualche mancanza. No, no, mi pare 1000 anni d'esser lontano. Qui però non avete da temere. Gli sbirri non vengono a cercarvi qui. A casa vostra piuttosto. Guardatevi. Infatti Bianca, la sera innanzi, s'era visto capitare a 3 ore di notte il capitan d'arme, un bell'uomo con la barba a collana e i baffi alla militare, che recava il biglietto d'alloggio. Bianca, già inquieta per suo marito, non sapendo che fare, aveva mandato a chiamare lo zio Limòli, il quale giunse sbadigliando e di cattivo umore. Invano il capitan d'arme, accarezzandosi i baffi che aveva lasciato crescere da poco, le diceva con la voce grossa: non temete, calmatevi, bella signora. Noi militari siamo galanti col bel sesso. Poi, aggiunse il marchese, questi qua sono militari per modo di dire, come io ho fatto il voto di castità perché sono cavaliere di Malta. Il capitano si accigliò, ma l'altro, senza accorgersene, continuò, battendogli familiarmente sulla spalla. Vi conosco, don Bastiano. Eravate piccolo così, con le brache aperte, quando si faceva delle scappatelle insieme a vostro padre. Allora il voto mi dava noia come vi dà noia adesso quella stadera che portate appesa al fianco. Bei tempi. Bell'uomo vostro padre. Il cuore e la borsa sempre aperti. Don Marcantonio Stangafame, dei Stangafame di Ragusa, una delle prime famiglie della contea. Peccato che siate in tanti. L'avete indovinata a farvi nominare capitan d'arme. 400 onze all'anno per rispondere dei furti campestri. Ha una bella somma. Vi rimane in tasca tale e quale, poiché il territorio è tranquillo. Una bagatella soltanto per i 12 soldati che vi tocca mantenere, 2 tarì al giorno per ciascuno, eh? Basta, corpo di...
Bacco! Gridò il capitano d'arme battendo in terra la sciabola. Sembrami che vogliate burlarvi di me, corpo di Bacco. Ehi, adagio, signor capitano. Sono il marchese Limoli e ho ancora degli amici a Napoli per farvi scapitanare e tagliare i baffi novelli, sapete? Capitò in quel momento il ragazzetto del sagrestano che veniva a fare un'imbasciata di gran premura, balbettando, imbrogliandosi, tornando sempre a ripetere la stessa cosa, rosso dalla suggezione. Il marchese, che cominciava a farsi un po' sordo, tendeva l'orecchio, gli faceva dei versacci, lo imitava maggiormente, strillando: Eh? Che diavolo vuoi? Ma Bianca mise un grido straziante, un grido che fece rimanere lo zio a bocca aperta e scappò per la casa cercando il manto, cercando qualcosa da buttarsi in capo per uscire di casa, per correre subito. Parte seconda, capitolo terzo. Da gran tempo, ogni giorno, alla stessa ora, donna Giuseppina Alòsi, che stava al balcone facendo la calza per aspettare la passata di Peperito, don Filippo Margarone mentre rivoltava la conserva di pomidoro posta ad asciugare sul terrazzo, l'arciprete Bugno nell'appendere al fresco la gabbia del canarino, fin coloro che stavano a sbadigliare nella farmacia di Bomma, se volgevano gli occhi in su verso il castello al di sopra dei tetti, solevano vedere don Diego e don Ferdinando Trao, uno dopo l'altro, che facevano capolino a una finestra, guardinghi, volgevano poi un'occhiata a destra, un'altra a sinistra, guardavano in aria e ritiravano il capo come la lumaca. Dopo qualche minuto, infine, aprivasi il balcone grande, stridendo, tentennando, a spinte e a riprese, e compariva don Diego curvo, macilento, col berretto di cotone calcato sino alle orecchie, tossendo, sputando, tenendosi all'inferriata con una mano, e dietro di lui don Ferdinando che portava l'annaffiatoio, giallo, allampanato, un vero fantasma. Don Diego annaffiava, nettava, rimondava i fiori di Bianca, si chinava a raccattare i seccumi e le foglie vizze, rimescolava la terra con un coccio, passava in rivista i bocciuoli nuovi e li covava con gli occhi. Don Ferdinando lo seguiva passo passo, attentissimo. Accostava anche lui il viso scialbo a ciascuna pianta, aguzzando il muso, aggrottando le sopracciglia. Poscia appoggiavano i gomiti alla ringhiera e rimanevano come due galline appollaiate sul medesimo bastone, voltando il capo ora di qua e ora di là, a seconda che giungeva la mula di Massaro Fortunato Burgio carica di grano, o saliva dal rosario la ragazza che vendeva ova, oppure la moglie del sagrestano attraversava la piazzetta per andare a suonare l'Avemaria. Don Ferdinando stava intento a contare quante persone si vedevano passare attraverso quel pezzetto di strada che intravedevasi laggiù, fra i tetti delle case che scendevano a frotte per la china del Poggio. Don Diego, dal canto suo, seguiva con gli occhi gli ultimi raggi di sole che salivano lentamente verso le alture del Paradiso e di Monte Lauro, e rallegravasi al vederlo scintillare improvvisamente sulle finestre delle casipole che si perdevano già fra i campi simili a macchie biancastre. Allora sorrideva e appuntava il dito scarno e tremante, spingendo col gomito il fratello, il quale accennava di sì col capo e sorrideva lui pure come un fanciullo. Poi raccontava quello che aveva visto lui. Oggi 27. Ne sono passati 27. L'arciprete Bugno era insieme col cugino Limoli. Per un po' di giorni, verso i primi d'agosto, era venuto soltanto don Ferdinando ad annaffiare i fiori, strascinandosi a stento, coi capelli grigi svolazzanti, sbrodolandosi tutto a ogni passo. Allorché ricomparve anche don Diego, parve di vedere Lazzaro risuscitato, tutto naso, con le occhiaie nere, seppellito vivo in una vecchia palandrana, tossendo l'anima a ogni passo.
una tosse fioca che non si udiva quasi più e scuoteva dalla testa ai piedi lui e il fratello che gli dava il braccio, come andasse facendo la riverenza a ogni vaso di fiori. E fu l'ultima volta. D'allora in poi s'erano viste raramente insieme le teste canute dei due fratelli, dietro i vetri rattoppati con la carta, cercando il sole, don Diego sputando e guardando in terra ogni momento. Il giorno in cui avvenne quel parapiglia nel palazzo di città, che le voci si udivano sin nella piazzetta di Sant'Agata, apparve per un istante alla finestra la cima di un berretto bianco tremolante. Ma allorquando la processione di San Giuseppe si fermò dinanzi al portone dei Trao per l'omaggio tradizionale alla famiglia, le finestre rimasero chiuse, malgrado il vocio della folla. Don Ferdinando scese per comprare l'immagine del santo, gonfio d'asma, con gli occhi arsi di sonno, piegato in due, le mani nerastre tremanti, così che non trovavano quasi nel taschino i due baiocchi per l'immagine. Il procuratore di San Giuseppe, che dirigeva la processione, gli disse: «Vedrete quant'è miracolosa quell'immagine. Tanta salute e provvidenza a tutti in casa vostra». E gli affidò anche il bastone d'argento del santo da metterlo al capezzale del malato, un tocca e sana. Eppure non giovò neanche quello. Compare Cosimo e Pelagatti, partendo per la campagna 2 ore prima dell'alba o tornando a notte fatta, vedevano sempre il lume alla finestra di don Diego e il cane nero dei Motta uggiolava per la piazza come un lamento. Poi, verso nona, bussava al portone il ragazzo di don Luca, portando un bicchiere di latte. Di tanto in tanto veniva don Giuseppe Barabba con un piatto coperto dal tovagliuolo o il servitore del fiscale che recava un fiasco di vino. A poco diradarono anche quelle visite. L'ultima volta il dottor Tavuso se n'era andato scrollando le spalle. I ragazzi del vicinato giuocavano tutto il giorno dietro quel portone che non s'apriva più. Una sera, tardi, i vicini, che stavano cenando, udirono la voce chioccia di don Ferdinando chiamare il sagrestano, lì di rimpetto, una voce da far cascare il pan di bocca. E subito dopo un gran colpo al portone sconquassato e dei passi che si allontanarono frettolosi. Fu giusto quella notte che arrivava la compagnia d'arme, una baraonda per tutto il paese. Al rumore insolito anche don Diego aprì un istante gli occhi. Burgio, che era sul ballatoio di casa sua, con l'orecchio teso verso la piazza grande dove udivasi quel parapiglia, vedendo gente nel balcone dei Trao, domandò inquieto: «Che c'è? Cosa succede?» «Don Diego», rispose il sagrestano, e fece il segno della croce, quasi Massaro Fortunato avesse potuto vederlo al buio. «Solo come un cane. Me lo lasciano sulle spalle. Ho mandato grazia pel dottore a quest'ora. Sentite laggiù, verso la piazza. Sentite. Che giornata spunterà domattina. Dio liberi. Basta avere la coscienza netta, Massaro Fortunato. Sono stato sempre un povero diavolo. Bacio la mano di chi mi dà pane. Il dottore, quello sì, deve avere la tremarella addosso a quest'ora. E anche il canonico Lupi, dicono. Buonasera. I muri hanno orecchie al buio». Infatti il dottor Tavuso, che era il capo di tutti i giacobini del paese e stava nascosto nella legnaia tremando come una foglia, vide giunta all'ultima sua ora all'udir bussare all'uscio con tanta furia. «Gli sbirri, la compagnia d'arme!» Quando gli dissero che era la moglie del sagrestano, invece, la quale veniva a cercarlo per don Diego moribondo, montò in furia come una bestia. «È ancora vivo? Mandatelo al diavolo! Vengono a spaventarmi a quest'ora di questi tempi. Un padre di famiglia. Andate a chiamare i suoi parenti piuttosto, o il viatico, che è meglio». La zia Sganci non volle neppure aprire.
Barabba rispose dietro il portone, chiuso con tanto di catenaccio: buona donna, questi non son tempi di correre di notte per le strade. Domattina, se Dio vuole, chi campa si rivede. Per fortuna Grazia non aveva di che temere e suo marito l'avrebbe mandata senza sospetto in mezzo a un reggimento di soldati. L'andare attorno così tardi in quella tal notte era proprio uno sgomento. Lo stesso baronello Rubiera, che era uscito di buon'ora dalla casa dei Margarone, s'era fatto accompagnare col lampione. Ninì, Ninì, strillò dal balcone donna Fifì con la vocina sottile, quasi il suo fidanzato corresse a buttarsi in un precipizio. Non temere, no, rispose lui con la voce grossa. All'udir gente nella piazzetta, dal portone dei Trao, che rimbombò come una cannonata, uscì correndo don Luca. Signor barone, sta per morire vostro cugino don Diego, solo come un cane. Non c'è nessuno in casa. Rimpetto al palazzo nero e triste dei Trao splendeva il balcone lucente dei Margarone e in quella luce disegnavasi l'ombra di donna Fifì, rammentandogli un'altra ombra che soleva aspettarlo altra volta alla finestra del palazzo smantellato. Don Ninì se ne andò frettoloso, a capo chino, portandosi seco negli occhi i ricordi di quella finestra chiusa e senza lume. Bella porcheria! Me lo lasciano sulle spalle, a me solo, brontolò don Luca tornando nella camera del moribondo. Don Ferdinando stava seduto a piè del letto, senza dir nulla, simile a una mummia. Di tanto in tanto andava a guardare in viso suo fratello. Guardava poi don Luca, stralunato, e tornava a chinare il capo sul petto. Alla sfuriata del sagrestano, però, si rizzò all'improvviso, quasi gli avessero dato uno scossone, e domandò piano, con la voce assonnata di uno che parli in sogno: dorme? Sì, dorme. Andate a dormire voi pure, se volete. Ma l'altro non si mosse. Il malato dapprima voleva sapere ogni momento che ora fosse, poi, verso mezzanotte, non domandò più nulla. Stava cheto, col naso contro il muro e la coperta sino alle orecchie. Grazia, di ritorno, aveva accostato l'uscio, messo il lume accanto sul tavolino ed era andata a dare un'occhiata a casa sua. Il marito si accomodò alla meglio su 2 sedie. Don Ferdinando di tratto in tratto si alzava di nuovo, in punta di piedi, si chinava sul letto, simile a un uccello di malaugurio, e tornava a domandare piano all'orecchio di don Luca: che fa? Dorme? Sì, sì, andate a dormire voi pure, andate. E l'accompagnò lui stesso in camera sua per liberarsi almeno da quella noia. Don Ferdinando sognava che il cane nero dei vicini Motta gli si era accovacciato sul petto e non voleva andarsene, per quanto egli cercasse di svincolarsi e di gridare. La coda del cane, lunga lunga che non finiva più, gli si era attorcigliata al collo e alle braccia al pari di un serpente e lo stringeva, soffocandolo, gli strozzava la voce in gola, quando udì un'altra voce che lo fece balzare dal letto con una gran palpitazione di cuore. Alzatevi, don Ferdinando, questa non è ora di dormire. Don Diego pareva che russasse forte, si udiva dall'altra stanza. Supino, con gli occhi aperti e spenti, le narici fuliginose, un viso che non si riconosceva più. Come don Ferdinando lo chiamò prima pian piano e tornò a chiamarlo e a scuoterlo inutilmente, gli si rizzarono quei pochi capelli in capo e si rivolse al sagrestano, smarrito, supplichevole: che fa ora? Che fa? Che fa? Lo vedete che fa? Grazia! No, fermatevi, non aprite adesso. Era giorno chiaro. Donna Bellonia in sottana stava a spiare dalla terrazza verso la piazza grande per incarico del marito, spaventata dal tramestìo che s'era udito tutta la notte nel paese,
e Burgio strigliava la mula legata al portone dei trao. Alle grida di don Luca levò il capo verso il balcone e domandò cosa c'era con un cenno del capo. Il sagrestano rispose anche lui con un gesto della mano, facendo segno di uno che se ne va. Chi? Domandò la Margarone, che se ne accorse. Chi? Don Diego o don Ferdinando? Sì, signora, don Diego. Lo lasciano sulle spalle a me solo. Corro dal dottore, almeno per la ricetta del viatico, che diavolo. Signori miei, deve andarsene così un cristiano, senza medico né speziale. Speranza cominciò dallo sgridare suo marito, che aveva legata la mula alla casa del moribondo. Porta disgrazia, ci vorrebbe quest'altra. Poi si diedero a strologare i numeri del lotto insieme a donna Bellonia, che era corsa a prendere il libro di Rutilio Benincasa. Donna Giovannina s'affacciò asciugandosi il viso, ma non si vide altro che il sagrestano, il quale correva a chiamar Tavuso, lì a 2 passi una porticina verde, con la fune del campanello legata alta perché non andassero a seccarlo di notte. Picchia e ripicchia, infine la serva di Tavuso gli soffiò attraverso il buco della serratura. Oh, chetatevi che il dottore non esce di casa se casca il mondo. È più malato degli altri lui. Bomma, giallo al par del zafferano, stava pestando cremor di tartaro in fondo alla farmacia, solo come un appestato. Don Luca entrò a precipizio col fiato ai denti. Signor Don Arcangelo, Don Diego Trao è in punto di morte. Il dottore non vuol venire. Cosa fo? Cosa fate? La cassa da morto fategli, accidenti a voi. M'avete spaventato. Non è questa la maniera. Oggi che ogni galantuomo sta con l'anima sulle labbra. Andate a chiamargli il prete piuttosto. Lì, al collegio, c'è il canonico Lupi che s'arrabatta a dir messe e mattutino fin dall'alba per farsi vedere in chiesa. Cade sempre in piedi colui. Se ne ride degli sbirri. Io fo lo speziale. Pesto cremor di tartaro, giacché non posso pestar altro, non posso. Ma, vedendo passare Ciolla ammanettato come un ladro, si morse la lingua e chinò il capo sul mortaio. Signori miei, sbraitava il Ciolla, guardate un po', un galantuomo che se ne sta in piazza pei fatti suoi. I compagni d'arme, senza dargli retta, lo cacciavano innanzi a spintoni. Don Liccio Papa di scorta con la sciabola sguainata, gridando largo, largo alla giustizia. Il capitano giustiziere, dall'alto del marciapiede del Caffè dei Nobili, sentenziò: bisogna dare un esempio. Ci pigliano a calci dove sapete, un altro po'. Manica di briganti. Un paese come il nostro, che prima era un convento di frati. Al castello, al castello. Don Licio, eccovi le chiavi. Grazie a Dio si tornava a respirare. I ben pensanti sul tardi cominciarono a farsi vedere di nuovo per le strade. L'arciprete dinanzi al caffè. Peperito su e giù per Rosario. Canali a braccetto con Don Filippo verso la casa della ceraiuola. Don Giuseppe Barabba portando a spasso un'altra volta il cagnolino di donna Marianna Sganci. La signora capitana poi in gala, quasi fosse la sua festa, adesso che ci erano tanti militari, con la borsa ricamata al braccio, il cappellino carico di piume, scutrettolando, ridendo, cinguettando, rimorchiandosi dietro don Bastiano Stangafame, il tenente, tutti i colleghi di suo marito, il quale se ne stava a guardare da vero babbeo con la canna d'india dietro la schiena, mentre i suoi colleghi passeggiavano con sua moglie, spaccandosi come compassi, ridendo a voce alta, guardando fieramente le donne che osavano mostrarsi alle finestre, facendo risuonare dappertutto il rumore delle sciabole e il tintinnio degli speroni, quasi ci avessero le campanelle alle calcagna. Le ragazze margarone, stipate sul terrazzo, si rodevano d'invidia. Specie il tenente ci aveva dei baffoni come code di cavallo
e 2 file di bottoni lungo il ventre che luccicavano da lontano. Talché in quell'aria di festa suonò più malinconico il campanello del viatico. Correvano anche delle voci sinistre. Una battaglia c'è stata, dei condannati a morte. Uno di quelli che portavano il lanternone dietro il baldacchino disse che il viatico andava dai Trao. Un'altra grande famiglia che si estingue, osservò gravemente l'avvocato fiscale, scoprendosi il capo. La signora capitana, saltellando sulla punta delle scarpette per mostrare le calze di seta, stava rimbeccando don Bastiano con un sorriso da far dannare l'anima. Lo so, giuramenti da marinaio. Il capitan d'arme ammiccò a donna Bianca, la quale passava in quel momento con un'aria che voleva dire: anche costei, che colpa ci ho, scappellandosi con soverchio ossequio. Ma quella poveretta non gli rispose. Andava quasi correndo, trafelata, col manto giù per le spalle, il viso ansioso e pallido. Donna Fifì Margarone si tirò indietro dal balcone con una smorfia appena la vide sboccare nella piazzetta dalla salita di Sant'Agata. Ah, finalmente, la buona sorella, quanta degnazione! Bianca! Bianca! Gridava lo zio Limòli che non poteva tenerle dietro. Dinanzi al portone, spalancato a 2 battenti, si affollavano i ragazzi di Burgio e di Don Luca. La moglie del sagrestano ne usciva in quel momento, arruffata, gialla, senza ventre, e si mise a distribuire scappellotti a diritta e a manca. Via, via di qua, che aspettate? La festa? Poscia entrò in chiesa frettolosa. Delle comari stavano alle finestre, curiose. In cima alla scala don Giuseppe Barabba spolverava delle bandiere nere, bucate e rose dai topi, con lo stemma dei Trao, una macchia rossa tutta intignata. Era corsa subito la zia Macrì con la figliuola e il barone Mèndola che stava lì vicino, una va e vieni per la casa, un odor d'incenso e di moccolaia, una confusione. In fondo, attraverso un uscio socchiuso, scorgevasi l'estremità d'un lettuccio basso e un formicolio di ceri accesi, funebri, nel giorno chiaro. Bianca non vide altro, in mezzo a tutti quei parenti che le si affollavano intorno, sbarrandole il passo. No, lasciatemi entrare. Apparve un momento la faccia stralunata di don Ferdinando, come un fantasma. Poi l'uscio si chiuse. Delle braccia amiche la sorreggevano affettuosamente e la zia Macrì ripeteva: aspetta, aspetta. Tornò la moglie del sagrestano, ansante, portando dei candelieri sotto il grembiule. Suo marito, che si affacciò di nuovo all'uscio, venne a dire: c'è il viatico, l'estrema unzione, ma non sente. Voglio vederlo, lasciatemi andare. Bianca, in questo momento, Bianca, vuoi ammazzarlo? Una commozione, se ti sente. Non far così, via, Bianca. Un bicchier d'acqua, presto. Donna Agrippina corse in cucina. S'aprì l'uscio un'altra volta su di un luccichio di processione. Il prete, il baldacchino, i lanternoni del viatico passarono come una visione. Il marchese, inchinandosi sino a terra, borbottò: Domine, salvame. Amen, rispose il sagrestano. Ho fatto quel che ho potuto, solo come un cane. 2 volte dal medico, di notte, anche dal farmacista. Dice che il conto è lungo e non ci ha l'erba di Lazzaro resuscitato poi. Perché? Perché non mi lasciate entrare? Che ho fatto? Essa tremava così che i denti facevano tintinnare il bicchiere, quasi fuori di sé, fissando addosso alla gente gli occhi spaventati. Lasciatemi, lasciatemi entrare. Lo zio marchese si affrettò a cavare il fazzoletto per asciugarle tutta l'acqua che si era versata addosso.
Il barone Mèndola e la zia Macrì stavano discorrendo nel vano del finestrone. Una malattia lunga, tutti così quei trao, non c'è che fare. Guarda, esclamò il barone che stava da un po' attento. Hanno aperto un finestrino sul mio tetto, laggiù. Quel ladro di canali. Fortuna che me ne sia accorto. Lo citerò in giudizio. Una citazione nera come la pece. Don Luca! Don Luca! Si udì gridare. L'uscio si spalancò a un tratto e comparve don Ferdinando agitando le braccia in aria. Don Luca corse a precipizio. Successe un momento di confusione, delle strida, delle voci concitate, un correre all'impazzata, donna Agrippina che cercava l'aceto dei 7 ladri, gli altri che stentavano a trattenere Bianca, la quale faceva come una pazza, con la schiuma alla bocca, gli occhi che mandavano lampi e non si riconoscevano più. Perché? Perché non volete? Lasciatemi! Lasciatemi! Lasciatemi entrare! Sì, sì, disse lo zio marchese. È giusto che lo veda. Lasciatela entrare. Ella scorse un corpo lungo e stecchito nel lettuccio basso, un mento aguzzo, ispido di barba grigiastra, rivolto in su, e 2 occhi glauchi spalancati. Diego, Diego, fratello mio. Non fate a quel modo, donna Bianca, disse piano don Luca. Se ci sente ancora il poveretto, figuratevi che spavento. Essa si arrestò tutta tremante, atterrita, con le mani nei capelli, guardandosi intorno trasognata. A un tratto fissò gli occhi asciutti ed arsi su don Ferdinando, che annaspava stralunato, quasi volesse allontanarla dal letto. Nulla, nulla m'avete fatto sapere. Non son più nulla. Un'estranea, fuori dalla casa e dal cuore, fuori dappertutto. Zitta, balbettò don Ferdinando mettendo il dito tremante sulla bocca. Poi, adesso taci. Tanta gente, vedi? Bianca, Bianca, supplicavano gli altri abbracciandola, spingendola, tirandola per le vesti. Portatela via, gridò la zia Macrì dall'uscio. Nello stato in cui è la poveretta, succederà qualche altra tragedia. Frattanto giunse donna Sarina Cirmena scalmanata in un gran bagno di sudore. L'ho saputo or ora, balbettò lasciandosi cadere sul seggiolone di cuoio in mezzo ai parenti riuniti nella gran sala. Che volete con quel parapiglia che c'è stato nel paese, se non era pel viatico che vidi venire da queste parti? Il marchese indicò l'uscio dell'altra stanza con un cenno del capo. La zia Cirmena, accasciata sul seggiolone col fazzoletto agli occhi, piagnucolò. Io non ci reggo a queste scene. Sono tutta sottosopra. E siccome continuava a interrogare con gli occhi or questo e or quello, donna Agrippina rispose sottovoce, compunta, facendo il segno della croce. Or ora, 5 minuti fa. Don Giuseppe venne recando in fascio le bandiere. Ecco, il falegname è avvertito. Il barone Mèndola s'alzò per andare a sentire cosa volesse. Va bene, disse Mèndola. Or ora si pensa a tutto. Don Luca! Ehi, Don Luca! Appena il sagrestano affacciò il capo all'uscio, si udirono delle strida che laceravano il cuore. Povera Bianca, sentite. Fa come una pazza, confermò don Luca. Si strappa i capelli. Il barone Mèndola lo interrogò dinanzi a tutti quanti. Avete pensato a ogni cosa, don Luca? Sì, signore. Il catafalco, le bandiere, tante messe quanti preti ci sono. Ma chi paga? Andate, interruppe vivamente la Cirmena, spingendo per le spalle il sagrestano verso la camera del morto dove cresceva il trambusto.
Mi dispiace, osservò la zia Macrì, alzandosi per vedere dov'era arrivato il sole. Mi dispiace che si fa tardi e a casa mia non c'è nessuno per preparare un boccone. Uscì don Luca dalla camera del morto, turbato in viso. È un affar serio. Bisognerà portarla via per amore o per forza. Vi dico che è un affar serio. È permesso, si può. Era il vocione del cacciatore che accompagnava la baronessa Mèndola, col cappello piumato, le calze imbottite di noci. La vecchia, senza bisogno di udir altro, diritta e stecchita come un fuso, andò a prendere il suo posto fra i parenti che al suo apparire s'erano taciuti, seduti intorno sui seggioloni antichi, col viso lungo e le mani sul ventre. La baronessa guardava intorno gridando a voce alta: e la Rubiera? E la cugina Sganci? Ora che si fa? Bisogna avvertire il parentado per le esequie. Eccola lì, disse donna Sarina all'orecchio della Macrì. Cascasse il mondo, non manca mai. Avete visto il subbuglio che c'è per le strade? La cugina rispose con un sorriso pallido, facendo segno che la vecchia non aveva paura di nulla perché era sorda. Il fatto è, cominciò il barone. Ma in quel momento portavano Bianca svenuta, le braccia penzoloni, donna Agrippina e il sagrestano rossi, ansanti e col fiato ai denti. Quasi fosse morta, sbuffò il sagrestano. Gli pesano le ossa. La zia Macrì consigliò: lì, nella sua camera. Il fatto è, riprese il barone Mèndola sottovoce, tirando in disparte il cugino Limòli e donna Sarina Cirmena. Il fatto è che bisogna concertarsi per il funerale. Adesso vedrete che spuntano fuori i parenti del cognato Motta. Faremo un bel vedere al fianco di Burgio e di Mastro Nunzio Motta. Ma il marito non si può lasciarlo fuori. È una disgrazia, non dico di no. Ma bisogna sorbirsi, Mastro Don Gesualdo. Sicuro, sicuro, rispose la zia Cirmena. Essa voleva fare qualche altra obiezione, ma il marchese Limòli disse il fatto suo. Lasciate correre, cugina cara. Tanto il morto è morto e non parla più. Allora, ribatté la Cirmena diventando rossa, è una bella porcheria che Mastro Don Gesualdo non si sia fatto neppure vedere. Mèndola uscì sul pianerottolo per dire a Barabba di correre a casa Sganci. Ci vogliono denari, disse piano tornando indietro. Avete sentito il sagrestano? Le spese chi le fa? La zia Macrì finse di non udire, discorrendo sottovoce con la Cirmena. Povera Bianca, in quello stato. Quanti mesi sono? Lo sapete? 7. Devono essere 7. Insomma, un affar serio. Il marchese Limòli, che discuteva insieme a Mèndola e a Barabba sui preparativi del funerale, conchiuse: io inviterei l'arciconfraternita dei Bianchi, trattandosi di una persona di riguardo. Sicuro, bisogna far le cose con decoro, senza risparmio. Ma ciascuno vogava al largo quando si parlava di anticipare un baiocco. Nella camera del morto durava intanto il contrasto tra la moglie del sagrestano, che voleva fare uscire don Ferdinando, e lui che si ostinava a rimanere, come un guaiolare di cagnuolo, e la voce aspra della zia Grazia, la quale strillava: Madonna santa, non capite proprio nulla. Siete un ragazzo, tale e quale. Il mio ragazzo avrebbe più giudizio di voi, guardate. E tutt'a un tratto, in mezzo al crocchio dei parenti che discorrevano sottovoce, si vide capitare don Ferdinando strascicando le gambe, coi capelli arruffati, la camicia aperta, il viso di un cadavere anch'esso, recando uno scartafaccio che andava mostrando a tutti quanti. Ecco il privilegio, il diploma del re Martino.
Bisogna metterlo nell'iscrizione mortuaria. Bisogna far sapere che noi abbiamo diritto di essere seppelliti nelle tombe reali. Una cum regibus. Ci avete pensato alle bandiere con lo stemma? Ci avete pensato al funerale? Sì, sì, non dubitate. Come ciascuno evitava di impegnarsi direttamente, voltandogli le spalle, don Ferdinando andava dall'uno all'altro biascicando con le lacrime agli occhi. Una cum regibus, il mio povero fratello. Una cum regibus. Va bene, gli rispose il marchese Limòli. Non ci pensate. Il barone Mèndola, che era stato a confabulare con della gente fuori sul pianerottolo, rientrò gesticolando. Signori miei, se sapeste, casco dalle nuvole. Zitto, gli fece segno il marchese. Zitto, che cos'è adesso? Nella camera di Bianca udivasi un gran trambusto, delle voci affannose e supplichevoli, un tramenio come di gente in lotta, grida deliranti di dolore e di collera. Poscia un urlo che fece trasalire tutti quanti. L'uscio fu sbatacchiato con impeto e ne uscì all'improvviso il marchese stravolto. Un momento dopo si affacciò la zia Macrì gridando: un medico, presto, presto! Giungevano allora altri parenti in processione, compunti coi guanti neri. In mezzo al rumore delle seggiole smosse, la zia Macrì tornò a gridare: presto, un medico, presto! Parte seconda, capitolo quarto. Se agglomerate cerimonie tema non forman delle mie verghe, non ne traligna l'ossequio, sì che sorgenti men fallaci e più stabili le sole preci ne reputo. Il favor di un vostro sguardo è quel che anelo, e lo ambisco mercé delle melenzose mie riga. L'ore 7 del 17, barone Antonino Rubiera. Sicuro, aggiunse mastro Titta, che stava sull'uscio del palchetto mentre donna Fifì compitava la letterina. Me l'ha data lui stesso, il baronello, per consegnarla di nascosto alla prima donna. Ma per carità, son padre di famiglia, non mi fate perdere il pane. Donna Fifì, gialla dalla bile, non rispose neppure. Di nascosto, dietro il parapetto, spiegazzava la lettera con mano febbrile. Indi la passò alla mamma, che balbettava: ma sentiamo, cosa dice? Me ne vo, riprese il barbiere umilmente. Torno sul palcoscenico perché adesso lei ammazza il primo amoroso e devo pettinarla coi capelli giù per le spalle. Mi raccomando, donna Fifì, non mi tradite. Ma che dice? Ripeté la mamma. Nicolino cacciò il capo fra di loro e si buscò una pedata. Agli strilli accorse don Filippo, che stava passeggiando nel corridoio perché il palco era pieno zeppo. Che c'è? Al solito. Facciamo ribellare tutto il teatro soltanto noi. Canali cacciò anche lui il capo dentro il palchetto. State attenti, ora c'è la scena in cui s'ammazzano. Magari, borbottò fra i denti Fifì. Che cosa? Nulla. Fifì ha mal di capo, rispose don Filippo. Quindi piano alla moglie: si può sapere che cosa c'è? Si soffoca, aggiunse Canali. Mi fate un po' di posto. Guardate lassù, quanta gente. Quasi quasi mi metto in maniche di camicia. C'era una siepe di teste, dei contadini ritti in piedi sulle panche della piccionaia che si tenevano alle travi del soffitto per guardare giù in platea, dei ragazzi che si spenzolavano quasi fuori della ringhiera,
come stessero a rimondar degli ulivi, una folla tale che la signora capitana, nel palco di rimpetto, minacciava di svenirsi ogni momento con la boccetta d'acqua d'odore sotto il naso. «Perché non si fa slacciare dal capitan d'arme?» disse Canali, che aveva di tali uscite. Il barone Mèndola, il quale stava facendo visita a donna Giuseppina Alòsi nel palco accanto, si voltò con la sua risata sciocca che si udiva per tutta la sala. Donna Giovannina si fece rossa. Mita sgranò tanto d'occhi e la mamma spinse Canali fuori dell'uscio. Poi disse a Fifì: «Bada, la capitana ti guarda col cannocchiale». «No, non guarda me», rispose lei facendo una spallata. «Ne volete sentire una nuova?» seguitò il barone, ostinandosi a cacciare il capo nel vano dell'uscio. «C'è un casa del diavolo dalla capitana. Fa sorvegliare la locanda dov'è alloggiata la prima donna. Suo marito stesso, poveretto. Pare che ne abbia scoperto delle belle». Il capitan d'arme, seccato, fu costretto a rimbeccargli: «Perché non badate a quel che succede in casa vostra, caro collega?» Tossì don Filippo gravemente. Dalla platea intimarono pure silenzio, giacché s'alzava il sipario. Donna Bellonia, allora, cavò fuori gli occhiali per leggere il biglietto dietro le spalle di Fifì. «Ma che dice? Io non ci capisco niente». «Ah, non capite? Non me ne ha scritta mai una così bella, l'infame, il traditore». Il fatto è che Ciolla, il quale si piccava di letteratura, ci s'era stillata la quintessenza del cervello, chiusi tutti e due a quattr'occhi col baronello nella retrobottega di Giacinto. Don Filippo tornò a domandare: «Ma che c'è? Si può sapere?» «Shh!» zittirono dalla platea. Si sarebbe udita volare una mosca. La prima donna, tutta bianca fuorché i capelli sciolti giù per le spalle come l'aveva pettinata mastro Titta, faceva accapponar la pelle a quanti stavano a sentirla. Alcuni, dall'ansia, s'erano anche alzati in piedi, malgrado le proteste di quelli che erano seduti dietro e non vedevano niente. Lo stesso Canali, commosso, si soffiava il naso come una tromba. «Guardate! Guardate! Adesso! Io stessa! Con questa destra che tu impalmasti, giurandomi eterna fe!» L'amoroso, un mingherlino che lei si sarebbe messo in tasca, indietreggiava a passi misurati, con una mano sul giustacuore di velluto e l'altra in atto di orrore fra i capelli arricciati. «Non ci reggo, no!» borbottò Canali e scappò via giusto nel momento che risuonavano gli applausi. «Che comica, eh? Che talento!» esclamò don Filippo smanacciando lui pure. «Peste! Maleducato!» Nicolino, impaurito, sgambettava e cacciavasi verso l'uscio a testa in giù, strillando che voleva andarsene. Un terremoto giù in platea, tutti in piedi, vociando e strepitando. La prima donna ringraziava di qua e di là, dimenando i fianchi, saettando il collo a destra e a sinistra al pari di una testuggine, mandando baci e sorrisi a tutti quanti sulla punta delle dita, con le labbra cucite dal rossetto, il seno che le scappava fuori tremolante ad ogni inchino. «Sangue di corpo di...» esclamò Canali, che era tornato ad applaudire. «Son maritato, son padre di famiglia, ma farei uno sproposito». Papà mio!» proruppe allora donna Fifì, scoppiando a piangere addosso al genitore. «Se mi volete bene, papà mio, fatemi bastonare a dovere quella sgualdrina». «Eh?
balbettò don Filippo, rimasto a bocca aperta e con le mani in aria. Che ti piglia adesso? Donna Bellonia, Mita, Giovannina, tutte insieme si alzarono per calmare Fifì, circondandola, spingendola in fondo verso l'uscio per nasconderla. Nei palchi di rimpetto, giù in platea, vi fu un ondeggiare di teste, delle risate, dei curiosi che appuntavano il cannocchiale verso il palchetto dei Margarone. Don Filippo, onde far cessare lo scandalo, si mise in prima fila insieme a Nicolino, appoggiandosi al parapetto, salutando le signore col sorriso a fior di labbra, mentre borbottava sottovoce: stupida, tuo fratello, così piccolo, ha più giudizio di te, guarda. Anche nel palco accanto si udiva un tramenio. La signora Alòsi tutta affaccendata, con la boccettina d'acqua d'odore in mano, e il barone Mèndola voltando la schiena al teatro, scuotendo per le braccia un ragazzetto bianco al par della camicia, abbandonato sulla seggiola. Gli è venuto male al piccolo Lagurna, disse il barone Mèndola dal palco di donna Giuseppina. Capisce come uno grande, una seccatura. Come la mia Fifì, or ora. Benedetti ragazzi, pigliano tutto sul serio. Il fanciullo, pallido, con grandi occhi intelligenti e timidi, guardava ancora la scena a sipario calato. Donna Giuseppina, dopo che il nipotino si fu riavuto alquanto, offrì per cortesia la sua boccetta d'odore ai Margarone. Don Filippo seguitò a brontolare sottovoce: tale e quale come il ragazzo Lagurna che ha 7 anni. Vergogna! Non mi ci pescate più, parola d'onore. Ma tacque vedendo entrare Mèndola che veniva a far visita, vestito in gala, con la giamberga verde bottiglia, i calzoni fior di pomo, soltanto il corvattone nero pel lutto del cugino Trao. Andava così facendo visite da un palco all'altro per non pagare il posto. Non vi scomodate, un posticino e un cantuccio. Voi, canali, potete andare da donna Giuseppina qui accanto, che non c'è nessuno. No, no, in verità, nessuno. Sarino, il suo figliuoletto, quello alto quanto il ventaglio. Sapete la canzone? E Corradino Lagurna, il ragazzo della zia Trao. Donna Giuseppina lo conduce dove va per servirle di paravento, quando aspetta certe visite, capite? L'hanno mandato apposta da Siracusa per romperci le tasche. Poscia, appena Canali se ne fu andato: ora arriva anche Peperito. Non mi piace giuocare a 3 setti. E ammiccò chiudendo un occhio. Nessuno gli rispose. Allora, vedendo quei musi lunghi, ripigliò cambiando tono: che produzione, eh? La donna specialmente. M'ha fatto piangere come un bambino. Anche qui, rispose don Filippo, fingendo di volgerla in burletta. Ah, donna Fifì? Allegramente, che adesso al terz'atto fanno pace tra di loro. Lui è ferito soltanto. Lo salva una ragazza che l'ama di nascosto e viceversa poi si scopre essere sua sorella di latte. Una produzione che fu replicata 2 sere di seguito a Caltagirone. Oi oi, cos'è adesso? Il capitan d'arme, dal palco di rimpetto, credendo di non esser visto, dietro le spalle della capitana, faceva segno verso di loro col fazzoletto bianco, fingendo di soffiarsi il naso. Mèndola, nel voltarsi, sorprese pure donna Giovannina col fazzoletto al viso. Ella abbassò subito gli occhi e si fece rossa come un peperone. Ah, sicuro? Una bella compagnia. Fortuna che sia capitata da queste parti. La prima donna specialmente. Sta lì,
di faccia a casa mia, nella locanda di Nanni Ninnarò. Bisogna vedere ogni sera, dopo la recita. E terminò la frase all'orecchio di don Filippo, il quale rispose: ti do uno sgrugno. Minacciò intanto la mamma sottovoce, mangiandosi con gli occhi Giovannina. Ti fo venire adesso il raffreddore. Sicuro, riprese il barone ad alta voce perché non capissero le ragazze. Padrone del campo veramente è il padre nobile, quello che avete visto col barbone bianco. Finta che litigano ogni sera sul palcoscenico, ma poi a casa bisogna vedere. Non vi dico altro. Ho fatto un buco apposta nell'impannata del granaio che guarda appunto in camera sua. Però ci sono gli avventizi, i devoti spiccioli, capite? Quelli che vanno a portare la loro offerta. Il figlio del notaro Neri ha saccheggiato la dispensa nel tempo che suo padre era fuggiasco. Salsicciotti, reste di fichi secchi, pezze intere di cacio. Portava ogni giorno qualcosa in tasca. Oi, oi. La signora capitana si disponeva ad andarsene prima del tempo. In piedi sul davanti del palchetto aveva tolto con mal garbo il guardaspalle al capitan d'arme e l'aveva dato al tenente, il quale glielo accomodava sugli omeri nudi in barba al suo superiore, adagio, facendo il comodo suo, senza curarsi di tutti quegli occhi che avevano addosso. Don Bastiano stangafame dall'altro lato, col ventaglio in mano, e il marito, pacifico, che guardava e taceva. Mèndola diede una gomitata a Margarone e tutti e due si misero a guardare in aria, grattandosi il mento. Canali osservò dal palco accanto. Un po' per uno non fa male a nessuno. Badate a voi piuttosto, badate. Sì, l'ho visto venire. Adesso scappo prima che giunga il cavaliere. Si imbatté col Peperito giusto sull'uscio del corridoio. Oh, cavaliere! Beato chi vi vede! S'era inquieti da queste parti, parola d'onore. Perché? Balbettò Peperito facendosi rosso. Così. Una produzione come questa che fa correre tutto il paese. Si diceva, come va che il cavaliere... Peperito esitò alquanto, cercando la risposta, non sapendo se dovesse mettersi in collera, e poi gli sbatté l'uscio sul muso. Ora fanno il quadro degli innocenti, soggiunse Canali ridendo. Vado in platea per vederlo di laggiù. Allegramente, donna Fifì, disse poi Mèndola. Non vi sono né morti né feriti. Se non arriviamo a farvi ridere in nessun modo, vuol dire... In quella si udì nel corridoio un fruscio di seta e un rumore di sciabole e di speroni. Donna Giovannina si fece di brace in volto, sentendosi addosso gli occhi della mamma. La signora capitana spinse l'uscio del palchetto e mise dentro la sua testolina riccioluta e sorridente. No, non vi scomodate. Sono passata un momento a salutarvi. Un'indecenza questa produzione. Io me ne vo per non sentir altro. E il vestito della donna, avete visto? Nel chinarsi? Rispose don Filippo accennando alle sue ragazze. Precisamente. Una mamma non potrà condurre in teatro le figliuole. È giusto, osservò allora don Filippo. Dovrebbe interessarsene l'autorità. Il tenente, che le cortesie della signora capitana avevano messo in vena, aggiunse: io sono l'autorità. Ora corro sul palcoscenico per vedere se quel che dico io voglio toccare con mano come San Tommaso. Ma nessuno rise. Solo la capitana, dandogli un colpetto sul braccio,
si chinò sorridendo all'orecchio di donna Bellonia per confidarle ciò che affermava il tenente. Io dico di no, invece. Guardate donna Giovannina. È grassa quasi quanto la prima donna, eppure non si vede. Un po' sì, da vicino. Forse pel busto che stringe troppo. Graziosissimo, borbottò il capitan d'arme dal corridoio. Elegantissimo. Zacco, che giungeva allora, al vedere gli uniformi stava per tornare indietro, tanta la paura che gli era rimasta da quell'affare della carboneria. Ma poi si fece animo per non destar sospetti e andò a stringere la mano a tutti quanti, sorridendo, giallo come un morto. Vengo dalla cugina Trao. È ancora in casa del fratello, poverina. Non si può muovere. Ha voluto partorire proprio a casa sua. Io non ne sapevo nulla, giacché sono stato in campagna per badare ai miei interessi. Ma che aspettano a battezzare cotesta bambina? Chiese Margarone. L'arciprete Bugno fa un casa del diavolo per quell'anima innocente che corre rischio d'andare al limbo. Allora prese la parola il capitano giustiziere. Aspettano il rescritto di Sua Maestà, Dio guardi. Un'idea del marchese Limoli per far passare il nome dei Trao ai collaterali, ora che sta per estinguersi la linea mascolina. Le carte furono nelle mie mani. Sì, una gran famiglia, una gran casa, aggiunse la signora capitana. Ci andai per far visita a donna Bianca. Ho visto anche la bambina. Un bel visetto. Benissimo, concluse Zacco. Così mastro Don Gesualdo ci ha guadagnato che neppure la sua figliuola è roba sua. La barzelletta fece ridere. Canali, che tornava con le tasche piene di bruciate, volle che gliela ripetessero. Buonasera, buonasera, non voglio stare a sentire altro, esclamò la capitana tutta sorridente, tappandosi le orecchie con le manine inguantate. No, me ne vo, davvero. Erano tutti nel corridoio. Donna Fifì masticando un sorriso fra i denti gialli, Nicolino dietro a Canali, il quale distribuiva delle bruciate. Anche donna Giuseppina Alòsi aveva aperto l'uscio del suo palco per non dar campo alle male lingue. Solo donna Giovannina era rimasta al suo posto, inchiodata dal viso arcigno della mamma. Don Ninì, che veniva di nascosto per non destar i sospetti della fidanzata, vestito di nero con un mazzolino di rose in mano, rimase un po' interdetto, trovando tanta gente nel corridoio. Donna Fifì gli rivolse un'occhiataccia e tirò sgarbatamente per un braccio il fratellino che gli si arrampicava addosso onde frugargli nelle tasche. Il capitano d'arme accarezzò il ragazzo e disse, guardando nel palco dei Margarone con certi occhi arditi: che bel fanciullo, tanto simpatico, una bella famiglia. Donna Fifì gli rispose con un sorriso civettuolo, proprio sotto gli occhi del fidanzato. La capitana rise agro anche lei, guardò donna Giovannina che aveva gli occhi lucenti, e siccome Peperito stava accarezzando Corradino la gurna per far la corte a donna Giuseppina, dicendo che aveva un'aria distinta, tutta l'aria dei Trao, la capitana aggiunse con la vocina melata: è sorprendente l'aria di famiglia che c'è tra di loro. Avete visto come somiglia a Don Ninì, la bambina di donna Bianca? Che diavolo! Le borbottò all'orecchio Canali. Che storie andate pescando? Successero alcuni istanti di silenzio imbarazzante. Zacco se ne andò canterellando. Canali annunziò che stava per cominciare l'ultimo atto. Ci fu uno scambio di baci e di sorrisi pungenti fra le signore, e donna Fifì si lasciò andare anche a stringere la mano che il capitano le stendeva alla moda forestiera, con un molle abbandono. Via, entrate un momento, disse donna Bellonia al baronello. Vi metterete in fondo al palco, insieme a Fifì,
giacché siete in lutto. Nessuno vi vedrà. Levati di lì, Giovannina. Sempre così, Borbottò costei, che era furiosa con la sorella. mi tocca sempre cedere il posto a me. Mamma, lascialo andare, sei in lutto. La commedia potrà vederla dal palcoscenico, sogghignò Fifì. Io? Ma essa gli volse le spalle. Mèndola s'era ficcato nel palco prima di tutti gli altri per veder la scena che aveva detto lui e faceva la spiegazione a ogni parola. State attenti. Ora si scopre che la sorella di latte è figlia di un altro. Son cose che succedono, osservò Canali dall'uscio. Zitto, zitto, cattiva lingua. Tutti gli occhi, anche quelli delle ragazze, si rivolsero al baronello, il quale finse di non capire. Se vi seccate, borbottò donna Fifì, già che state lì come un grullo, volete andarvene? Io? Ecco, Interruppe Mèndola trionfante. ecco, capite? Son maritato, tornò a dire Canali. Son padre di famiglia, ma farei volentieri uno sproposito per la prima donna. Anche il nome ha bello. Agle. Agli porri, che nome? Sogghignò il barone Mèndola. Io non saprei come fare, a tu per tu. Don Filippo tagliò corto. È un'artistona, una prima donna di cartello. Allora si capisce. Sicuro? Si lasciò scappare incautamente don Ninì per dire qualche cosa. Ah, piace anche a voi. Certamente, cioè, voglio dire. Dite pure, già lo sappiamo. Mèndola fiutò la burrasca e si alzò per svignarsela. E il resto lo so. Buonasera. Con permesso, don Filippo. Sentite, Canali. Per disgrazia, la prima donna, che doveva tenere gli occhi rivolti al cielo nel declamare "s'è scritto lassù" dal fato, si trovò a guardare nel palco dei Margarone. Donna Fifì allora non seppe più frenarsi. Già lo sappiamo, le agglomerate cerimonie, le melenzose riga. Io? Le melenzose? Ma lei scattò inferocita, quasi volesse piantargli i denti in volto. Ci vuole una faccia tosta. Sissignore, la lettera con le melenzose. Eccola qua. E gliela fregò sotto il naso, scoppiando a piangere di rabbia. Don Ninì dapprima rimase sbalordito. Indi scattò su come una furia, cercando il cappello. Sull'uscio s'imbatté in don Filippo che accorreva al rumore. Siete uno stupido, un imbecille. La bella educazione che avete saputo dare a vostra figlia. Grazie a Dio non ci metterò più i piedi a casa vostra. E partì infuriato, sbatacchiando l'uscio. Don Filippo, che era rimasto a bocca aperta, appena il baronello se ne fu andato, si cacciò nel palchetto, sbraitando contro la moglie alla sua volta. Siete una stupida. Non avete saputo educare le figliuole. Vedete cosa mi tocca sentirmi dire. Non dovevate portarmelo in casa, quel facchino. La rottura fece chiasso. Dopo 5 minuti non si parlava d'altro in tutto il teatro. Poco mancò che la produzione non terminasse a fischi. Il capo comico se la prese con la prima donna, che lo guastava con le prime famiglie del paese. Ma lei giurava e spergiurava di non conoscerlo neanche di vista, quel barone, e gliene importava assai di lui. L'udirono mastro Cosimo il falegname e quanti erano sul palcoscenico. Don Ninì, furibondo, andò subito il giorno dopo a cercare Ciolla, il quale se ne stava pei fatti suoi dopo quelle 24 ore passate in castello sotto chiave.
Bella figura m'avete fatto fare con le vostre melenzose. La sa a memoria tutto il paese la vostra lettera. Ebbene, cosa vuol dire? Segno che è piaciuta, se la sanno tutti a memoria. È piaciuta un corno. Lei dice che gliene importa assai di me. Oh, è impossibile. La lettera avrebbe sfondato un muro. Vuol dire che la colpa è vostra, don Ninì. Non parlo del vostro fisico. Bisognava accompagnarla con qualche regaluccio, caro barone. La polvere spinge la palla. Credevate di far colpo per la vostra bella faccia? Con 2 baiocchi di carta rasata, giacché a me non mi avete dato nulla, veh? Invano gli amici e i parenti tentarono d'intromettersi onde rappattumare i fidanzati. La mamma ripeteva: che vuoi farci? Gli uomini. Anche tuo padre. Don Filippo la pigliava su un altro tono. Sciocchezze. Scappatelle di gioventù. Fu l'occasione, la novità. Le prime donne non vengono mica ogni anno. Sei una margarone alla fin fine. Lui non cambia certo una margarone con una comica. Poi se perdono io, che sono offeso maggiormente. Ma donna Fifì non si placava. Diceva che non voleva saperne più di colui. Uno sciocco, un avaraccio, il barone Melenzose. Semmai non le sarebbe mancato un pretendente 100 volte meglio di lui. Andava scorbacchiandolo con tutti, amiche e parenti. Don Ninì, dalla rabbia, avrebbe fatto non so che cosa. Giurava che voleva spuntarla ad ogni costo ed avere la prima donna non foss'altro per dispetto. Ma gliela farò vedere a quella strega. La polvere spinge la palla. E mandò a regalare salsicciotti, caciocavallo, un bottiglione di vino. Empirono la tavola della locanda. Non si parlava d'altro in tutto il paese. Il barone Mèndola narrava che ogni sera si vedevano le nozze di Cana dal suo buco. Regali sopra regali, tanto che la baronessa dovette nascondere la chiave della dispensa. Mastro Titta venne a dire infine a don Ninì: non resiste più, vossignoria. Ha perso la testa la prima donna. Ogni sera, mentre sto a pettinarla, non mi parla d'altro. Se mi fa avere la soddisfazione che dico io, sotto gli occhi medesimi di donna Fifì, voglio avere la soddisfazione. Voglio farla morir tisica. Fu una delusione il primo incontro. La signora Agle faceva una parte di povera cieca e aveva il viso dipinto al pari di una maschera. Non di meno lo accolse come una regina nel bugigattolo dove c'era un gran puzzo di moccolaia e lo presentò a un omaccione il quale stava frugando dentro il cassone in maniche di camicia e non si voltò neppure. Il barone Rubiera, distinto cultore, il signor Pallante, celebre artista. Poi volse un'occhiata alla schiena del celebre artista che continuava a rovistare brontolando, un'altra più lunga a don Ninì e soggiunse a mezza voce: lo conoscevo di già, lo vedo ogni sera in platea. Egli invece stava per scusarsi che in teatro non era venuto a causa del lutto, ma in quella si voltò il signor Pallante con le mani sporche di polvere, il viso impiastricciato anche lui e una vescica in testa dalla quale pendevano dei capelli sudici. Non c'è, disse con un vocione che sembrava venire di sottoterra. Te l'avevo detto. Accidenti. E se ne andò brontolando. Ella guardò intorno in aria di mistero, con le pupille stralunate in mezzo alle occhiaie nere. Andò a chiudere l'uscio in punta di piedi e poscia si voltò verso il giovane con una mano sul petto, un sorriso pallido all'angolo della bocca. È strano come mi batte il cuore.
No, non è nulla. Sedete. Don Ninì cercò una sedia, con la testa in fiamme, il cuore che gli batteva davvero. Infine si appollaiò sul baule, cercando qualche frase appropriata che facesse effetto, mentre lei bruciava un pezzettino di sughero alla fiamma del lume a olio che fumava. Sopraggiunse un'altra visita, Mommino Neri, il quale, trovando lì Rubiera, diventò subito di cattivo umore e non aprì bocca, appoggiato allo stipite, succhiando il pomo del bastoncino. La signora Agle teneva sola la conversazione. Un bel paese, un pubblico colto e intelligente, bella gioventù anche. Buonasera, disse Mommino. Ve ne andate? Di già? Sì. Non potrete muovervi qui dentro. Siamo in troppi. Don Ninì lo accompagnò con un sogghigno, continuando a suonare la gran cassa sul baule con le calcagna. Ella se ne avvide e alzò le spalle, con un sorriso affascinante, sospirando quasi si fosse levato un peso dallo stomaco. Il baronello, gongolante, incominciò. Se sono d'incomodo anch'io, e cercò il cappello che aveva in mano. Oh no, voi no, rispose lei con premura, chinando il capo. Si può? Chiese la vocetta fessa del tirascene dietro l'uscio. No, no, ripeté la signora Agle con tal vivacità quasi fosse stata sorpresa in fallo. Si va in scena, aggiunse la voce del signor Pallante. Spicciati. Allora essa, levando verso don Ninì il viso rassegnato con un sorriso triste, lo vedete? Non ho un minuto di libertà. Sono schiava dell'arte. Don Ninì colse la palla al balzo. L'arte, una bella cosa. Era il suo regno, il suo altare. Tutti l'ammiravano. Dei cuori che faceva battere. Ah, sì. Le ho data tutta me stessa. Me le son data tutta. E aprì le braccia, voltandosi verso di lui con tale abbandono, come offrendosi all'arte lì su due piedi, che don Ninì balzò giù dal cassone. Badate! Esclamò lei a bassa voce rapidamente. Badate! Aveva le mani tremanti, che stese istintivamente verso di lui, quasi a farsene schermo. Poi si fregò gli occhi, reprimendo un sospiro, e balbettò come svegliandosi. Scusate un momento, devo vestirmi. E un sorriso malizioso le balenò negli occhi. Quel seccatore di Mommino Neri era ancor lì, appoggiato a una quinta, che discorreva col signor Pallante, già vestito da re, con la zimarra di pelliccia e la corona di carta in testa. Stavolta toccò a don Ninì di farsi scuro in viso. Ella, come lo sapesse, socchiuse di nuovo l'uscio, sporgendo il braccio e l'omero nudi. Barone, se aspettate alla fine dell'atto, quei versi che desiderate leggere li ho lì, in fondo al baule. No, nessuna donna gli aveva data una gioia simile, una vampata così calda al cuore e alla testa. Né la prima volta che Bianca gli s'era abbandonata fra le braccia trepidante, né quando una Margarone aveva chinato il capo superbo, mostrandosi insieme a lui in mezzo al mormorio che suscitavano nella folla. Fu un vero accesso di pazzia. Buccinavasi persino che, onde farle dei regali, si fosse fatto prestare dei denari da questo e da quello. La baronessa, disperata, fece avvertire gli inquilini di non anticipare un baiocco al suo figliuolo se non l'avevano a far con lei. Ah, ah, vedranno. Mio figlio non ha nulla. Io non pago di certo. C'erano state scene violente fra madre e figlio. Lui ostinato peggio d'un mulo, tanto più che la signora Agle non gli aveva lasciato neppur salire la scala della locanda.
Infine gli aveva detto il perché, una sera, al buio, lì sulla soglia, mentre Pallante era salito avanti ad accendere il lume. È geloso. Son sua. Sono stata sua. Ed aveva confessato tutto, a capo chino, con la bella voce sonora soffocata dall'emozione. Egli, un gran signore diseredato dal genitore a causa di quella passione sventurata, l'aveva amata a lungo, pazzamente, disperatamente. Uno di quegli amori che si leggono nei romanzi. Si era dato all'arte per seguirla. Aveva sofferto in silenzio. Aveva implorato. Aveva pianto. Infine, una sera, come allora, ancora tutta fremente e palpitante delle emozioni che dà l'arte, la pietà, il sacrificio, non sapeva ella stessa come, mentre il suo cuore volava lontano, sognando altri orizzonti, altro ideale, ma dopo mai più, mai più. S'era ripresa, vergognosa, pentita, implacabile. Egli che l'amava sempre, come prima, più di prima, alla follia, era geloso, geloso di tutto e di tutti, dell'aria, del sogno, del pensiero, di lui pure, don Ninì. Ohè! Si udì il vocione di sulla scala. Li vuoi fritti o al pomodoro? Sul viso di lei, dolcemente velato dalla semioscurità, errò un sorriso angelico. Vedete? Sempre così, sempre la stessa devozione. Ciolla, che era il confidente di don Ninì, gli disse poi: come siete sciocco! Quello lì è un pentolaccia. Si pappano insieme la roba che mandate voi e il figlio di Neri. Infatti aveva incontrato spesso Mommino sul palcoscenico ed anche dinanzi all'uscio della locanda, su e giù come una sentinella. Mommino adesso era tutto gentilezze e sorrisi per lui. Quando gli parve proprio di farci una figura sciocca, montò in collera. Ah, tu lo vuoi? Gli diss'ella infine con accento febbrile. Ebbene, ebbene, se non c'è altro mezzo di provarti quanto io t'amo, giacché bisogna perdermi ad ogni costo, stasera, dopo la mezzanotte. Un odore di stalla, in quella scaletta buia, con gli scalini unti e rotti da tutti gli scarponi ferrati del contado, lassù in cima un fil di luce e una figura bianca che gli si offrì intera, bruscamente, con le chiome sparse. Tu mi vuoi baiadera? Odalisca? C'erano dei piatti sudici sulla tavola, un manto di damasco rabescato sul letto, dei garofani e un lume da notte acceso sul canterano dinanzi a un quadrettino della Vergine e un profumo d'incenso che svolgevasi da un vasetto di pomata, il quale fumava per terra. All'uscio che metteva nell'altra stanza era inchiodato un bellissimo sciallo turco macchiato d'olio e dietro lo sciallo turco udivasi il signor Pallante che russava sulla sua gelosia. Essa, spalancando quegli occhi neri che illuminavano la stanza, mise un dito sulle labbra e fece segno a Rubiera d'accostarsi. Insomma, l'ha stregato, scriveva il canonico Lupi a mastro don Gesualdo, proponendogli di fare un grosso mutuo al baronello Rubiera. Don Ninì è pieno di debiti sino al collo e non sa più dove battere il capo. La baronessa giura che sinché campa lei non paga un baiocco, ma non ha altri eredi e un giorno o l'altro deve lasciargli tutto il suo. Come vedete, un buon affare se avete coraggio. Quanto? Rispose mastro don Gesualdo. Quanto gli occorre al baronello Rubiera?
Se è una cosa che si può fare, son qua io. Più tardi, come si seppe in paese della grossa somma che don Gesualdo aveva anticipata al barone Rubiera, tutti gli davano del matto e dicevano che ci avrebbe persi i denari. Egli rispondeva con quel sorriso tutto suo: state tranquilli, non li perdo i denari. Il barone è un galantuomo e il tempo è più galantuomo di lui. Dice bene il proverbio che la donna è causa di tutti i mali. Commediante poi. Parte seconda, capitolo quinto. Don Ninì aveva sperato di tenere segreto il negozio, ma sua madre da un po' di tempo non si dava pace, vedendolo così mutato, dispettoso, sopra pensieri, col viso acceso e la barba rasa ogni mattina. La notte non chiudeva occhio, almanaccando dove il suo ragazzo potesse trovare i denari per tutti quei fazzoletti di seta e quelle boccette d'acqua d'odore. Gli aveva messo alle calcagne Rosaria ed Alessi. Interrogava il fattore e la gente di campagna, teneva sotto il guanciale le chiavi del magazzino e della dispensa, come le parlasse il cuore, poveretta. Il cugino Limòli era arrivato a indicarle la signora Aglae che scutrettolava tutta in fronzoli. La vedete? È quella lì. Che ve ne sembra, di vostra nuora? Siete contenta? Proprio come le avesse lasciata la jettatura don Diego Trao, morendo. Nei piccoli paesi c'è della gente che farebbe delle miglia per venire a portarvi la cattiva nuova. Una mattina la baronessa stava seduta all'ombra della stoia sul balcone, imbastendo alcuni sacchi di canovaccio che Rosaria poi le cuciva alla meglio, accoccolata sullo scalino, aguzzando gli occhi e le labbra perché l'ago non le sfuggisse dalle manacce ruvide, voltandosi di tanto in tanto a guardare giù nella stradicciuola deserta. E tre, si lasciò scappare Rosaria vedendo Ciolla che ripassava con quella faccia da usciere, sbirciando la casa della baronessa da cima a fondo, fermandosi ogni 2 passi, tornando a voltarsi quasi ad aspettare che lo chiamassero. La Rubiera, che seguiva da un pezzetto quel va e vieni di sotto gli occhiali, si chinò infine a fissare il Ciolla in certo modo che diceva chiaro: che fate? Che volete? Benedicite, cominciò ad attaccar discorso lui, e si fermò su 2 piedi, appoggiandosi al muro di rimpetto, col cappello sull'occipite e in mano il bastone che sembrava la canna dell'agrimensore, aspettando. La baronessa, per rispondere al saluto, gli domandò, facendo un sorrisetto agrodolce: che fate lì? Mi stimate la casa? Volete comprarla? Io no, signora mia. Io no, tornò a dire più forte, vedendo che lei s'era rimessa a cucire. Allora la Rubiera si chinò di nuovo verso la stradicciuola con gli occhiali lucenti ed entrambi rimasero a guardarsi un momento così, come 2 basilischi. Se volete dirmi qualche cosa, salite pure. Nulla, nulla, rispose Ciolla, e intanto s'avviava verso il portone. Rosaria tirò la funicella e si mise a borbottare. Che vuole adesso quel cristiano? A momenti è ora d'accendere il fuoco. Ma intanto si udiva lo schiamazzo degli animali nel cortile e i passi di Ciolla che saliva adagio adagio. Egli entrò col cappello in testa, ossequioso, ripetendo Deo gratias, lodando l'ordine che regnava dappertutto in quella casa.
Non ne nascono più delle padrone di casa come voi, signora baronessa. Ecco, ecco, siete sempre lì a sciuparvi la vista sul lavoro. Ne hanno fatta della roba quelle mani. Non ne hanno scialacquata, no. La baronessa, che aspettava con l'orecchio teso, cominciò ad essere inquieta. Intanto Rosaria aveva sbarazzato una seggiola del canovaccio che vi era ammucchiato sopra e stava ad ascoltare, grattandosi il capo. Va a vedere se la gallina ha fatto l'uovo, disse la padrona, e tornò a discorrere col ciolla, più affabile del consueto, per cavargli di bocca quel che aveva da dire. Ma ciolla non si apriva ancora. Parlava del tempo, dell'annata, del fermento che aveva lasciato in paese la compagnia d'arme, dei guai che erano toccati a lui. I cenci vanno all'aria, signora mia, e chi ha fatto il danno, invece, se la passa liscia. Benedetta voi che ve ne state in casa a badare ai vostri interessi. Fate bene, avete ragione. Tutto ciò che si vede qui è opera vostra. Non lo dico per lodarvi. Benedette le vostre mani, vostro marito, buonanima. Via, non parliamo dei morti. Le mani le aveva bucate, come tutti i Rubiera, i fondi coperti di ipoteche, la casa. Infine, cos'era il palazzetto dei Rubiera? Quelle 5 stanze lì. La baronessa fingeva d'abboccare le lodi, dandogli le informazioni che voleva, accompagnandolo di stanza in stanza, spiegandogli dove erano stati aperti gli usci che mettevano in comunicazione il nuovo col vecchio. Ciolla seguitava a guardare intorno con gli occhi da usciere, accennando del capo, disegnando con la canna d'india. Per l'appunto quelle 5 stanze lì. Tutto il resto è roba vostra. Nessuno può metterci le unghie nella roba vostra finché campate. Dio ve la faccia godere 100 anni. Una casa come questa, una vera reggia, vasta quanto un convento. Sarebbe un peccato mortale se riuscissero a smembrarvela i vostri nemici, che ne abbiamo tutti nemici. Essa, che si sentiva impallidire, finse di mettersi a ridere. Una risata da fargli montar la mosca al naso a quell'altro. Cosa? Ho detto una minchioneria? Nemici ne abbiamo tutti. Mastro Don Gesualdo, esempi grazia, quello non vorrei trovarmelo mischiato nei miei interessi. Fingeva anche lui di guardarsi intorno sospettoso, quasi vedesse dappertutto le mani lunghe di mastro Don Gesualdo. Quello, se si è messo in testa di ficcarvisi in casa, a poco, da qui a 100 anni, come fa il riccio. La baronessa era tornata sul balcone a prendere aria, senza dargli retta, per cavargli di bocca il rimanente. Egli nicchiò ancora un poco, disponendosi ad andarsene, cavandosi il cappello per darvi una lisciatina, cercando la canna d'india che aveva in mano, scusandosi delle chiacchiere con le quali le aveva empito la testa sino a quell'ora. Che avete da fare, eh? Dovete vestirvi per andare al battesimo della figliuola di Don Gesualdo. Sarà un battesimo coi fiocchi, in casa Trao. Vedete dove va a ficcarsi il diavolo, che la bambina di mastro Don Gesualdo va proprio a nascere in casa Trao. Ci saranno tutti i parenti, una pace generale. Siete parente anche voi. La baronessa continuava a ridere e Ciolla le teneva dietro, tutti e due guardandosi in viso con gli occhi soli rimasti seri. No, non ci andate.
avete ragione. Guardatevi da quell'uomo. Non vi dico altro. Vostro figlio è una bestia. Non vi dico altro. Mio figlio ha la sua roba ed io la mia. Se ha fatto delle sciocchezze mio figlio, pagherà, se può pagare. Io no però, pagherà lui, col fatto suo, con quelle 5 stanze che avete visto. Non ha altro, per disgrazia. Ma io la mia roba me la tengo per me. Son contenta che mio figlio si diverta. È giovane, bisogna che si diverta. Ma io non pago, no. Quello che dicono tutti. Mastro Don Gesualdo crede d'essere furbo, ma stavolta, se mai, ha trovato uno più furbo di lui. Sarebbe bella che gli mantenesse l'amante a Don Ninì. Gli parrebbe di fare le sue follie di gioventù anche lui. La baronessa dal gran ridere andava tenendosi ai mobili per non cadere. Questa è bella, questa l'avete detta giusta, don Roberto. Ciolla le andava dietro fingendo di ridere anche lui, spiandola di sottecchi, indispettito che se la prendesse così allegramente. Ma Rosaria, mentre veniva a pigliar la tela, vide la sua padrona così pallida che stava per chiamare aiuto. Bestia, cosa fai? Perché rimani lì impalata? Accompagna don Roberto piuttosto. Così Ciolla si persuase ad andarsene finalmente, sfogandosi a brontolare con la serva. Com'è allegra la tua padrona! Ho piacere, sì. L'allegria fa buon sangue e fa vivere lungamente. Meglio, meglio. Rosaria, tornando di sopra, vide la padrona in uno stato spaventevole, frugando nei cassetti e negli armadi con le mani che non trovavano nulla, gli occhi che non ci vedevano, la schiuma alla bocca, vestendosi in tutta fretta per andare al battesimo del cugino Motta. Sì, ci andrò. Sentiremo cos'è. È meglio sapere la verità. La gente che la vedeva passare per le strade trafelata e col cappellino di traverso non sapeva che pensare. Nella piazzetta di Sant'Agata c'era una gran curiosità come giungevano gli invitati al battesimo in casa Trao e don Luca, il sagrestano, che andava e veniva coi candelieri e gli arnesi sacri sotto il braccio. Speranza ogni momento si affacciava sul ballatoio, scuotendo le sottane, piantandosi i pugni sui fianchi, e si metteva a sbraitare contro quella bambina che le rubava l'eredità del fratello. Sarà un battesimo strepitoso. C'è la casa piena, tutta la nobiltà. Noi soli, no, non ci andremo per non fare arrossire i parenti nobili. Non ci abbiamo che vedere, noi. Nessuno ci ha invitati al battesimo di mia nipote. Si vede che non è sangue nostro. Anche il vecchio Motta s'era rifiutato la mattina allorché Gesualdo era andato a pregarlo di mettere l'acquasanta alla nipotina. Seduto a tavola, stava mangiando un boccone, gli disse di no, levando in su il fiasco che aveva alla bocca. Poi, asciugandosi le labbra col dorso della mano, gli piantò addosso un'occhiataccia. Vacci tu al battesimo della tua figliuola, è affar tuo. Io non son nato per stare fra i signoroni. Voi altri venite a cercarmi soltanto quando avete bisogno di me, per chiudere la bocca alla gente. No, no, quando c'è da guadagnare qualcosa non vieni a cercarmi, tu. Lo sai, l'appalto della strada, la gabella. Mastro Nunzio voleva snocciolare la litania dei rimproveri intanto che ci si trovava, ma Gesualdo, il quale aveva già la casa piena di gente e sapeva che non gli avrebbe mai fatto chinare il capo se aveva detto di no, se ne andò
con le spalle e il cuore grossi. Non era allegro neppur lui, poveraccio, sebbene dovesse far la bocca ridente ai Mirallegro e ai Salamelecchi. Però infine con Nanni l'orbo più sfacciato, che gli rompeva le tasche chiedendogli confetti a piè della scala, si sfogò. Sì, va a vedere come s'è storta fin la trave del tetto, ora che è nata una bambina in questa casa. Barabba e il cacciatore della baronessa Mèndola avevano dato una mano a scopare, a spolverare, a rimettere in gambe l'altare sconquassato, chiuso da tant'anni nell'armadio a muro della sala grande che serviva di cappella. La sala stessa era ancora parata a lutto, qual era rimasta dopo la morte di don Diego, coi ritratti velati e gli alveari coperti di drappo nero torno torno per i parenti venuti al funerale, com'era l'uso nelle famiglie antiche. Don Ferdinando, raso di fresco, con un vestito nero del cugino Zacco che gli si arrampicava alla schiena, andava ficcando il naso dappertutto, col viso lungo, le braccia ciondoloni dalle maniche troppo corte, inquieto, sospettoso, domandando a ciascuno: «Che c'è? Cosa volete fare?» «Ecco vostro cognato», gli disse la zia Sganci entrando nella sala insieme a don Gesualdo Motta. «Ora dovete abbracciarvi fra di voi e non tenere il corpo in malumore con quella creaturina che c'è di mezzo». vi saluto», borbottò don Ferdinando e gli voltò le spalle. Ma gli altri parenti che avevano più giudizio facevano buon viso a don Gesualdo. Mèndola, i cugini Zacco, tutti quanti. Già i tempi erano mutati, il paese intero era stato sottosopra 24 ore e non si sapeva quel che poteva capitare un giorno o l'altro. Oramai, per amore o per forza, mastro don Gesualdo s'era ficcato nel parentado e bisognava fare i conti con lui. Tutti perciò volevano vedere la bambina, un fiore, una rosa di maggio. La zia Rubiera abbracciava Bianca come una mamma che abbia ritrovata la sua creatura, asciugandosi gli occhi col fazzoletto diventato una spugna. «No, non ho peli sullo stomaco. Non mi pareva vero, dopo d'averti allevata come una figliuola. Sono una bestia, son rimasta una contadina, tale e quale mia madre, buon'anima, col cuore in mano». Bianca, tutta adornata sotto il baldacchino del lettone, pallida che sembrava di cera, sbalordita da tutta quella ressa, non sapeva che rispondere. Guardava la gente stralunata, cercava di abbozzare qualche sorriso, balbettando. Suo marito, invece, faceva la sua parte in mezzo a tutti quegli amici e parenti e Mirallegro, col viso aperto e giulivo, le spalle grosse e bonarie, l'orecchio teso a raccogliere i discorsi che si tenevano intorno a lui e dietro le sue spalle. La zia Cirmena, infatuata, rispondeva a coloro che auguravano la nascita di un bel maschiotto più tardi, che già le femmine sono come la gramigna e vi scopano poi la casa del bello e del buono per andare a maritarsi. I figliuoli bisogna pigliarseli come Dio li manda, maschi o femmine, se si potesse andare a sceglierli al mercato. A don Gesualdo non gli mancherebbero i denari per comprare il maschio. «Non me ne parlate», interruppe alla fine la zia Rubiera. «Non sapete quel che costino i maschi. Quanti dispiaceri! Lo so io».
e continuò a sfogarsi all'orecchio di Bianca, accesa, sbirciando di sottecchi don Gesualdo per vedere quel che ne dicesse. Don Gesualdo non diceva nulla. Bianca, invece, con gli occhi chini, si faceva di 1000 colori. Non lo riconosco più, no, nemmeno io che l'ho fatto. Ti rammenti che figliuol d'oro, docile, amoroso, ubbidiente, adesso si rivolterebbe anche a sua madre per quella donnaccia forestiera, una commediante, la conosci? Dicono che ha i denti e i capelli finti. Deve avergli fatta qualche malia. Commediante e forestiera, capisci? Lui non ci vede più dagli occhi. Spende l'osso del collo. La gente cattiva, i birboni anche l'aiutano. Ma io non pago, no. Oh, questo poi, no. Zia, balbettò Bianca con tutto il sangue in viso. Che vuoi farci? È la mia croce. Se sapevo tanto piuttosto. Don Gesualdo badava a chiacchierare col cugino Zacco, tutti e due col cuore in mano, amiconi. La baronessa allora spiattellò la domanda che le bolliva dentro. È vero che tuo marito gli presta dei denari sotto mano? L'hai visto venire qui da lui? Di, che ne sai? Certo, certo, rispose in quel punto don Gesualdo. I figliuoli bisogna pigliarseli come vengono. Zacco a conferma mostrò le sue ragazze schierate in fila come tante canne d'organo, modeste e prosperose. Ecco, io ho 5 figliuole e voglio bene a tutte egualmente. Sicuro, rispose Limòli, è per questo che non volete maritarle. Donna Lavinia, la maggiore, volse indietro un'occhiata brutta. Ah, siete qui, disse il barone. Siete sempre presente come il diavolo nelle litanie, voi. Il marchese, che doveva essere il padrino, si era messa la croce di Malta. Don Luca venne a dire che il canonico era pronto e le signore passarono in sala con un gran fruscio di seta. Dietro donna Marianna, la quale portava la bambina. Dall'uscio aperto vedevasi un brulichio di fiammelle. Don Ferdinando, in fondo al corridoio, fece capolino, curioso. Bianca, dalla tenerezza, piangeva cheta cheta. Suo marito, che era rimasto ginocchioni, come gli aveva detto la Macrì, col naso contro il muro, si alzò per calmarla. Zitta, non ti far scorgere. Dinanzi a coloro bisogna far buon viso. Tutto a un tratto scoppiò giù in piazza un crepitio indiavolato di mortaretti. Don Ferdinando fuggì via spaventato. Gli altri, che assistevano al battesimo, corsero al balcone coi ceri in mano. Persino il canonico in cotta e stola. Era Santo, il fratello di don Gesualdo, il quale festeggiava a quel modo il battesimo della nipotina, scamiciato, carponi per terra, con la miccia accesa. Don Gesualdo aprì la finestra per dirgli un sacco di male parole. Bestia, ne fai sempre delle tue, bestia! Gli amici lo calmarono. Poveraccio, lasciatelo fare, è un modo d'esprimere la sua allegria. La zia Sganci, trionfante, gli mise sulle braccia la figliuola. Eccovi Isabella Trao. Motta e Trao. Isabella Motta e Trao, corresse il marchese. Zacco soggiunse che era un innesto.
le due famiglie che diventavano una sola. Però don Gesualdo, tenendo la bambina sulle braccia, rimaneva alquanto imbronciato. Intanto don Luca, aiutato da Barabba e dal cacciatore, serviva le granite e i dolci. La zia Cirmena, che aveva portato seco apposta il nipotino Lagurna, gli riempiva le tasche e il fazzoletto. Le Zacco, invece, poiché la maggiore, contegnosa, non aveva preso nulla, dissero tutte di no, una dopo l'altra, mangiandosi il vassoio con gli occhi. Don Luca incoraggiava a prendere dicendo: è roba fresca, sono stato io stesso ad ordinarla a Santa Maria e al collegio. Non s'è guardato a spesa. Diavolo, disse Zacco, che cercava l'occasione di mostrarsi amabile. Diavolo, vorrei vedere anche questa. Gli altri facevano coro. Ecco che risorgeva casa Trao. Voleri di Dio. Quella bambina stessa che aveva voluto nascere nella casa materna. Il canonico Lupi arrivò anche a congratularsi con il marchese Limòli, il quale aveva pensato al mezzo di non lasciare estinguere il casato alla morte di don Ferdinando. Sicuro, sicuro, borbottò don Gesualdo. Era già inteso. V'avevo detto di sì allora, quando ho detto una parola. E andò a deporre la figliuola fra le braccia della moglie, che le zie si rubavano a vicenda. La baronessa voleva sapere cosa dicessero. Zacco, premuroso, venne a chiedere dei confetti per don Ferdinando, a cui nessuno aveva pensato. Sicuro, sicuro, è il padrone di casa. Vedete, osservò la zia Rubiera, a quest'ora c'è già pel mondo chi deve portarvi via la figliuola e la roba. Scoppiarono delle risate. Donna Agrippina torse la bocca e chinò a terra gli occhioni che dicevano tante cose, quasi avesse udito un'indecenza. Don Gesualdo rideva anche lui, faceva buon viso a tutti. Alla fine arrischiò anche una barzelletta. E quando si marita vi lascia il nome dei Trao. La dote no, non ve la lascia. La Rubiera, che stimò il momento propizio e non voleva perdere l'occasione, lo tirò a quattr'occhi vicino al letto, mentre si udivano in fondo al corridoio Mèndola e don Ferdinando, i quali litigavano ad alta voce, e tutti corsero a vedere. Sentite, don Gesualdo, io non ho peli sulla lingua, volevo parlarvi di quello scapestrato di mio figlio. Aiutami tu, Bianca. Io, zia? Scusatemi, io so parlare col cuore in mano, tale e quale come m'ha fatta mia madre. Ora che siete padre anche voi, don Gesualdo, capirete quel che devo averci in cuore. Che spina, che tormento. Guardava ora la nipote ed ora suo marito con gli occhi acuti, col sorriso semplice e buono che le avevano insegnato i genitori pei negozi spinosi. Don Gesualdo stava a sentire tranquillamente. Bianca, imbarazzata da quell'esordio, con la figlioletta in grembo, sembrava una statua di cera. Sapete le chiacchiere che corrono di Ninì con quella comica? Bene, di ciò non mi darei pensiero, non è la prima e l'ultima. Suo padre, buon'anima, era fatto anch'esso così. Ma sinora gli ho impedito di commettere qualche sciocchezza. Adesso però ci sono di mezzo i birboni, i cattivi compagni. Senti, Bianca,
io la mia figliuola non l'avrei data da battezzare a quel canonico lì. Bianca, sbigottita, muoveva le labbra smorte senza arrivare a trovar parole. Don Gesualdo, invece, aveva fatto la bocca a riso come la baronessa scappò in quell'osservazione. Essa, udendo che tornava gente, gli domandò infine apertamente: ditemi la verità, v'ha fatto chiedere del denaro in prestito e gliene avete dato? Don Gesualdo rideva più forte, poi, vedendo che la baronessa diveniva rossa come un peperone, rispose: scusate, scusate, se mai perché non lo domandate a lui? Questa è bella. Io non sono il confessore di vostro figlio. Mèndola irruppe nella camera narrando fra le risate la scena che aveva avuto con quell'orso di don Ferdinando, il quale non voleva venire a far la pace col cognato. La rubiera, senza dir altro, asciugavasi le labbra col fazzoletto ancora appiccicoso di dolciume, mentre i parenti toglievano commiato. Nell'andarsene ciascuno aveva una parola d'elogio sul modo in cui erano andate le cose. Donna Marianna diceva alla rubiera sottovoce che aveva fatto bene a venire anche lei, per non dar nell'occhio, per far tacere le male lingue. L'altra rispose con un'occhiataccia che donna Agrippina colse al volo: m'è giovata assai, serpi sono, non vi dico altro, ci siam messa la vipera nella manica, vedrete poi. Don Gesualdo, rimasto solo con la moglie, tracannò d'un fiato un gran bicchiere di acqua fresca senza dir nulla. Bianca, disfatta in viso, quasi fosse per sentirsi male, seguiva ogni suo movimento con certi occhi che sembravano spaventati, stringendo al seno la bambina. Te vuoi bere? Disse lui. Devi aver sete anche tu. Ella accennò di sì, ma il bicchiere le tremava talmente nelle mani che si versò tutta l'acqua addosso. Non importa, non importa, aggiunse il marito. Adesso nessuno ci vede. E si mise ad asciugare il lenzuolo col fazzoletto. Poi tolse in braccio la bambina che vagiva, ballottandola per farla chetare, portandola in giro per la camera. Hai visto, che gente, che parenti affezionati. Ma tuo marito non se lo mettono in tasca, no. Fuori, nella piazza, tutti i vicini erano affacciati per vedere uscire gli invitati. Alla finestra dei Margarone, laggiù in fondo, al di sopra dei tetti, c'era pure dell'altra gente che faceva capolino ogni momento. La rubiera cominciò a salutare da lontano, col ventaglio, col fazzoletto, mentre discorreva col marchese Limòli, talmente accesa che sembrava volessero accapigliarsi. Razza di serpi sono, cime di birbanti, se lo mangiano in un boccone quello scomunicato di mio figlio. Ma prima l'ha da fare con me. Sentite, accompagnatemi un momento dai Margarone. È un pezzo che non ci vediamo. Infine non è un motivo per romperla con dei vecchi amici. Una ragazzata. Voi siete un uomo a modo e alle volte una parola a proposito. Venne ad aprire donna Giovannina con tanto di muso. Si vedeva in fondo l'uscio del salotto buono spalancato. Tolte le fodere ai mobili. Un'aria di cerimonia, insomma. Che c'è? Chiese il marchese entrando. Cosa accade? Io non so nulla, esclamò donna Giovannina, la quale sembrava sul punto di scoppiare a piangere. Ci sarà gente di là, credo, ma io non ne so nulla. Povera bambina,
povera bambina. Il marchese indugiava in anticamera, accarezzando la ragazza. Le aveva preso con 2 dita il ganascino da canonico, ammiccando con malizia, guardandosi intorno per dirle sottovoce: che vuoi farci? Pazienza, chi primo nasce, primo pasce. Ci sarà donna Fifì con la mamma a ricevere le visite, don Bastiano, il capitan d'arte. Don Bastiano, infatti, era lì, nel salotto, vestito in borghese, con abiti nuovi fiammanti che gli rilucevano addosso, raso di fresco, seduto sul canapè, accanto alla mamma Margarone, come uno sposo, facendo scivolare di tanto in tanto un'occhiata languida e sentimentale verso la ragazza, lisciandosi i baffoni novelli che non volevano piegarsi. Donna Fifì, al veder giungere la rubiera, si ringalluzzì, superbiosa, tubando sottomano col forestiero per farle dispetto. «Oh, oh!» disse il marchese, salutando don Bastiano, che era rimasto un po' grullo. «Siete ancora qui? Bene, bene!» Ed incominciò a discorrere col capitano, intanto che le signore chiacchieravano tutte in una volta, domandandogli perché la compagnia d'arme fosse partita senza di lui, se aveva intenzione di fermarsi un pezzetto, se era contento del paese e voleva lasciare le spalline. Don Bastiano si teneva sulle generali, lodando il paesaggio, il clima, gli abitanti, sottolineando le parole con certi sguardi espressivi rivolti a donna Fifì, la quale fingeva di guardare fuori dal balcone con gli occhi pieni di poesia e chinava il capo arrossendo a ciascuno di quei complimenti, quasi fossero a lei dedicati. Il marchese domandò a un tratto che n'era di don Filippo e gli risposero che era uscito per condurre a spasso Nicolino. «Ah, bene, bene!» La rubiera si morsicava le labbra, aspettando che il cugino Limòli avviasse il discorso sul tema che sapeva, ma intanto osservava di sottecchi le arie languide di donna Fifì, la quale sembrava struggersi sotto le occhiate incendiarie di don Bastiano stangafame, e non poteva star ferma sulla seggiola, col seno piatto ansante come un mantice e i piedini irrequieti che dicevano tante cose affacciandosi ogni momento dal lembo del vestito. La conversazione languiva. Si parlò del battesimo e della gente che c'era stata, ma ciascuno pensava intanto ai fatti suoi, chiacchierando del più e del meno, cercando le parole, col sorriso distratto in bocca. Solo il marchese sembrava che pigliasse un grande interesse ai discorsi del capitano, quasi non fosse fatto suo. Poi, sbirciando il viso rosso di donna Giovannina che stava a spiare dall'uscio socchiuso, la chiamò a voce alta. «Avanti, avanti, bella figliuola, vogliamo vedere quella bella faccia. Siamo qui noi soli, in famiglia». La mamma e la sorella maggiore fulminarono 2 occhiatacce addosso alla ragazza, la quale rimaneva sull'uscio, nascondendo le mani di serva sotto il grembiule, vergognosa di essere stata scoperta a quel modo, vestita di casa. Limòli, senza accorgersi di nulla, domandava sottovoce a donna Bellonia: «Quando la maritiamo, quella bella figliuola? Prima tocca alla maggiore, naturale, ma poi ricordatevi che ci son qua io per fare il sensale, gratis et amore, ben inteso. Siamo amici vecchi». Donna Bellonia andava facendogli gli occhiacci, sebbene il marchese fingesse di non badarci. Poi gli disse sottovoce: «Cosa dite? Che idee da metterle in testa?
Ancora è troppo giovane. Quasi quasi ha ancora il vestito corto. Vedo, vedo, rispose il marchese sbirciando le calze bianche di donna Giovannina. Donna Fifì aveva condotto il capitano ad ammirare i suoi fiori sul balcone. Colse un bel garofano, lo dorò a lungo, socchiudendo gli occhi, e glielo porse. Vedo, vedo, ripeté il vecchietto. La rubiera allora volle accomiatarsi, masticando un sorriso, coi fiori gialli che le fremevano sul cappellino. Intanto che le signore barattavano baci ed abbracci, il marchese si rivolse al capitano. Mi congratulo tanto, davvero, don Bastiano. Perché? Di che cosa? Il capitano, sorpreso e imbarazzato, cercava una botta di risposta, ma l'altro gli aveva già voltato le spalle e salutava le signore con una parola gentile per ciascuna. Accarezzava paternamente donna Giovannina, che teneva ancora il broncio. Che c'è? Che c'è? Cosa vuol dire? Le ragazze devono stare allegre. Hai inteso tua madre? Dice che hai tempo di crescere. Su dunque, allegra. La rubiera sentivasi scoppiare sotto la mantiglia. Dopo che si fu voltata indietro a salutare con la mano dalla strada tutti i Margarone schierati sul terrazzino, prese a borbottare. Avete capito, eh? Diamine, non ci voleva molto. Anche per lo Giovannina bisogna mettersi il cuore in pace. Ma sì, con tanto piacere me lo metto il cuore in pace. Una civetta. Avete visto il giochetto del garofano? Saremmo stati freschi, mio figlio ed io. Quasi quasi se lo meritava. Scomunicato, nemico di sua madre stessa. Lì, a 2 passi, s'imbatterono in Canali, che andava dai Margarone, e aveva visto da lontano i baciamani fra la strada e il terrazzo. Canali fece un certo viso e fermò la baronessa per salutarla, menando il discorso per le lunghe, sgranandole in faccia 2 occhi curiosi. Siete stata da donna Bellonia, eh? Avete fatto bene. Un'amicizia antica come la vostra. Peccato che don Ninì. La baronessa cercava di scavar terreno anch'essa, in aria disinvolta, facendosi vento e menando il can per l'aia. Infine delle sciocchezze, sciocchezze di gioventù. No, no, perdonate, ribatté Canali. Vorrei veder voi stessa. Un padre deve aprire gli occhi per sapere a chi dà la sua creatura. Non dico per vostro figlio, un buon giovane, un cuor d'oro. Il male è che s'è lasciato abbindolare, circondato da falsi amici. Di bricconi ce ne son sempre. Gli hanno carpito qualche firma. La baronessa lo piantò lì senz'altro. Sentite, vedete, andava brontolando col cugino Limòli. Poscia piantò anche lui, che non poteva più tenerle dietro. Vi saluto, e corse dal notaro Neri, pallida, trafelata, per vedere, per sentire. Il notaro non sapeva nulla, nulla di positivo almeno. Sapete, don Gesualdo e Volpe Fina son cose queste che si fanno sottomano, se mai. Avranno fatto il contratto da qualche notaio forestiero. Il notaro Sghembri di Militello, dicono. Ma via, non c'è motivo poi di mettersi in quello stato per una cosa simile. Avete una faccia che non mi piace. Rosaria, che era a ripulire il pollaio quando la sua padrona era tornata a casa, udì a un tratto dal cortile un urlo spaventoso, come stessero sgozzando un animale grosso di sopra,
una cosa che le fece perdere le ciabatte correndo a precipizio. La baronessa era ancora lì, dove aveva cominciato a spogliarsi, appoggiata al cassettone, piegata in due, quasi avesse la colica, gemendo e lamentandosi, mentre le usciva bava dalla bocca e gli occhi le schizzavano fuori. Assassino, figlio snaturato! No, non me la faccio mangiare la mia roba. Piuttosto la lascio ai poveri, ai conventi. Voglio far testamento, voglio far donazione. Chiamatemi il notaro, subito! Don Ninì stava bisticciandosi con la sua Aglae in quella stanzaccia di locanda che per lui era diventata un inferno dal momento in cui s'era messo sulle spalle il debito e mastro don Gesualdo. Il letto in disordine, i vestiti sudici, i capelli spettinati, le carezze stesse di lei, i manicaretti cucinati dall'amico Pallante, gli si erano mutati in veleno dacché gli costavano cari. Al veder giungere Alessi, che veniva a chiamarlo, parlando di notaro e di donazione, si fece pallido a un tratto. Invano la prima donna gli si avvinghiò al collo, discinta, senza badare al Pallante che accorreva dalla cucina, né ad Alessi, il quale spalancava gli occhi e si fregava le mani. Ninì, Ninì mio, non mi abbandonare in questo stato. Malannaggia, lasciatemi andare, tutti quanti siete. Vi pare che si scherzi? Quella donna è capace di tutto. Don Ninì, ripreso interamente dall'amor della roba, non si lasciò commuovere neppure dalla scena dello svenimento. Piantò lì dov'era la povera Aglae lunga distesa sul pavimento, come all'ultimo atto di una tragedia, e Pallante che le tirava giù il vestito sulle calze per correre a casa senza cappello. Colà ci fu una scena terribile fra madre e figlio. Lui dapprima cercava di negare, poi montò su tutte le furie, si lagnò di esser tenuto come uno schiavo, peggio di un ragazzo, senza due tarì da spendere. E la baronessa minacciava di andare lei in persona dal notaro per disporre della sua roba così com'era, in sottana a quell'ora stessa, se non volevano mandarlo a chiamare. Don Ninì allora scese a dar tanto di chiavistello al portone e si mise la chiave in tasca, minacciando di rompere le ossa al garzone se fiatava. Ah, questa è la ricompensa, borbottò Alessi. Un'altra volta ci vo davvero dal notaro. Finalmente, per amore o per forza, riuscirono a mettere in letto la baronessa, la quale si dibatteva e strillava che volevano farla morire di colpo per scialacquare la sua roba. Mastro don Gesualdo, sì, lui se lo mangia il fatto mio. Il figliuolo, con le buone e con le cattive, tentava di calmarla. Non vedete che state poco bene? Volete ammalarvi per farmi dar l'anima al diavolo? Poi tutta la notte non chiuse occhio, alzandosi ogni momento per correre ad origliare se sua madre strillava ancora, spaventato all'idea che udissero i vicini e gli venissero in casa con la giustizia e il notaro, maledicendo in cuor suo la prima donna e chi gliel'aveva messa fra i piedi, turbato, se si appisolava un momento da tanti brutti sogni. Mastro don Gesualdo, il debito, della gente che gli si accalcava addosso e gli empiva la casa, una gran folla. Rosaria venne a bussargli all'uscio di buon mattino. Don Ninì, signor barone, venite a vedere. La padrona ha perso la parola. Io ho paura, se vedeste. La baronessa stava
lunga, distesa sul letto, simile a un bue colpito dal macellaio, con tutto il sangue al viso e la lingua ciondoloni. La bile, i dispiaceri, tutti quegli umori cattivi che doveva averci accumulati sullo stomaco le gorgogliavano dentro, le uscivano dalla bocca e dal naso, le colavano sul guanciale e come volesse aiutarsi, ancora in quello stato, come cercasse di annaspare con le mani gonfie e grevi, come cercasse di chiamare aiuto coi suoni inarticolati che si impastavano nella bava vischiosa. Mamma! Mamma mia! Don Ninì, atterrito, ancora gonfio dal sonno, andava strillando per le stanze, dandosi dei pugni sulla testa, correndo al balcone e disperandosi, mentre i vicini bussavano e tempestavano, che il portone era chiuso a chiave. Da lì a un po', medico, barbiere, parenti, curiosi, la casa si riempì di gente, proprio il sogno di quella notte. Don Ninì narrava a tutti la stessa cosa, asciugandosi gli occhi e soffiandosi il naso gonfio quasi suonasse la tromba. Appena vide giungere anche il notaro Neri, non si mosse più dal capezzale della mamma, domandando al medico ogni momento: «Che ve ne sembra, dottore? Riacquisterà la parola?» Col tempo», rispose infine il medico, seccato. «Diamine, credete che sia stato come fare uno sternuto?» Don Ninì non si riconosceva più da un giorno all'altro, con la barba lunga, i capelli arruffati fisso al capezzale della madre, oppure arrabattandosi nelle faccende di casa. Non usciva una fava dalla dispensa senza passare per le sue mani, tant'è vero che i guai insegnano a metter giudizio. Sua madre stessa glielo avrebbe detto se avesse potuto parlare. Si vedeva dal modo in cui gli guardava le mani, col sangue agli occhi, ogni volta che veniva a prendere le chiavi appese allo stipite dell'uscio. E anche lui, adesso che la roba passava per le sue mani, comprendeva finalmente i dispiaceri che aveva dato alla povera donna. Se ne pentiva, cercava di farseli perdonare con la pazienza, con le cure amorevoli, standole sempre intorno, sorvegliando l'inferma e la gente che veniva a farle visita, impallidendo ogni volta che la mamma tentava di snodare lo scilinguagnolo dinanzi agli estranei. Sentiva una gran tenerezza al pensare che la povera paralitica non poteva muoversi né parlare per togliergli la roba, siccome aveva minacciato. No, no, non lo farà. Son cose che si dicono in un momento di collera. Vorrei vederla. Sono infine il sangue suo. Morirebbe d'accidente lei per la prima, se dovesse lasciare la sua roba a questo e a quello. Parte terza, capitolo primo. L'Isabellina, prima ancora di compiere i 5 anni, fu messa nel collegio di Maria. Don Gesualdo, adesso che aveva delle pietre al sole e marciava da pari a pari coi meglio del paese, così voleva che marciasse la sua figliuola. Imparare le belle maniere, leggere e scrivere, ricamare, il latino dell'uffizio anche, e ogni cosa come la figlia di un barone. Tanto più che, grazie a Dio, la dote non le sarebbe mancata, perché Bianca non prometteva di dargli altri eredi. Essa, dopo il parto, non s'era più rifatta in salute, anzi deperiva sempre più di giorno in giorno. Rosa dal baco che s'era mangiati tutti i trao, i figliuoli era certo che non ne faceva più.
un vero castigo di Dio, un affare sbagliato, sebbene il galantuomo avesse la prudenza di non lagnarsene neppure col canonico Lupi che glielo aveva proposto. Quando uno ha fatto la minchioneria è meglio starsi zitto e non parlarne più per non darla vinta ai nemici. Nulla gli aveva fruttato quel matrimonio, né la dote, né il figlio maschio, né l'aiuto del parentado, e neppure ciò che gli dava prima Diodata, un momento di svago, un'ora di buon umore, come il bicchiere di vino a un pover'uomo che ha lavorato tutto il giorno. Là, neppure quello. Una moglie che vi squagliava fra le mani, che vi faceva gelare le carezze, con quel viso, con quegli occhi, con quel fare spaventato, come se volessero farla cascare in peccato mortale ogni volta. E il prete non ci avesse messo su tanto di croce prima, quand'ella aveva detto di sì. Bianca non ci aveva colpa, era il sangue della razza che si rifiutava. Le pesche non s'innestano sull'olivo. Ella, poveretta, chinava il viso, arrivava ad offrirlo, anzi, tutto rosso, per ubbidire al comandamento di Dio, come fosse pagata per farlo. Ma egli non si lasciava illudere, no. Era villano, ma aveva il naso fino di villano pure, e aveva il suo orgoglio anche lui, l'orgoglio di quello che aveva saputo guadagnarsi con le sue mani, tutt'opera sua, quei lenzuoli di tela fine in cui dormivano voltandosi le spalle, e quei bocconi buoni che doveva mangiare in punta di forchetta sotto gli occhi della Trao. Almeno in casa sua voleva comandar le feste. E se Domeneddio l'aveva castigato giusto nei figliuoli che voleva mettere al mondo secondo la sua legge, dandogli una bambina invece dell'erede legittimo che aspettava, Isabella almeno doveva possedere tutto ciò che mancava a lui, essere signora di nome e di fatto. Bianca, quasi indovinasse d'aver poco da vivere, non avrebbe voluto separarsi dalla sua figliuoletta, ma il padrone era lui, don Gesualdo. Egli era buono, amorevole, a modo suo, non le faceva mancar nulla, medici speziali, tale e quale come se gli avesse portato una grossa dote. Bianca non aveva parole per ringraziare Iddio quando paragonava la casa in cui il Signore l'aveva fatta entrare con quella in cui era nata. Lì suo fratello stesso desiderava di giorno il pane e di notte le coperte. Sarebbe morto di stenti se i suoi parenti non l'avessero aiutato con bella maniera, senza farglielo capire. Soltanto da lei don Ferdinando non voleva accettare che sia, mentre don Gesualdo non gli avrebbe fatto mancar nulla, col cuore largo quanto un mare, quell'uomo. Gli stessi parenti di lei glielo dicevano. Tu non hai parole per ringraziare Dio e tuo marito. Lascia fare a lui che è il padrone e cerca il meglio della tua figliuola. Poi considerava che era il Signore che la puniva, che non voleva quella povera innocente nella casa di suo marito, e la notte inzuppava di lacrime il guanciale. Pregava Iddio di darle forza e si consolava alla meglio pensando che soffriva in penitenza dei suoi peccati. Don Gesualdo, che aveva tante altre cose per la testa, tanti interessi grossi sulle spalle, ed era abituato a vederla sempre così, con quel viso, non ci badava neppure. Qualche volta
che la vedeva alzarsi più smorta, più disfatta del solito, le diceva per farle animo: vedrai che quando avrai messo in collegio la tua bambina sarai contenta pure tu. È come strapparsi un dente. Tu non puoi badare alla tua figliuola con la poca salute che hai, e bisogna che quando sarà grande ella sappia tutto ciò che sanno tante altre che sono meno ricche di lei. I figliuoli bisogna avvezzarli al giogo da piccoli, ciascuno secondo il suo stato. Lo so io, e non ho avuto chi mi aiutasse io. Quella piccina è nata vestita. Nondimeno, all'ultimo momento vi furono lagrime e piagnistei quando accompagnarono l'Isabellina al parlatorio del monastero. Bianca s'era confessata e comunicata. Ascoltò la messa ginocchioni, sentendosi mancare, sentendosi strappare un'altra volta dalle viscere la sua creatura che le si aggrappava al collo e non voleva lasciarla. Don Gesualdo non guardò a spesa per far stare contenta Isabellina in collegio. Dolci, libri con le figure, immagini di santi, noci col bambin Gesù di cera dentro, un presepio del buon Giovanni che pigliava un'intera tavola. Tutto ciò che avevano le figlie dei primi signori. La sua figliuola l'aveva. E i meglio bocconi, le primizie che offriva il paese, le ciliegie e le albicocche venute apposta da lontano. Le altre ragazzette guardavano con tanto d'occhi e soffocavano dei sospiri grossi così. La minore delle Zacco e le Mendola di seconda mano, le quali dovevano contentarsi delle cipolle e delle olive nere che passava il convento a merenda, si rifacevano parlando delle ricchezze che possedevano a casa nei loro poderi. Quelle che non avevano né casa né poderi tiravano in ballo il parentado nobile, il capitano giustiziere che era fratello della mamma, la zia baronessa che aveva il cacciatore con le penne, i cugini del babbo che possedevano 5 feudi l'uno attaccato all'altro nello stato di Caltagirone. Ogni festa, ogni capodanno, come la piccola Isabella riceveva altri regali più costosi, un crocifisso d'argento, un rosario coi gloria patri d'oro, un libro da messa rilegato in tartaruga per imparare a leggere, nascevano altre guerricciole, altri dispettucci, delle alleanze fatte e disfatte a seconda di un dolce e di un'immagine data o rifiutata. Si vedevano degli occhietti già lucenti d'alterigia e di gelosia, dei visetti accesi, dei piagnistei che andavano poi a sfogarsi nell'orecchio delle mamme in parlatorio. Fra tutte quelle piccine, in tutte le famiglie, succedeva lo stesso diavoletto che mastro don Gesualdo aveva fatto nascere nei grandi e nel paese. Non si sapeva più chi poteva spendere e chi no. Una gara fra i parenti a buttare il denaro in frascherie e una confusione generale fra chi era stato sempre in prima fila e chi veniva dopo. Quelli che non potevano proprio o si seccavano a spendere l'osso del collo per il buon piacere di mastro don Gesualdo, si lasciavano scappare contro di lui certe allusioni e certi motteggi che fermentavano nelle piccole teste delle educande. Alla guerra intestina pigliavano parte anche le monache, secondo le relazioni, le simpatie, il partito che sosteneva oppure voleva rovesciare la superiora. Ci si accalorava fin la portinaia, fin le converse che si sentivano umiliate di dover servire senz'altro guadagno anche la figliuola di mastro don Gesualdo, uno venuto su dal nulla come loro, arricchito di ieri. Le nimicizie di fuori, le discordie,
le lotte d'interessi e di vanità passavano la clausura, occupavano le ore d'ozio, si sfogavano fin là dentro, in pettegolezzi, in rappresaglie, in parole grosse. Sai come si chiama tuo padre? Mastro don Gesualdo. Sai cosa succede a casa tua? Che hanno dovuto vendere una coppia di buoi per seminare le terre. Tua zia Speranza fila stoppa per conto di chi la paga e i suoi figliuoli vanno scalzi. A casa tua c'è stato l'usciere per fare il pignoramento. La piccola Alimena arrivò a nascondersi nella scala del campanile una domenica per vedere se era vero che il padre di Isabella portasse la berretta. Egli trovava la sua figliuoletta ancora rossa, col petto gonfio di singhiozzi, volgendo il capo timorosa di veder luccicare dietro ogni grata gli occhietti maliziosi delle altre piccine, guardandogli le mani per vedere se davvero erano sporche di calcina, tirandosi indietro istintivamente quando nel baciarla la pungeva con la barba ispida, tale e quale sua madre. Così il pesco non s'innesta all'olivo. Tante punture di spillo, la stessa cattiva sorte che gli aveva attossicato sempre ogni cosa, giorno per giorno. La stessa guerra implacabile che era stato obbligato a combattere sempre contro tutto e contro tutti, e lo feriva sin lì nell'amore della sua creatura. Stava zitto, non lagnavasi, perché non era un minchione e non voleva far ridere i nemici, ma intanto gli tornavano in mente le parole di suo padre, gli stessi rancori, le stesse gelosie. Poi rifletteva che ciascuno al mondo cerca il suo interesse e va per la sua via. Così aveva fatto lui con suo padre, così faceva sua figlia, così dev'essere. Si metteva il cuore in pace, ma gli restava sempre una spina in cuore. Tutto ciò che aveva fatto e faceva per la sua figliuola l'allontanava appunto da lui. I denari che aveva speso per farla educare come una signora, le compagne in mezzo alle quali aveva voluto farla crescere, le larghezze e il lusso che seminavano la superbia nel cuore della ragazzina, il nome stesso che le aveva dato maritandosi a una Trao, bel guadagno ci aveva fatto. La piccina diceva sempre: io son figlia della Trao, io mi chiamo Isabella Trao. La guerra si riaccese più viva fra le ragazze quando si maritò don Ninì Rubiera. S'era vero che siete parenti, perché tuo zio non ti ha mandato i confetti? Vuol dire che voi altri non vi vogliono per parenti. L'Isabellina, che rispondeva già come una grande, ribatté: mio padre me li comprerà lui i confetti. Ci siamo guastati coi Rubiera perché ci devono tanti denari. La figlia della ceraiuola, che era del suo partito, aggiunse tante altre storie. Il baronello era uno spiantato, la Margarone non aveva più voluto saperne, sposava donna Giuseppina Alòsi, più vecchia di lui, perché non aveva trovato altro. Per amor dei denari. Tutto ciò che narravasi nella bottega di sua madre, in ogni caffè, in ogni spezieria, di porta in porta. Nel paese non si parlava d'altro che del matrimonio di don Ninì Rubiera. Un matrimonio di convenienza, diceva la signora capitana, che parlava sempre in punta di forchetta. Con gli anni la capitana aveva preso anche i vizi del paese, occupavasi dei fatti altrui ora che non aveva da nasconderne dei propri. Allorché incontrava il cavalier Peperito, gli faceva un certo visetto malizioso che la ringiovaniva di 20 anni, dei sorrisi che volevano indovinare molte cose,
scrollando il capo, offrendosi graziosamente ad ascoltare le confidenze e gli sfoghi gelosi, minacciando il cavaliere col ventaglio, come a dirgli che era stato un gran discolaccio lui, e se si lasciava adesso portar via l'amante era segno che ci dovevano essere state le sue buone ragioni, prima o poi. No, ribatteva Peperito fuori dalla grazia di Dio, né prima né poi. Questo potete andare a dirglielo a donna Giuseppina, se non ho potuto comandare da padrone. Non voglio servire nemmeno da comodino, capite? Fare il gallo di razza, capite? Su di ciò donna Giuseppina potrà mettersi il cuore in pace. Adesso sciorinava in piazza tutte le porcherie della Losi, che se vi mandava a regalare un paniere d'uva voleva restituito il paniere. E vendeva sottomano le calze che faceva, delle calze da serva, grosse un dito. Essa gliele aveva fatte anche vedere sulla forma per stuzzicarlo, per strappargli ciò che faceva comodo a lei. Ma lui no. Insomma, andava raccontandone di cotte e di crude. Corsero anche delle sante legnate al caffè dei nobili. Ciolla gli stava alle calcagne per raccogliere pettegolezzi e portarli in giro alla sua volta. Un giorno poi fu una vera festa per lui quando vide arrivare in paese la signora Aglae, che veniva insieme al signor Pallante a fare uno scandalo contro il barone Rubiera, a riscuotere ciò che le spettava se il seduttore non voleva vedersela comparire dinanzi all'altare. Essa giungeva apposta da Modica, sputando fiele, incerettata, dipinta, carica di piume di gallo e di pezzi di vetro, tirandosi dietro la prova innocente della birbonata di don Ninì, una bambinella che era un amore. Così la gente diceva che don Ninì era sempre stato un donnaiuolo, e se sposava la Losi, che avrebbe potuto essergli madre, ci dovevano essere interessi gravi. Chi spiegava la cosa in un modo e chi in un altro. Il baronello, quelli che s'affrettarono a fargli i mirallegro onde tirargli di bocca la verità vera, se li levò dai piedi in poche parole. La Sganci, che aveva combinato il negozio, stava zitta con le amiche, le quali andavano apposta a farle visita. Don Gesualdo ne sapeva forse più degli altri, ma stringevasi nelle spalle e se la cavava con simili risposte. Che volete, ciascuno fa il suo interesse. Vuol dire che il barone Rubiera ci ha trovato il suo vantaggio a sposare la signora Losi. La verità era che don Ninì aveva dovuto pigliarsi la Losi per salvare quel po' di casa che don Gesualdo voleva espropriargli. È vero che adesso era diventato giudizioso, tutto dedito agli affari, ma sua madre, sepolta viva nel seggiolone, non lo lasciava padrone di un baiocco. Si faceva dar conto di tutto, voleva che ogni cosa passasse sotto i suoi occhi. Senza poter parlare, senza potersi muovere, si faceva ubbidire dalla sua gente meglio di prima. E attaccata alla sua roba come un'ostrica, ostinandosi a vivere per non pagare. Il suo debito intanto ingrossava d'anno in anno, una cosa che il povero don Ninì ci perdeva delle nottate intere senza poter chiudere occhio alle volte, e alla scadenza capitale e usura rappresentavano una bella somma. Il canonico Lupi, che andò in nome del baronello a chiedere dilazione al pagamento, trovò don Gesualdo peggio di un muro. «A che giuoco giochiamo, canonico mio? Sono più di 9 anni che non vedo né frutti né capitale. Ora mi serve il mio denaro e voglio esser pagato». Don Ninì, pel bisogno, scese anche all'umiliazione d'andare a pregare la cugina Bianca dopo tanto tempo.
la prese appunto da lontano. Tanto tempo che non si erano visti. Lui non aveva faccia di comparirle dinanzi in parola d'onore. Non cercava di scolparsi. Era stato un ragazzaccio. Ora aveva aperto gli occhi, troppo tardi, quando non c'era più rimedio, quando si trovava sulle spalle il peso dei suoi errori. Ma proprio non poteva pagare in quel momento. Son galantuomo, ho di che pagare infine. Tuo marito sarà pagato sino all'ultimo baiocco, ma in questo momento proprio non posso. Tu sai com'è fatta tua zia. Che testa dura! Ne abbiamo avuti dei dispiaceri per quella testa dura. Ma infine non può campare eternamente, poveretta, com'è ridotta. Bianca era rimasta senza fiato al primo vederlo, senza parole, facendosi ora pallida e ora rossa. Non sapeva che dire, balbettava, sudava freddo, aveva una convulsione nelle mani che cercava di dissimulare, stirando macchinalmente le due cocche del grembiule. A un tratto ebbe uno sbocco di sangue. Cos'è? Cos'è? Qualcosa alle gengive? Ti sei morsicata la lingua? No, rispose lei. Mi viene di tanto in tanto. L'aveva anche don Diego Tiramenti. Non è nulla. Bene, bene. Intanto fammi questo piacere. Parlane a tuo marito in questo momento. Proprio non posso. Ma son galantuomo, mi pare. Mia madre da qui a 100 anni non ha a chi lasciare tutto il suo. Bianca cercava di scusarsi. Suo marito era il padrone, faceva tutto di testa propria, lui. Non voleva che gli mettessero il naso nelle sue cose. Allora perché sei sua moglie? Ribatté il cugino. Bella ragione. Uno che non era degno di alzarti gli occhi in viso deve ringraziare Iddio e l'ostinazione di mia madre se gli è toccata questa fortuna. Dunque farai il possibile per indurlo ad accordarmi questa dilazione. E tu cosa gli hai detto? Domandò don Gesualdo, trovando la moglie ancora agitata dopo quella visita. Nulla. Non so, mi son sentita male. Bene, hai fatto bene. Stai tranquilla, che agli affari ci penso io. Serpi nella manica sono i parenti. Hai visto? Cercano di te solo quando ne hanno bisogno, ma del resto non gli importa di sapere se sei morta o viva. Lascia fare a me, che la risposta gliela mando con l'usciere a tuo cugino. Così era venuto quel matrimonio, che il barone Rubiera prima aveva messo sottosopra cielo e terra per trovare i denari da pagare don Gesualdo, e infine donna Giuseppina Alòsi, la quale aveva delle belle terre al sole, aveva dato l'ipoteca. Don Gesualdo, ottenuta la sua brava iscrizione sulle terre, non parlò più di aver bisogno del denaro. Col tempo, confidò alla moglie, lasciali tranquilli. Loro non pagano né frutti né capitali, e col tempo quelle terre serviranno per la dote di Isabella. Che te ne pare? Non è da ridere. Lo zio Rubiera che pensa a mettere insieme la dote della tua figliuola. Egli aveva di queste uscite buffe alle volte, da solo a solo con sua moglie, quando era contento della sua giornata, prima di coricarsi, mettendosi il berretto da notte in maniche di camicia. A quattr'occhi con lei mostravasi proprio quel che era, bonaccione, con la risata larga che mostrava i denti grossi e bianchi, passandosi anche la lingua sulle labbra, quasi gustasse già il dolce del boccone buono da uomo ghiotto della roba. Isabella, fatta più grandicella, passò dal collegio di Maria
al primo educatorio di Palermo. Un altro strappo per la povera mamma che temeva di non doverla più rivedere. Il marito, onde confortarla in quello stato, le disse: «Vedi, noi ci ammazziamo per fare il suo meglio, ciascuno come può, ed essa un giorno non penserà neppure a noi. Così va il mondo. Anzi, devi metterti in testa che tua figlia non puoi averla sempre vicina. Quando si marita, anderà via dal paese. Qui non ce n'è uno che possa sposarla con la dote che le darò. Se ho fatto tanto per lei, voglio almeno sapere a chi lo do il sangue mio. Adesso che ti parlo, è già nato chi deve godersi il frutto delle mie fatiche, senza dirmi neppure grazie». Aveva il cuore grosso anche lui, poveraccio, e se sfogavasi a quattr'occhi con la moglie alle volte per discorrere, non si rifiutava però a fare ciò che era debito suo. Andava a trovare la sua ragazza a Palermo quando poteva, quando i suoi affari lo permettevano, anche una volta all'anno. Isabella s'era fatta una bella fanciulla, un po' gracile ancora, pallidina, ma con una grazia naturale in tutta la personcina gentile, la carnagione delicata e il profilo aquilino dei Trao. Un fiore di un'altra pianta, in poche parole, roba fine di signori che suo padre stesso, quando andava a trovarla, provava una certa soggezione dinanzi alla ragazza, la quale aveva preso l'aria delle compagne in mezzo a cui era stata educata, tutte delle prime famiglie, ciascuna che portava nell'educandato l'alterigia baronale da ogni angolo della Sicilia. Al parlatorio lo chiamavano il signor Trao. Quando volle saperne il perché, Isabella si fece rossa. La stessa storia del collegio di Maria, anche lì. E la sua figliuola aveva dovuto soffrire le stesse umiliazioni a motivo del parentado. Per fortuna la signorina Leira, che Isabella s'era affezionata coi regalucci, aveva preso a difenderla a spada tratta. Essa conosceva di nome la famiglia dei Trao, una delle prime laggiù, ove il duca suo fratello possedeva dei feudi. La duchessina aveva il nome e il parlare alto, sebbene stesse in collegio senza pagare, talché le compagne lasciarono passare il Trao. Ma don Gesualdo dovette lasciarlo passare anche lui e farsi chiamare così, per amore della figliuola, quando andava a trovarla. «Vedrai come si è fatta bella la tua figliuola», tornava poi a dire alla moglie, che era sempre malaticcia. Essa la rivide finalmente all'uscire del collegio nel 1837, quando in Palermo cominciavano già a correre le prime voci di colera. E don Gesualdo era corso subito a prenderla. Fu come un urto al petto per la povera madre, dopo tanto tempo, quando udì fermarsi la lettiga dinanzi al portone. Figlia mia!» Con le braccia tese e le gambe malferme, precipitandosi per la scala. Isabella saliva correndo con le braccia aperte anche lei. «Mamma, mamma!» E poi, avvinghiate l'una al collo dell'altra, la madre sballottando ancora a destra e a sinistra la sua creatura come quand'era piccina. Indi vennero le visite ai parenti. Bianca era tornata in forze per portare in trionfo la sua figliuola in casa Sganci, in casa Limòli, dappertutto dove era stata bambinetta prima d'entrare in collegio, ora già fatta grande, col cappellino di paglia, le belle trecce bionde. Un fiore. Tutti si affacciavano per vederla passare. La zia Sganci, divenuta sorda e cieca, le tastò il viso per riconoscerla. Una Trao, non c'è che dire. Lo zio marchese ne lodò gli occhi.
degli occhi blu che erano 2 stelle, degli occhi che vedevano il peccato, disse il marchese, il quale aveva sempre pronta la barzelletta. Allorché la condussero dallo zio don Ferdinando, Isabella, che soleva spesso rammentare con le compagne la casa materna negli sfoghi ingenui d'ambizione, provò un senso di sorpresa, di tristezza, di delusione al rivederla. Entrava chi voleva dal portone sconquassato. La corte era angusta, ingombra di sassi e di macerie. Si arrivava per un sentieruolo tra le ortiche allo scalone sdentato, barcollante, soffocato anch'esso dalle erbacce. In cima l'uscio cadente era appena chiuso da un saliscendi arrugginito e subito nell'entrare colpiva una zaffata d'aria umida e greve, un tanfo di muffa e di cantina che saliva dal pavimento istoriato col blasone, seminato di cocci e di rottami. Pioveva dalla volta scalcinata, veniva denso dal corridoio nero al pari di un sotterraneo, dalle sale buie che si intravedevano in lunga fila, abbandonate e nude per le strisce di luce che trapelavano dalle finestre sgangherate. In fondo era la cameretta dello zio, sordida, affumicata, col soffitto sconnesso e cadente, e l'ombra di don Ferdinando che andava e veniva silenzioso, simile a un fantasma. Chi è? Grazia, entra. Don Ferdinando apparve sulla soglia in maniche di camicia, giallo ed allampanato, guardando stupefatto attraverso gli occhiali la sorella e la nipote. Sul lettuccio disfatto c'era ancora la vecchia palandrana di don Diego che stava rattoppando. L'avvolse in fretta insieme a un fagotto d'altri cenci e la cacciò nel cassettone. Ah, sei tu, Bianca! Che vuoi? Indi, accorgendosi che teneva ancora l'ago in mano, se lo mise in tasca, vergognoso, sempre con quel gesto che sembrava meccanico. Ecco, vostra nipote, balbettò la sorella con un tremito nella voce. Isabella, vi rammentate? È stata in collegio a Palermo. Egli fissò sulla ragazza quegli occhi azzurri e stralunati che fuggivano di qua e di là e mormorò: ah, Isabella, mia nipote. Guardava inquieto per la stanza e di tanto in tanto, come vedeva un oggetto dimenticato sul tavolino o sulla seggiola zoppa, del refe sudicio un fazzoletto di cotone posto ad asciugare al sole, correva subito a nasconderli. Poi si mise a sedere sulla sponda del lettuccio fissando l'uscio, mentre Bianca parlava col cuore stretto e gli seguitava a volgere intorno gli occhi sospettosi, pensando a tutt'altro. A un tratto andò a chiudere a chiave il cassetto della scrivania. Ah, mia nipote, dici? Fissò di nuovo sulla giovinetta lo stesso sguardo esitante e chinò gli occhi a terra. Somiglia a te, tale e quale, quand'eri qui. Sembrava che cercasse le parole con gli occhi erranti, evitando quelli della sorella e della nipote, con un tremito leggero nelle mani, il viso smorto e istupidito. Un istante, mentre Bianca gli parlava all'orecchio, supplichevole, quasi le spuntassero le lacrime, egli, curvo che era, si raddrizzò così che parve, altissimo, con un'ombra negli occhi chiari, un rimasuglio del sangue dei trao che gli colorava il viso scialbo. No, no, non voglio nulla, non ho bisogno di nulla. Vattene ora,
vattene, vedi, ho tanto da fare. Una cosa che stringeva il cuore, una rovina ed un'angustia che umiliavano le memorie ambiziose, le fantasie romantiche nate nelle confidenze immaginarie con le amiche del collegio, le illusioni di cui era piena la bizzarra testolina della fanciulla tornata in paese con l'idea di rappresentarvi la prima parte. Il lusso meschino della zia Sganci, la sua casa medesima, fredda e malinconica, il palazzo cadente dei Trao che aveva spesso rammentato laggiù con infantile orgoglio, tutto adesso impicciolivasi, diventava nero, povero, triste. Lì, di rimpetto, era la terrazza dei Margarone che tante volte aveva rammentato, vasta, inondata di sole, tutta fiorita, piena di ragazze allegre che la sbalordivano allora, bambina, con lo sfoggio dei loro abiti vistosi. Com'era stretta e squallida, invece, con quell'alto muro lebbroso che la aduggiava. E com'era divenuta vecchia donna Giovannina, che rivedeva seduta in mezzo ai vasi di fiori polverosi, facendo la calza vestita di nero, enorme. In fondo al vicoletto rannicchiavasi la casuccia del nonno Motta. Allorché il babbo ve la condusse, trovarono la zia Speranza che filava, canuta, con le grinze arcigne. C'erano dei mattoni smossi dove inciampavasi un ragazzaccio scamiciato, il quale levò il capo da un basto che stava accomodando, senza salutarli. Mastro Nunzio gemeva in letto coi reumatismi sotto una coperta sudicia. «Ah, sei venuto a vedermi? Credevi che fossi morto?» «No, no, non son morto. E questa la tua ragazza? Me l'hai portata qui per farmela vedere? È una signorina, non c'è che dire. Gli hai messo anche un bel nome. Tua madre, però, si chiamava Rosaria, lo sai? Scusatemi, nipote mia, se vi ricevo in questo tugurio. Ci son nato, che volete. Spero di morirci. Non ho voluto cambiarlo col palazzo dove pretendeva chiudermi vostro padre. Io sono avvezzo ad uscir subito in strada appena alzato. No, no, è meglio pensarci prima. Ciascuno com'è nato. Speranza grugniva delle altre parole che non si udivano bene. Il ragazzaccio li accompagnò con gli occhi sino all'uscio quando se ne andarono. Intanto incalzavano le voci di colera. A Catania c'era stata una sommossa. Giunse da Lentini don Bastiano Stangafame insieme a donna Fifì, la quale pareva avesse già il male addosso, verde, impresciuttata, narrando cose che dovevano averle fatto incanutire i capelli in 24 ore. A Siracusa una giovinetta bella come la Madonna, la quale ballava sui cavalli ammaestrati in teatro e andava spargendo il colera con quel pretesto, era stata uccisa a furor di popolo. La gente insospettita stava a vedere, facendo le provviste per svignarsela dal paese al primo allarme e spiando ogni viso nuovo che passasse. In quel tempo erano capitati 2 merciai che portavano nastri e fazzoletti di seta. Andavano di casa in casa a vendere la roba e guardavano dentro gli usci e nei cortili. Le Margarone, che spendevano allegramente per azzimarsi, quasi fossero ancora di primo pelo, fecero molte compere. Anzi, non trovandosi denari spiccioli, quei galantuomini dissero che sarebbero ripassati a riprenderli il giorno dopo. Invece spuntò il giorno del giudizio universale. Ciolla era andato a ricorrere dal giudice che gli avevano avvelenate le galline. Le portava a prova in mano, ancora calde,
tornò in casa don Nicolino scalmanato, ordinando alle sorelle di sprangare usci e finestre e non aprire ad anima viva. Il dottor Tavuso fece chiudere anche lo sportello della cisterna. I galantuomini, rammentandosi il bel soggetto che era il ciolla, quello che era stato in castello con le manette 16 anni prima, si armarono sino ai denti e si misero a perlustrare il paese se mai gli tornava il ghiribizzo di voler pescare nel torbido. La parola d'ordine era sparargli addosso senza misericordia al primo allarme. I due merciai non si videro più. Prima di sera cominciarono a sfilare le vetture cariche che scappavano dal paese. Dopo l'Avemaria non andava anima viva per le strade. Giunse tardi una lettiga che portava don Corrado la gurna, vestito di nero, col fazzoletto agli occhi. I cani abbaiarono tutta la notte. Il panico poi non ebbe limiti allorché si vide scappare la baronessa Rubiera paralitica su di una sedia a bracciuoli, poiché nella portantina non entrava neppure, tanto era enorme, portata a fatica da 4 uomini con la testa pendente da un lato, il faccione livido, la lingua pavonazza che usciva a metà dalle labbra bavose, gli occhi soltanto vivi e inquieti, le mani da morta agitate da un tremito continuo, e dietro il baronello invecchiato di 20 anni, curvo, grigio, carico di figliuoli, con la moglie incinta ancora e gli altri figli del primo letto. Empivano la strada dove passavano. Uno sgomento. La povera gente che era costretta a rimanere in paese stava a guardare, atterrita. Nelle chiese avevano esposto il sacramento. Tacquero allora vecchi rancori e si videro fattori restituire il maltorto ai loro padroni. Don Gesualdo aprì le braccia e i magazzini ai poveri e ai parenti. Tutte le sue case di campagna, alla Canziria e alla Solonia, a Mangalavite, dove aveva pure dei casamenti vastissimi, parlò di riunire tutta la famiglia. Ora corro da mio padre per cercare d'indurlo a venire con noi. Tu intanto va da tuo fratello, disse a Bianca. Fagli capire che adesso son tempi da mettere una pietra sul passato. Gli avessi fatto anche un tradimento. Abbiamo il colera sulle spalle. Il sangue non è acqua, infine. Non possiamo lasciar quel povero vecchio solo in mezzo al colera. Mi pare che la gente avrebbe motivo di sparlare dei fatti nostri e... Voi avete il cuore buono, balbettò la moglie sentendosi intenerire. Voi avete il cuore buono. Ma don Ferdinando non si lasciò persuadere. Era occupatissimo ad incollare delle strisce di carta a tutte le fessure delle imposte, con un pentolino appeso al collo, arrampicato su di una scala a piuoli. Non posso lasciar la casa, rispose. Ho tanto da fare. Vedi quanti buchi. Se viene il colera, bisogna tapparli tutti. Inutilmente la sorella tornava a pregare e a scongiurare. Non mi lasciate questo rimorso, don Ferdinando. Come volete che chiuda occhio la notte, sapendovi solo in casa? Ah, ah, rispose lui con un sorriso ebete. La notte non me lo soffiano il colera. Chiuderò tutte le fessure. Guarda. E tornava a ribattere. Non posso lasciar la casa sola. Ho da custodire le carte di famiglia. La moglie del sagrestano, che vide uscir donna Bianca desolata dal portone, le corse dietro piangendo. Non ci vedremo più. Tutti se ne vanno. Non avremo per chi sonare messa e mattutino. Anche mastro Nunzio si era rifiutato ad andare col figliuolo. Io mangio con le mani, figliuol mio. Arrossiresti di tuo padre a tavola. Sono uno zotico.
non sono da mettermi insieme ai signori. No, no, è meglio pensarci prima, meglio crepar di colera che di bile. Poi, sai, io sono avvezzo ad esser padrone in casa mia. Sono un villano, non so starci sotto le scarpe della moglie. No. Speranza mostrò Burgio allettato anche lui dalla malaria. Noi non usiamo abbandonare i nostri nel pericolo. Mio marito non può muoversi e noi non ci muoviamo. Ecco come siamo noi. Lo sapete quello che ci vuole a mantenere una famiglia intera, col marito confinato in letto. Ma non t'ho sempre detto che sarai la padrona? Tutto quello che vuoi, esclamò infine Gesualdo. No, non vi ho chiesto l'elemosina. Non accetteremmo nulla se non fosse pel bisogno, grazie a Dio. Poiché ci fate la carità, andremo alla Canziria. Non temete. Così la gente non potrà dire che avete abbandonato vostro padre in mezzo al colera. Voi pensate a mandarci le provviste. Non possiamo pascerci d'erba come le bestie. Sentite, se avete pure qualche vestito smesso di vostra figlia, di quelli proprio che non possono più servirle. Già, lei è una signora, ma saranno sempre buoni per noi poveretti. I Margarone partirono subito per Pietraperzia, tutti ancora in lutto per don Filippo, morto dai crepacuori che gli dava il genero don Bastiano Stangafame, ogni volta che gli bastonava Fifì se non mandava denari. Annebbiavano una strada. Il barone Mèndola, che faceva la corte alla zia Sganci, se la condusse a Passaneto e ci prese le febbri, povera vecchia. Zacco e il notaro Neri partirono per Donferrante. Era uno squallore pel paese. A 23 ore non si vedeva altri lungo la via di San Sebastiano che il marchese Limòli per la sua solita passeggiatina del dopopranzo. E gli fecero sapere anzi che destava dei sospetti con quelle gite e volevano fargli la festa al primo caso di colera. Disse lui, la festa. Ci avete a pensar voi altri che vi tocca pagar le spese. Io fo quello che ho fatto sempre, se no crepo egualmente. E alla nipote che lo scongiurava di andar con lei a Mangalavite: hai paura di non trovarmi più? No, no, non temere, il colera non sa che farsene di me. Mentre Bianca e la figliuola stavano per montare in lettiga, giunse la zia Cirmena, disperata. Avete visto? Tutti se ne vanno. I parenti mi voltano le spalle. E m'è cascato addosso anche quel povero organo di Corrado la Gurna. Una tragedia a casa sua. Padre e madre in una notte, fulminati dal colera. Nessuno ha il mio cuore, no. Una povera donna senza aiuto e che non sa dove andare. Se mi date la chiave delle 2 camerette che avete laggiù a Mangalavite vicino alla vostra casina, le camere del palmento, siete il solo parente a cui ricorrere, voi, don Gesualdo. Sì, sì, rispose lui, ma non lo dite agli altri. Glielo dirò, anzi, voglio rinfacciarlo a tutti quanti se campo. Parte terza, capitolo secondo. Quella che chiamavano la casina a Mangalavite era un gran casamento annidato in fondo alla valletta. Isabella dalla sua finestra vedeva il largo viale alpestre fiancheggiato d'ulivi, la folta macchia verde che segnava la grotta dove scorreva l'acqua, le balze in cui serpeggiava il sentiero e più in su
l'erta chiazzata di Sommacchi, Budarturo, brullo e sassoso, nel cielo che sembrava di smalto. La sola pennellata gaia era una siepe di rose canine sempre in fiore, all'ingresso del viale, dimenticate per incuria. Pei dirupi, ogni grotta, le capannucce nascoste nel folto dei fichidindia erano popolate di povera gente scappata dal paese per timore del colera. Tutt'intorno udivasi cantare i galli e strillare dei bambini, vedevansi dei cenci sciorinati al sole e delle sottili colonne di fumo che salivano qua e là attraverso gli alberi. Verso l'Ave Maria tornavano gli armenti negli ovili addossati al casamento, branchi interi di puledri e di buoi che si raccoglievano nei cortili immensi. Tutta la notte poi era un calpestio irrequieto, un destarsi improvviso di muggiti e di belati, uno scrollare di campanacci, un sito di stalla e di selvatico che non faceva chiudere occhio ad Isabella. Di tanto in tanto correva una fucilata pazza per le tenebre, lontano. Giungevano sin laggiù delle grida selvagge d'allarme. Dei contadini venivano a raccontare il giorno dopo di aver sorpreso delle ombre che s'aggiravano furtive sui precipizi. La zia Cirmena giurava di aver visto dei razzi solitari e luminosi verso Donferrante, e subito spedivano gente ad informarsi se c'erano stati casi di colera. Il barone Zacco, che era da quelle parti, rispondeva invece che i fuochi si vedevano verso Mangalavite. Don Gesualdo, meno la paura dei razzi che si vedevano la notte e il sospetto di ogni viso nuovo che passasse pei sentieri arrampicati lassù sui greppi, ci stava come un papa fra i suoi armenti, i suoi campi, i suoi contadini, le sue faccende, sempre in moto dalla mattina alla sera, sempre gridando e facendo vedere la sua faccia da padrone dappertutto. La sera poi si riposava, seduto in mezzo alla sua gente, sullo scalino della gradinata che saliva al viale, dinanzi al cancello in maniche di camicia, godendosi il fresco e la libertà della campagna, ascoltando i lamenti interminabili e i discorsi sconclusionati dei suoi mezzaiuoli. Alla moglie, che l'aria della campagna faceva star peggio, soleva dire per consolarla: qui almeno non hai paura d'acchiappare il colera. Finché non si tratta di colera, il resto è nulla. Lì egli era al sicuro dal colera, come un re nel suo regno, guardato di notte e di giorno. A ogni contadino aveva procurato il suo bravo schioppo, dei vecchi fucili a pietra nascosti sottoterra fin dal 12 o dal 21, e teneva dei mastini capaci di divorare un uomo. Faceva del bene a tutti, tutti che si sarebbero fatti ammazzare per guardargli la pelle in quella circostanza. Grano, fave, una botte di vino guastatosi da poco. Ognuno che avesse bisogno correva da lui per domandargli in prestito quel che gli occorreva. Lui, con le mani aperte come la provvidenza, aveva dato ricovero a mezzo paese, nei fienili, nelle stalle, nelle capanne dei guardiani, nelle grotte, lassù, a Budarturo. Un giorno era arrivato persino Nanni l'orbo, con tutta la sua masnada, strizzando l'occhio, tirandolo in disparte per dirgli il fatto suo. Don Gesualdo, qui c'è anche roba vostra. Guardate Nunzio e Gesualdo come vi somigliano. 4 tumoli di pane al mese si mangiano, prosita loro. Non potete chiudere loro la porta in faccia. Ne avete fatta tanta della carità, e fate anche questa,
che così vuol Dio. Guarda cosa diavolo t'è venuto in mente. Qui c'è mia moglie e mia figlia adesso. Almeno andatevene nel palmento e non vi fate vedere da queste parti. Ma tutto quel bene e quella carità gli tornavano in veleno per l'ostinazione dei parenti che non avevano voluto mettersi sotto le sue ali. Se ne sfogava spesso con Bianca la sera quando chiudeva usci e finestre e si vedeva al sicuro. Salviamo tanta gente dal colera, abbiamo tanta gente sotto le ali e soltanto il sangue nostro è disperso di qua e di là. Lo fanno apposta per farci stare in angustie, per lasciarci la spina dentro. Non parlo di tuo fratello, poveraccio, quello non capisce, ma mio padre non me la doveva lasciare questa spina, lui. Non sapeva di quell'altro dispiacere che doveva procurargli la figliuola, il pover'uomo. Isabella, che era venuta dal collegio con tante belle cose in testa, che s'era immaginata di trovare a Mangalavite tante belle cose come alla Favorita di Palermo, sedili di marmo, statue, fiori dappertutto, dei grandi alberi, dei viali tenuti come tante sale da ballo, aveva provato qui un'altra delusione. Aveva trovato dei sentieri alpestri, dei sassi che facevano vacillare le sue scarpette, delle vigne polverose, delle stoppie riarse che l'accecavano, delle rocce a picco sparse di sommacchi che sembravano della ruggine a quell'altezza, e dove il tramonto intristiva rapidamente la sera. Poi dei giorni sempre uguali in quella Tebaide. Un sospetto continuo, una diffidenza d'ogni cosa, dell'acqua che bevevasi, della gente che passava, dei cani che abbaiavano, delle lettere che giungevano, un mucchio di paglia umida in permanenza dinanzi al cancello per affumicare tutto ciò che veniva di fuori, le rare lettere ricevute in cima a una canna attraverso il fumo, e per solo svago il chiacchierio della zia Cirmena, la quale arrivava ogni sera con la lanterna in mano e il panierino della calza infilato al braccio. Suo nipote l'accompagnava raramente, preferiva rimanersene in casa a far l'orso e a pensare ai casi suoi o ai suoi morti, chissà. La zia Cirmena, per scusarlo, parlava del gran talento che aveva quel ragazzo, tutto il santo giorno chiuso nella sua stanzetta, col capo in mano, a riempire degli scartafacci più grossi di un basto, di poesie che avrebbero fatto piangere i sassi. Don Gesualdo ci s'addormentava sopra a quei discorsi. La mamma parlava poco anche lei, sempre senza fiato, sempre fra letto e lettuccio. La sola che dovesse dar retta alla zia era lei, Isabella, soffocando gli sbadigli dopo quelle giornate vuote. Alle sue amiche di collegio, disseminate anch'esse di qua e di là, non sapeva proprio cosa scrivere. Marina di Leyra le mandava ogni settimana delle pagine stemmate piene zeppe di avventure, di confidenze interessanti. La stuzzicava, la interrogava, chiedeva in ricambio le sue confidenze. Sembrava a ogni lettera che le capitasse lì dinanzi, coi suoi occhioni superbi, con le belle labbra carnose, a dirle in un orecchio delle cose che le facevano avvampare il viso, che le facevano battere il cuore, quasi ci avesse nascosto il suo segreto da confidarle anche lei. Si erano regalato a vicenda un libriccino di memorie, con la promessa di scrivervi sopra tutti i loro pensieri più intimi, tutto,
senza nascondere nulla. I begli occhi azzurri di Isabella, gli occhi che diceva lo zio Limòli senza volerlo, senza guardare neppure, sembrava che cercassero quei pensieri. In quella testolina che portava ancora le trecce sulle spalle nasceva un brulichio, quasi uno sciame di api vi recasse tutte le voci e tutti i profumi della campagna, di là dalle rocce, di là dal Budarturo, di lontano. Sembrava che l'aria libera, lo stormire delle frondi, il sole caldo le accendessero il sangue, penetrassero nelle sottili vene azzurrognole, le fiorissero nei colori del viso, le gonfiassero di sospiri il seno nascente sotto il pettino del grembiule. Vedi quanto ti giova la campagna, diceva il babbo, vedi come ti fai bella. Ma essa non era contenta. Sentiva un'inquietezza, un'uggia che la facevano rimanere con le mani inerti sul ricamo, che la facevano cercare certi posti per leggere i pochi libri, quei volumetti tenuti nascosti sotto la biancheria in collegio, all'ombra dei noci, vicino alla sorgente, in fondo al viale che saliva alla casina, c'era almeno una gran pace, un gran silenzio. S'udiva lo sgocciolare dell'acqua nella grotta, lo stormire delle frondi come un mare, lo squittire improvviso di qualche nibbio che appariva come un punto nell'azzurro immenso. Tante piccole cose che l'attraevano a poco e la facevano guardare attenta per delle ore intere una fila di formiche che si seguivano, una lucertolina che affacciavasi timida a un crepaccio, una rosa canina che dondolava al di sopra del muricciuolo, la luce e le ombre che si alternavano e si confondevano sul terreno. La vinceva una specie di dormiveglia, una serenità che le veniva da ogni cosa e s'impadroniva di lei e l'attaccava lì col libro sulle ginocchia, con gli occhi spalancati e fissi, la mente che correva lontano. Le cadeva addosso una malinconia dolce come una carezza lieve che le stringeva il cuore a volte, un desiderio vago di cose ignote. Di giorno in giorno era un senso nuovo che sorgeva in lei dai versi che leggeva, dai tramonti che la facevano sospirare, un'esaltazione vaga, un'ebbrezza sottile, un turbamento misterioso e pudibondo che provava il bisogno di nascondere a tutti. Spesso la sera scendeva adagio dal lettuccio perché la mamma non udisse, senza accendere la candela, e si metteva alla finestra, fantasticando, guardando il cielo che formicolava di stelle. La sua anima errava vagamente dietro i rumori della campagna, il pianto del chiù, l'uggiolare lontano, le forme confuse che viaggiavano nella notte, tutte quelle cose che le facevano una paura deliziosa. Sentiva quasi piovere dalla luna sul suo viso, sulle sue mani una gran dolcezza, una gran prostrazione, una gran voglia di piangere. Le sembrava confusamente di vedere nel gran chiarore bianco, oltre Budarturo, lontano, viaggiare immagini note, memorie care, fantasie che avevano intermittenze luminose come la luce di certe stelle. Le sue amiche, Marina di Leyra, un altro viso sconosciuto che Marina le faceva sempre vedere nelle sue lettere, un viso che ondeggiava e mutava forma, ora biondo,
ora bruno, alle volte con le occhiaie appassite e la piega malinconica che avevano le labbra del cugino La Gurna. Penetrava in lei il senso delle cose, la tristezza della sorgente che stillava a goccia attraverso le foglie del Capelvenere, lo sgomento delle solitudini perdute lontano per la campagna, la desolazione delle forre dove non poteva giungere il raggio della luna, la festa delle rocce che s'orlavano d'argento lassù a Budarturo, disegnandosi nettamente nel gran chiarore come castelli incantati. Lassù, lassù, nella luce d'argento, le pareva di sollevarsi in quei pensieri quasi avesse le ali e le tornavano sulle labbra delle parole soavi, delle voci armoniose, dei versi che facevano piangere, come quelli che fiorivano in cuore al cugino La Gurna. Allora ripensava a quel giovinetto che non si vedeva quasi mai, che stava chiuso nella sua stanzetta a fantasticare, a sognare come lei. Laggiù, dietro quel monticello, la stessa luna doveva scintillare sui vetri della sua finestra, la stessa dolcezza insinuarsi in lui. Che faceva? Che pensava? Un brivido di freddo la sorprendeva di tratto in tratto, come gli alberi stormivano e le portavano tante voci da lontano. Luna bianca, luna bella, che fai? Luna, dove vai? Che pensi anche tu? Si guardava le mani esili e delicate, candide anch'esse come la luna, con una gran tenerezza, con un vago senso di gratitudine e quasi di orgoglio. Poscia ricadeva, stanca da quell'altezza, con la mente inerte, scossa dal russare del babbo che riempiva la casa. La mamma vicino a lui non osava neppure fare udire il suo respiro, come non osava quasi mostrare tutta la sua tenerezza alla figliuola dinanzi al marito, timida, con quegli occhi tristi e quel sorriso pallido che voleva dire tante cose nelle più umili parole. Figlia, figlia mia. Soltanto la stretta delle braccia esili e l'espressione degli sguardi che correvano inquieti all'uscio dicevano il resto. Quasi dovesse nascondere le carezze che faceva alla sua creatura, le mani tremanti che le cercavano il viso, gli occhi turbati che l'osservavano attentamente. Che hai? Sei pallida? Non ti senti bene? La zia Cirmena, che vedeva la ragazza così gracile, così pallidina, con quelle pesche sotto gli occhi, cercava di distrarla, le insegnava dei lavori nuovi, delle cornicette intessute di fili di paglia, delle arance e dei canarini di lana. Le contava delle storielle, le portava da leggere le poesie che scriveva suo nipote Corrado, di nascosto, nel panierino della calza. Son fresche fresche di ieri. Gliele ho prese dal tavolino, ora che è uscito a passeggiare. È ritroso quel benedetto figliuolo, così timido, uno che ha bisogno d'aiuto, col talento che ha. Peccato. E le suggeriva anche dei rimedi per la salute delicata, lo sciroppo marziale, delle teste di chiodo in una bottiglia d'acqua. Si sbracciava ad aiutare in cucina col vestito rimboccato alla cintola e a far cuocere il buon brodo di ossa per sua nipote Bianca, a preparare qualche intingolo per Isabella che non mangiava nulla. Lasciate fare a me, so quel che ci vuole per lei. Voi altri trao siete tanti pulcini con la luna. Un braccio di mare, quella zia Cirmena.
una donna che, se le si faceva del bene, non ci si perdeva interamente. Spesso costringeva Corrado a venire anche lui la sera per tenere allegra la brigata. Tu che sai fare tante cose coi tuoi libri, con le tue chiacchiere, porterai un po' di svago. Santo Dio, se stai sempre rintanato coi tuoi libri, come vuoi far conoscere i tuoi meriti? Poi, quando lui non era presente, cantava anche più chiaro. Alla sua età non è più un bambino, bisogna che s'aiuti, non può vivere sempre alle spalle dei parenti. E superbo come Lucifero, per giunta, ricalcitrando e inalberandosi se alcuno cercava di aiutarlo, di fargli fare buona figura, se la zia s'ingegnava lei di aprir gli occhi alla gente sul valore del suo nipote Corrado e gli rubava gli scartafacci e andava a sciorinarli lei stessa in mezzo al crocchio dei cugini Motta, compitando, accalorandosi come un sensale che fa valere la merce, mentre don Gesualdo andava appisolandosi a poco e diceva di sì col capo sbadigliando, e Bianca guardava Isabella, la quale teneva i grandi occhi sbarrati nell'ombra, assorta, e le si mutava a ogni momento l'espressione del viso delicato, quasi delle ondate di sangue la illuminassero tratto tratto. Donna Sarina, tutta intenta alla lettura, non si accorgeva di nulla. Badava ad accomodarsi gli occhiali di tanto in tanto, chinavasi verso il lume, oppure se la pigliava col nipote che scriveva così sottile. Ma che talento è! Come amministratore, che so io, per soprintendere i lavori di campagna, dirigere una fattoria, quel ragazzo varrebbe tanto oro. Il cuore mi dice che se voi, don Gesualdo, trovaste di collocarlo in alcuno dei vostri negozi, fareste un affare d'oro. E ora che non ci sente, per poco salario anche, il giovane ha gli occhi chiusi, come si dice, ancora senza malizia, e si contenterebbe di poco. Fareste anche un'opera di carità, fareste. Don Gesualdo non diceva né sì né no, prudente, da uomo avvezzo a muovere 7 volte la lingua in bocca prima di lasciarsi scappare una minchioneria. Ci pensava su, badava alle conseguenze, badava alla sua figliuola, anche russando, con un occhio aperto. Non voleva che la ragazza, così giovane, così inesperta, senza sapere ancora cosa volesse dire esser povero o ricco, s'avesse a scaldare il capo per tutte quelle frascherie. Lui era ignorante, uno che non sapeva nulla, ma capiva che quelle belle cose erano trappole per acchiappare i gonzi, gli stessi arnesi di cui si servono coloro che sanno di lettere per legarvi le mani o tirarvi fuori dei cavilli in un negozio. Aveva voluto che la sua figliuola imparasse tutto ciò che insegnavano a scuola, perché era ricca e un giorno o l'altro avrebbe fatto un matrimonio vantaggioso. Ma appunto perché era ricca, tanta gente ci avrebbe fatti su dei disegni. Insomma, a lui non piacevano quei discorsi della zia e il fare del nipote che le teneva il sacco con quell'aria ritrosa di chi si fa pregare per mettersi a tavola, di chi vuol vender cara la sua mercanzia. E le occhiate lunghe della cuginetta, i silenzi ostinati, quel mento inchiodato sul petto, quella smania di cacciarsi coi suoi libri in certi posti solitari per farla letterata anche lei, una ragazza che avrebbe dovuto pensare a ridere
e a divertirsi piuttosto. Finora erano ragazzate, sciocchezze da riderci sopra, o prenderli a scappellotti tutte e due, la signorina che mettevasi alla finestra per veder volar le mosche e il ragazzo che stava a strologare da lontano, di cui vedevasi il cappello di paglia al di sopra del muricciuolo e della siepe, ronzando intorno alla casina, nascondendosi fra le piante. Don Gesualdo aveva dei buoni occhi. Non poteva indovinare tutte le stramberie che fermentavano in quelle teste matte, i baci mandati all'aria e il sole e le nuvole che pigliavano parte al duetto a 1 miglio di distanza, ma sapeva leggere nelle pedate fresche, nelle rose canine che trovava sfogliate sul sentiero, nell'aria ingenua di Isabella che scendeva a cercare le forbici o il ditale quando per combinazione c'era in sala il cugino, nella furberia di lui che fingeva di non guardarla, come chi passa e ripassa in una fiera dinanzi alla giovenca che vuol comprare senza darle neppure un'occhiata. Vedeva anche nella faccia ladra di Nanni l'orbo, nel fare sospettoso di lui, nell'aria sciocca che pigliava quando rizzavasi fra i sommacchi, mettendosi la mano sugli occhi per guardar laggiù nel viale, o si cacciava carponi fra i fichi d'India, o veniva a portargli dei pezzi di carta che aveva trovato vicino alla fontana, dei calcinacci scrostati dal sedile, facendo il nesci. Don Gesualdo, che c'è stato vossignoria lassù? Alle volte, per far 4 passi, l'erba sulla spianata è tutta pesta, come ci si fosse sdraiato un asino. Ladri no, eh? Ho paura di quelli del colera, piuttosto. No, di giorno. E che diavolo! Bestia che sei, non temere. Qui stiamo con gli occhi aperti. E ci stava davvero, con prudenza, per evitar gli scandali, aspettando che terminasse il colera per scopare la casa e finirla pulitamente con donna Sarina e tutti i suoi, senza dar campo di parlare alle male lingue, rimbeccando la zia Cirmena che s'era messa a farla sapiente, anche lei, a parlare col squinci e linci, tagliando corto a quelle chiacchiere sconclusionate che vi tiravano gli sbadigli dalle calcagna. Un giorno, presenti tutti quanti, sputò fuori il fatto suo. Ah, le canzonette! Roba che non empie pancia, cari miei. La zia Cirmena si risentì alfine. Voi pigliate tutto a peso e a misura, don Gesualdo. Non sapete quel che vuol dire. Vorrei vedervici. Egli allora, col suo fare canzonatorio, raccolse in mucchio libri e giornali che erano sul tavolino e gli ricacciò in grembo a donna Sarina, ridendo ad alta voce, spingendola per le spalle quasi volesse mandarla via come fa il sensale nel conchiudere il negozio, vociando così forte che sembrava in collera. Fra le risate, beh, pigliateli se vi piacciono, potrete camparci su. Tutti si guardarono negli occhi. Isabella si alzò senza dire una parola ed uscì dalla stanza. Ah, borbottò don Gesualdo. Ah! Ma visto che non era il momento, cacciò indietro la bile e voltò la cosa in scherzo. Anche a lei le piacciono le canzonette. Come passatempo, con la chitarra. Adesso che siamo in villeggiatura, non dico di no. Ma per lei c'è chi ha lavorato, al sole e al vento, capite? E se ha la testa dura dei trao, anche i Motta non scherzano quanto a ciò. Bene, interruppe la zia, questo è un altro discorso. Ah,
vi sembra un altro discorso? Ecco, saltò su donna Sarina pigliandosela un tratto col nipote. Tuo zio parla pel tuo bene. Non lo trovi un parente affezionato come lui? Senti. Certo, certo. Voi siete una donna di giudizio, donna Sarina, e cogliete le parole al volo. La Cirmena allora si mise a dimostrare che un ragazzo di talento poteva arrivare dove voleva, segretario, fattore, amministratore di una gran casa. Le protezioni già non gli mancavano. Certo, certo, continuava a ripetere don Gesualdo, ma non si impegnava più oltre. Si dava da fare a rimettere le seggiole a posto, a chiudere le finestre, come a dire adesso andate via. Però, siccome il giovane voltava le spalle senza rispondere, con la superbia che avevano tutti quei parenti spiantati, donna Sarina non seppe più frenarsi, raccattando in furia i ferri da calza e gli occhiali, infilando il paniere al braccio senza salutar nessuno. Guardate se questa la maniera, così si ringraziano i parenti della premura. Io me ne lavo le mani come Pilato, ciascuno a casa sua. Ecco la parola giusta, donna Sarina, ciascuno a casa sua. Aspettate che vi accompagno. Che c'è? Da un pezzo, mentre discorreva, tendeva l'orecchio all'abbaiare dei cani, al diavolio che facevano oche e tacchini nella corte, a un correre a precipizio. Poi si udì una voce sconosciuta in mezzo al chiacchierio della sua gente. Dal cancello s'affacciò il campanaro, stralunato, facendogli dei segni. Vengo, vengo, aspettate un momento. Tornò poco dopo che sembrava un altro, stravolto, col cappello di paglia buttato all'indietro, asciugandosi il sudore. Donna Sarina voleva sapere a ogni costo cosa fosse avvenuto, fingendo d'aver paura. Nulla, le stoppie lassù avran preso fuoco. V'accompagno, è cosa da nulla. Nell'aia erano tutti in subbuglio. Mastro Nardo, sotto la tettoia, insellava in fretta e furia la mula baia di don Gesualdo. Dinanzi al rastrello del giardino, Nanni l'orbo e parecchi altri ascoltavano a bocca aperta un contadino di fuorivia che narrava gran cose, accalorato, gesticolando, mostrando il vestito ridotto in brandelli. Nulla, nulla, ripeté don Gesualdo, v'accompagno a casa vostra, non c'è premura. Si vedeva però che era turbato, balbettava, grossi goccioloni gli colavano dalla fronte. Donna Sarina s'ostinava ad aver paura, piantandosi su due piedi, frugando di qua e di là con gli occhi curiosi, fissandoli in viso a lui per scovar quel che c'era sotto. Un caso di colera, eh? Ce l'han portato sin qui? Qualche briccone. L'han colto sul fatto. Infine don Gesualdo le mise le mani sulle spalle, guardandola fissamente nel bianco degli occhi. Donna Sarina, a che giuoco giochiamo? Lasciatemi badare agli affari di casa mia, santo santissimo! E la mise, bel bello, sulla sua strada, di là dal ponticello. Tornando indietro se la prese con tutta quella gente che sembrava ammutinata, comare Lia che aveva lasciato d'impastare il pane, sua figlia, accorsa anche lei con le mani intrise di farina. Che c'è, che c'è? Voi, mastro Nardo, andate avanti con la mula. Vi raggiungerò per via. Lì, da quella parte, pel sentiero. Non c'è bisogno di far sapere a tutto il vicinato se vo o se rimango. E voi altri, badate alle vostre faccende e cucitevi la bocca, ehi, senza suonar la tromba e andar narrando quel che mi succede
di qua e di là. Poi salì di sopra con le gambe rotte. Bianca, appena lo vide con quella faccia, s'impaurì. Ma egli però non le disse nulla. Temeva che i sorci ballassero mentre non c'era il gatto. Mentre la moglie l'aiutava a infilarsi gli stivali, andava facendole certe raccomandazioni. Bada alla casa, bada alla ragazza. Io vo e torno. Il tempo d'arrivare alla Solonia per mio padre, che sta poco bene. Gli occhi aperti finché non ci son io, intendi? Bianca, da ginocchioni com'era, alzò il viso attonito. Svegliati, e come diavolo sei diventata? Tale e quale tuo fratello Don Ferdinando sei. Tua figlia ha la testa sopra il cappello, te ne sei accorta? Abbiamo fatto un bel negozio a metterle in capo tanti grilli. Chissà cosa si immagina. E gli altri pure, donna Sarina e tutti gli altri, serpi nella manica. Dunque, niente visite finché torno. E gli occhi aperti sulla tua figliuola. Sai come sono le ragazze quando si mettono in testa qualcosa. Sei stata giovane anche tu. Ma io non mi lascio menare pel naso come i tuoi fratelli, sai. No, no, chetati, non è per rimproverarti. L'hai fatto per me allora. Sei stata una buona moglie, docile e obbediente, tutta per la casa. Non me ne pento. Dico solo a ciò ti serva d'ammaestramento adesso. Le ragazze per maritarsi non guardano a nulla. Tu almeno non facevi una pazzia. Non te ne sei pentita neppur tu, è vero? Ma adesso è un altro par di maniche. Adesso si tratta di non lasciarsi rubare come in un bosco. Bianca, ritta accanto all'uscio, col viso scialbo, spalancò gli occhi, dove era in fondo un terror vago, uno sbalordimento accorato, l'intermittenza dolorosa della ragione annebbiata ch'era negli occhi di don Ferdinando. Ah, hai capito finalmente. Te ne sei accorta anche tu e non mi dicevi nulla. Tutte così voi altre donne, a tenervi il sacco l'una con l'altra, congiurate contro chi s'arrovella pel vostro meglio. No, vi giuro, non so nulla, non ci ho colpa. Che volete da me? Vedete come son ridotta. Non lo sapevi? Cosa fai dunque? Così tieni d'occhio tua figlia. È questa una madre di famiglia? Tutto sulle mie spalle. Ho le spalle grosse, ho lo stomaco pieno di dispiaceri. E sto benone io, ho la pelle dura. E se ne andò, col dorso curvo, sotto il gran sole, ruminando tutti i suoi guai. Il messo, che era venuto a chiamarlo dalla Solonia, l'aspettava in cima al sentiero, insieme a mastro Nardo che tirava la mula zoppicando. Come lo vide da lontano, si mise a gridare: «Spicciatevi, vossignoria, se arriviamo tardi, per disgrazia, la colpa è tutta mia!» Cammin facendo raccontava cose da far drizzare i capelli in testa. A Marineo avevano assassinato un viandante che andava ronzando attorno all'abbeveratoio, nell'ora calda, lacero, scalzo, bianco di polvere, acceso in volto, con l'occhio bieco, cercando di farla in barba ai cristiani che stavano a guardia da lontano, sospettosi. A Callari s'era trovato un cadavere dietro una siepe, gonfio come un otre. L'aveva scoperto il puzzo. La sera
dovunque si vedevano dei fuochi d'artifizio, una pioggia di razzi, tale e quale la notte di San Lorenzo. Dio liberi. Una donna incinta che s'era lasciata aiutare da uno sconosciuto mentre portava un carico di legna al Trimmilito era morta la stessa notte all'improvviso, senza neanche dire Cristo aiutami, con la pancia piena di fichi d'India. Vostro padre l'ha voluto lui stesso il colera, sissignore. Tutti gli dicevano non aprire se prima il sole non è alto. Ma sapete che testa dura. Il colera ce l'ha portato alla Solonia un viandante che andava intorno con la bisaccia in spalla. Di questi tempi, figuratevi, c'è chi l'ha visto a sedere, stanco morto, sul muricciuolo vicino alla fattoria. Poi tutta la notte rumori sul tetto e dietro gli usci e le macchie d'unto che si son trovate qua e là a giorno fatto, come della bava di lumaca. Sissignore, quella bestia dello speziale continua a predicare di scopar le case, di pigliarsela coi maiali e con le galline per tener lontano il colera. Adesso il veleno ce lo portano le bestie del Signore, che non hanno malizia. Avete inteso, vossignoria? Roba da accopparli tutti quanti sono, medici, preti e speziali, perché loro, ogni cristiano che mandano al mondo delle verità, si pigliano 12 tarì dal re. E l'arciprete Bugno non ha avuto il coraggio di predicarlo dall'altare. Figliuoli miei, so che ce l'avete con me a causa del colera, ma io sono innocente, ve lo giuro su quest'ostia consacrata. Io non so se era innocente o no, so che ha acchiappato il colera anche lui, perché teneva in casa quelle bottiglie che mandano da Napoli per far morire i cristiani. Io non so niente, il fatto è che i morti fioccano come le mosche. Donna Marianna Sganci, Peperito. Così si chiude la seconda parte della storia di Gesualdo. Tra ricchezze conquistate e solitudini sempre più profonde. Il traguardo sembra vicino, ma il vuoto si fa più evidente e ciò che ha costruito ora rivela tutto il suo peso. Se questo audiolibro ti è piaciuto, iscriviti al canale di Beneist, lascia un mi piace e attiva le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Un caro saluto e buon ascolto.